bere acqua fredda, acqua calda, li mescolavano anche con la neve, a volte con l'acqua di mare, e spesso viene posta la domanda se i romani bevevano vini bianchi o vini rossi. In realtà, se leggiamo le opere dei classici, vediamo che i vini non si bevevano solo vini bianchi o rossi, ma troviamo diversi aggettivi che qualificano il vino, come album, fulvum, elveolum, che sta per rosato, sanguineum, nigrum. E poi c'erano anche dei vini medicinali e dei vini resinati, dei vini aromatizzati con le spezie. Anche nella religione dei Romani il vino era molto importante e anche loro avevano un importante dio del vino che è Bacco, il celebre Bacco. E poi la vite e il vino entrano anche nelle opere dei più grandi poeti di epoca imperiale, Orazio, Ovidio, Virgilio, Properzio, che hanno scritto dei versi sul vino che hanno veramente attraversato i millenni, che ci toccano ancora oggi. Orazio, per esempio, ci dice che bisogna brindare per celebrare veramente un evento importante, per accogliere gli amici e per comprendere, per vivere fino in fondo, pienamente, l'unicità dei giorni che passano, di qui il carpe diem, la filosofia del carpe diem. E poi dopo la crisi che è seguita alla disgregazione dell'impero romano, i primi secoli del Medioevo sono stati difficili, ma fra il VII secolo e l'VIII secolo il vino e la vite tornano in primo piano, e questo ce lo dimostra anche il fatto che sono contemplati nelle prime normative medievali, che sono l'editto di Rotari, emanato appunto dal re longobardo Rotari nel 643 d.C., e poi nell'800 dal capitulare De Villis Vel Cultis Imperi di Carlo Magno. E poi sono entrati anche nella normativa degli statuti comunali. Ci sono due grandi svolte che avvengono nel Medioevo rispetto al vino, cioè il vino adesso si beve puro, non più mescolato con l'acqua, uno. E poi i recipienti per contenere il vino non sono più recipienti d'argilla, non sono più le anfore, ma sono le botti di legno. Intorno al 1200 i vini preferiti, i più pregiati, erano il vin greco, le malvasie, le vernacce, i moscatelli. E qui vedete Venezia, perché? Perché Venezia, che aveva dei rapporti privilegiati con Costantinopoli ed era diventata signora di molte isole di Creta e di molte isole dell'arcipelago greco, si costruì una fortuna intorno al commercio di questi vini. La malvasia, per esempio, era venduta a carissimo prezzo e c'erano gli stessi locali dove questo vino costoso veniva servito, si chiamavano malvasie. Ancora oggi ci sono i ponti delle malvasie, le calli della malvasia, i sottoporteghi delle malvasie che ricordano questa antica storia. E poi a partire dalla fine del 1200 molte zone italiane hanno cominciato a produrre questi vini profumati che il mercato richiedeva così tanto, ed è il Medioevo proprio il periodo in cui troviamo citato per la prima volta il moscato, che è un termine che significa proprio profumato. Muscatum, come la noce moscato, come il muschiere che a Venezia era il profumiere. Il Medioevo è stato anche la follia delle spezie. Tutto doveva essere speziato per colpire, per meravigliare, per evocare dei paesi lontani e anche per dimostrare la propria potenza economica, perché per comprare le spezie bisognava avere delle buone disponibilità. In questo contesto nasce un vino che diventa un simbolo del Medioevo, un vino speziato che è l'ipocrasso, che diventa simbolo di una elevata posizione sociale, protagonista delle feste più belle e anche dei regali preziosi. E poi altre fasi della storia vitivinicola si collegano agli eventi dell'età moderna, con la scoperta dell'America, perché in quel momento è allora che la vitis vinifera fa il grande balzo e attraversa l'Oceano Atlantico.
E quest'epoca è un'epoca importante non soltanto perché si gettano le basi per una nuova realtà vitivinicola nel nuovo mondo, ma anche in Europa è un'epoca molto importante. Infatti nelle vetrerie inglesi a inizio del 1600 cominciano a essere elaborate delle nuove bottiglie, delle bottiglie spesse, scure, resistenti, che permettono la tappatura stagna col tappo di sughero. Importante perché da questo momento si inizia la produzione degli spumanti e si inizia ad avere la possibilità di invecchiare in vetro i vini rossi. E poi fra 1600 e 1700 nascono, si affermano dei grandi vini famosi che sono rimasti celebri ancora oggi: il Tokai, il Porto, il Madeira, Jerez, Sherry, Marsala e Champagne. E tra la fine del Settecento e l'inizio del 1800 altri momenti fondamentali per il mondo del vino sono le nuove conoscenze, le scoperte della chimica, le scoperte della microbiologia collegate ai grandi nomi di Lavoisier, di Chaptal e di Pasteur. E intanto il vino continua ad avere questo suo forte ruolo di protagonista della socialità, e all'inizio del 1800 Brillat-Savarin, che era un giurista ma anche un raffinato cultore dell'enogastronomia, scrive La physiologie du goût, che è un'opera che è rimasta un riferimento per la cultura del gusto. E in quest'opera Brillat-Savarin definisce il vino la più amabile delle bevande e dice anche che buon cibo, buon vino, convitati gradevoli e tempo sufficiente sono i 4 elementi fondamentali per il piacere della tavola. L'Ottocento è anche l'epoca in cui arriva per la prima volta in tavola il cartoncino del menù, e questo avviene grazie al passaggio del servizio alla francese al servizio alla russa, che prevedeva rispetto al servizio alla francese un numero più ridotto di portate che venivano servite in sequenza. E questo, oltre a permettere di scrivere su un bel cartoncino quelli che erano i componenti di un pranzo, comporta anche un'altra importante innovazione, che è quella dell'abbinamento fra cibi e vini, gettando in questo modo le basi per il culto dei giusti abbinamenti, che è così importante ancora oggi. E poi il 1800 anche è molto denso di eventi positivi ma anche negativi. Abbiamo le malattie della vite, la nascita dell'ampelografia, i progressi delle conoscenze enologiche, l'inizio della industrializzazione della produzione, quindi un secolo molto molto importante. In Italia si assiste all'affermazione, alla nascita di grandi vini rossi da invecchiamento, Barolo Chinato, Barbaresco, e poi nasce l'Asti spumante e il Vermouth di Torino. Con quest'ultimo nasce e si diffonde la moda dell'ora dell'aperitivo, del rito dell'aperitivo, che è un rito che nasce a Torino e poi si diffonde in tutto il mondo. Con l'inizio del Novecento, nel 1924, in risposta all'apertura degli sempre più ampi orizzonti commerciali, si sente la necessità di creare un organismo internazionale che governi il mondo del vino, e così nasce l'OIV, l'organizzazione, oggi si chiama Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino, che adesso a metà ottobre compierà appunto i suoi primi 100 anni. Ci avviciniamo ai giorni nostri, quando la tipizzazione dei vini e la valorizzazione delle loro aree storiche di produzione porta alla nascita delle denominazioni di DOC, di OCG, di origine controllata e garantita, sotto l'egida di un piemontese, del casalese, il senatore Paolo Desana. E poi, continuando a valorizzare quanto di storia, di ambiente, di lavoro, di conoscenza, di tradizione rappresenti il vino, nel 2016
viene pubblicato il testo unico del vino italiano, dove nel primo articolo il vino viene dichiarato patrimonio culturale nazionale. Ma si è fatto anche di più, facendo diventare patrimonio dell'umanità i paesaggi vitivinicoli di Langhe, Monferrato e Roero, inseriti dal 2014 come patrimonio UNESCO, patrimonio dell'umanità. E mi avvicino alla conclusione. Vorrei proporvi due riflessioni. Una è del padre delle DOC, del senatore Desana, che diceva: uomo, vite e vino hanno convissuto e convivono magnificamente nella maggior parte delle nostre regioni, e là dove si producono i vini migliori si possono ammirare in genere le testimonianze più significative della nostra civiltà e delle nostre tradizioni. E l'altra riflessione invece è quella che ci propone Leonardo da Vinci, che a Milano aveva una vigna che gli aveva regalato Ludovico il Moro, che scriveva: «Et però credo che molta felicità sia agli uomini che nascono dove si trovano i vini buoni». Io credo veramente che siano due affermazioni molto belle, spero che risultino così anche per voi. E concludo con l'augurio che la vite e il vino siano sempre un segno di civiltà, di cultura, di un saper fare e naturalmente di socialità e benessere. Grazie. Grazie, professoressa. No, era non solo un introitus importante, ma proprio per lanciare una serie di temi successivi. No? Abbiamo visto il vino come medicinale, la necessità culturale di abbinare il cibo e il vino, quindi anche un vino sempre consumato con una certa attenzione, con una certa moderazione. Poi bellissimi tempi in cui per colonizzare il mondo serviva il vino e la vite e non altri strumenti attuali. E poi arriviamo al dato che a noi giuristi piace sempre, quindi il dato normativo, già denominazioni che nascevano in tempi antichi, fino a questa costituzionalizzazione del vino che troviamo nel nostro codice del vino, ma che troviamo anche in molte normative di paesi che hanno una cultura del vino, quindi dalla Francia all'Argentina e così via. Ma se il binomio vino-uomo, vino-storia è un binomio storico, ancora di più è un binomio scientifico. Quindi lascerei la parola al professor Zerbi perché illustri proprio questo tipo di binomio con dati scientifici e mi permetterei di dire incontrovertibile. Io al professor Zerbi avevo chiesto un CV perché è difficilissimo, Vincenzo, riuscire a eloncare, sì, e probabilmente me l'hai mandato, io sì. Lo sono perso. Come già avete visto, ma qua in Piemonte vorrei dire un po' difficile che non ti si conosca nelle varie declinazioni. Come diceva il tale, noto a questa questura. No, a me piace molto ricordare anche che il professor Zerbi, non a caso, è stato destinatario di uno dei premi che l'Ugivi concede qua a Grinzane, proprio a fronte, non dico di una carriera, ma di una continua attività di promozione del vino, della scienza del vino, da quella universitaria, e qui credo ci siano tanti tuoi allievi che danno soddisfazione, al ruolo di presidente ONAV, dove addirittura ci porti degli iscritti, avvocati meritevoli. Quindi, oltre a ringraziarti per questo, ti do finalmente la parola. Grazie.
E allora, parlando di scienza, come vedrete, sfiorerò molto le argomentazioni già toccate da Giusy per quanto riguarda l'arrivo, ma permettetemi di portare anche il saluto dell'Accademia Italiana della Vite e del Vino, che diciamo della scienza della vite e del vino fa ovviamente oggetto della sua attività. E allora andrò molto veloce nella prima parte perché diciamo, cercava un'introduzione per arrivare alla scienza partendo da molto lontano, ma quanto ha detto Giusy Mainardi molto meglio di me mi esime dal fare questo piccolo, come dire, scivolo verso la scienza. E quindi vado un pochino più direttamente, però per ricordare che l'accompagnamento della vite e del vino dell'umanità hanno un particolare elemento che va considerato, che è quello del fatto che per produrre uva ci vuole un'attività viticola che lega moltissimo le persone al territorio. E, a differenza delle bevande alcoliche che si possono fare fermentando zuccheri di varia natura, anche amidi idrolizzati come possono essere le birre, che sono compatibili con delle produzioni annuali di tipo cerealicolo e che sono, come dire, possibili ovunque la terra lo consenta, ma anche da parte di popolazioni che possono spostarsi. La viticoltura e la cultura della vite e del vino non consentono questa libertà, perché quando pianti un vigneto ci vogliono 3 anni prima di vedere il primo grappolo e normalmente entra in piena produzione dandoti dei vini soddisfacenti dopo il 10° anno, il che è già una parte della tua vita, e normalmente chi pianta una vigna non ne vede la fine. Quindi il tema è legato, diciamo, ad una cultura di permanenza sul territorio che i romani conoscevano molto bene. Quando arrivavano in un posto, la prima cosa che facevano era far piantare delle vigne. Le ragioni possono essere certamente diverse, dalle necessità, diciamo, di avere qualcosa che consenta all'acqua di non essere infetta, mescolandogli un po' di vino e quindi dando un vantaggio strategico alle truppe, ma c'è anche il fatto di creare, come dire, una gerarchia di persone che stanno sul territorio e che da lì probabilmente non si muoveranno. Quindi un aspetto molto importante. La trasformazione, che è un po' l'oggetto invece del mio diciamo, campo disciplinare, è stata per millenni affidata a competenze artigianali, potremmo dire, e alla protezione delle forze soprannaturali. Di fatto, come quest'uva si trasformasse in vino era questione, diciamo così, sicuramente di forze soprannaturali, e ci voleva la protezione di qualche specifico, come dire, illuminato potere soprannaturale perché le cose andassero bene. Non sempre andavano bene, come diceva Giusy prima, talvolta si era un po', come dire, costretti a truccare un po' il gusto di questi prodotti, non tanto perché amassimo l'esotismo, ma perché era talmente acido, per acido acetico questo vino, che se non lo si mescolava col miele probabilmente sarebbe risultato assai sgradevole. E naturalmente con la fermentazione fatta in un doglio come quello che c'è lì a sinistra, che tra l'altro è in un museo ad Imperia, museo navale molto, molto bello, e il trasporto con anfore del tipo di quelle sulla destra della slide, che avevano sì, come dire, una genialità nella punta inferiore, perché raccoglievano le fecce in un punto specifico del fondo, diminuendo la superficie di contatto con le pecce, che dovevano essere probabilmente piuttosto grossolane e portatrici probabilmente di odori anomali. Quindi le si isolava un po', ma la chiusura di queste anfore da trasporto doveva essere assai approssimativa e probabilmente fatta con mescolanze di pece ed altre sostanze naturali.
il che diciamo che non poteva garantire, se non come dire, per bevande molto alcoliche, un livello di conservazione sufficiente. Naturalmente, lo ricordavo già prima, l'elemento diciamo strategico della Posca, che poi non era vino ma era in realtà molto probabilmente acqua e aceto, ma comunque di derivazione vinosa, aveva plurime funzioni, quella di essere dissetante sicuramente, ma soprattutto disinfettante e leggermente euforizzante per via delle tracce di alcol ancora presenti che davano coraggio sicuramente alle truppe, ma sottolineerei fortemente l'aspetto disinfettante. La forza probabilmente di queste legioni era quella di non prendere salmonella, tifo, colera, perché mescolando l'acqua che raccoglievano dove potevano con questa sostanza che abbassava il pH sotto 5 sicuramente, soglia di tranquillità per evitare microrganismi patogeni. La recente e animata discussione sulla pericolosità delle bevande alcoliche che ha animato i dibattiti, saluto Attilio Giacosa, in proposito, certamente hanno dimostrato come la nostra società non sappia più ragionare in maniera pacata, ma prende ormai posizioni estreme o da un lato o dall'altro, e quindi ci sono i difensori delle bevande alcoliche, i nemici delle bevande alcoliche, e la cosa finisce lì. È estremamente difficile in tutte le cose umane massimizzare le conclusioni, ci vuole sempre buon senso e naturalmente la convivenza dell'uomo con l'alcol ha una serie di aspetti di carattere psicologico, medico, sociale che nessuno può negare, ma considerato che la vita è comunque un rischio e finisce male in ogni caso, la qualità della vita che si vuole vivere è una personale e coloro che decidono di rischiare di avere qualche conseguenza dal consumo di bevande alcoliche devono sapere che il vino, rispetto a tutte le bevande alcoliche, è assai peculiare. Perché? Perché tutto ciò che lo compone deriva dalla pianta, quindi dal frutto dell'uva. Non ci sono capacità mescolative particolari, non facciamo bevande alcoliche fermentate diluendo zucchero in acqua, ma prendiamo quello che viene completamente pigiando l'uva. Questo fa sì che una riflessione molto interessante riguardi cos'è che differenzia i vini. Ci dedichiamo tanto tempo, diventiamo bravi assaggiatori, conoscitori profondi della realtà enologica, basandoci sulla percezione delle piccole differenze che non riguardano l'alcol. L'alcol, verosimilmente, nel Barolo, come nel Montepulciano, nel Sangiovese, nel Moscato, è lo stesso, è alcol. Ed è anche lo stesso che riguarda la birra, i superalcolici. Chi beve il vino e decide di consumare questa bevanda non lo cerca per il contenuto alcolico. Il fatto che ci sia in etichetta la dichiarazione del contenuto alcolico da un lato ha un aspetto evidentemente di carattere, come dire, avvisativo del fatto che c'è dell'alcol dentro, ma è retaggio di un fattore estremamente antico che era quello del valore del prodotto. Più era alcolico, più costava. Quindi aver per anni indicato il grado alcolico era come dire: ragazzi, io faccio 14, non so se mi spiego, ecco, che lo sappiate, ecco, che ci sono nelle bottiglierie di quando io ero bambino c'erano 3 rubinetti, 10, gli 11 e i 12 gradi, che erano già considerati, come dire, l'eccellenza della mescita del vino. Ecco, allora questa considerazione dobbiamo farla, perché oggi l'informazione che diamo con il grado alcolico e poi con l'etichetta nutrizionale, eccetera, eccetera, sono cose assolutamente doverose per un mondo che è diventato inconsapevole. Cioè, se bevo il vino so che c'è l'alcol, devo spiegartelo nei dettagli esattamente quanto ce n'è al decimo, ma chi se ne importa? Cioè, in realtà
abbiamo travalicato l'informazione necessaria. Quello che sarebbe invece interessante poter comunicare è che la differenza non sta né nell'alcol né nel glicerolo che è prodotto dalla fermentazione e alla fine nemmeno tanto nei componenti tipo l'acido tartarico, l'acido malico, eccetera, che sono sì peculiari del mondo del vino, ma poi, voglio dire, sono uguali nella Barbera come nel Nebbiolo, come nel Sangiovese. E allora queste sfumature dove sono? Sono in una percentuale piccolissima che riguardano le componenti volatili, che potremmo stimare nello 0,1%, ma essendo di manica molto larga, e nel 2-3 per mille di componenti fenolici. Quelli sì che sono diversi, quelli sì che distinguono magistralmente il Nebbiolo dalla Barbera, dal Sangiovese, dal Grenache, da tutto quello che volete. Sono piccole cose, ma fanno la grande differenza. E allora se beviamo il vino non è perché vogliamo assumere una bevanda alcolica euforizzante, ce ne sono di ben meno care e che hanno, come dire, degli approcci di filiera anche un pochino più breve rispetto a quella della vite del vino, ma li beviamo perché ci interessa la differenza e diventare bravi nel cogliere le differenze cambia la vita. Chi è un bravo assaggiatore di vino è un bravo assaggiatore di vita perché capisce le differenze, coglie le sfumature. È un elemento di educazione sociale importante, quindi non stiamo distanti dal vino, stiamone a dovuta distanza e con le dovute precauzioni. E quindi quando parli di scienza applicata al vino, esiste una parte del mondo che solleva un angolo della bocca, dice ma ci vuole la scienza per fare il vino. Lo faceva Noè e si ubriacava, sono passati millenni, ancora siete lì a discutere se sia meglio macerare lungo o corto, eccetera. E qui diventa complicata la questione, perché noi che abbiamo dedicato la vita alla ricerca in campo enologico, ci chiediamo, ma i progressi tecnologici e la ricerca della perfezione sono qualcosa di innaturale? Visto che per fare il vino qualcuno dice che basta pigiarlo coi piedi, lasciarlo nell'anfora e come viene, viene. Chi ci ha messo del tempo per dire guardate questa foto è recente, di quest'anno, ed è il risultato di un'applicazione di una pigiatrice, di raspatrice, che, guardate che lavoro, ha staccato gli acini uno a uno, senza rompere neanche un pedicello e senza rompere il raspo. Lavoro inutile? Un meccanico che poteva dedicarsi ad altre cose più intelligenti? Io penso di no, perché quel grappolo di raspato in quella maniera ci dà delle chance fantastiche nella espressione delle differenze. E così stabilità, conservabilità, ciò che rende quel bicchiere che vedete sulla destra diverso dagli altri due della stessa vigna, dello stesso giorno di vinificazione, e che è quello della capacità di aver stabilizzato il colore con un uso ragionato del legno, è tempo perso e quindi potevamo utilizzare questo legno per altre questioni più importanti di tipo energetico o quello che volete voi? Secondo me no. E allo stesso tempo, quando nuove conoscenze aiutano la qualità, perdiamo tempo se ci mettiamo a studiare i vinaccioli e il loro contenuto e quando sono maturi e capire quali sono i tannini che stanno nei vinaccioli e quello che stanno nelle bucce? Ovviamente no. Ma il grande contributo, se vogliamo, come dire, allargare gli orizzonti e dire ma alla fine la scienza che ha riguardato il vino è stata, come dire, egoista, non si è occupata di cose più importanti per il mondo. E allora se andiamo a vedere i progressi che sono stati fatti nello studio del sistema della fermentazione alcolica, e lì scopriamo che effettivamente c'è stato, come dire, una coincidenza molto fortunata, perché le ricerche sulla fermentazione alcolica, che hanno poi decretato circa nel secolo XIX l'inizio dell'enologia come scienza, hanno dato un contributo alle conoscenze di un certo livello. Molto rapidamente, così direi che sulla fermentazione alcolica, proprio facendo dei salti da capriolo, possiamo cominciare ricordando quello che diceva uno scienziato francese, Nicolas Lemery, che
descriveva la fermentazione come una ebullizione causata da spiriti che, cercando una via di uscita da qualche corpo e incontrando delle parti terrestri e grossolane che si oppongono al loro passaggio, fanno gonfiare, pensate al pane, rarefare la materia fino a quando essi si siano staccati. Ora, in questo distacco, gli spiriti dividono, assottigliano e separano i principi, rendendo così la materia di natura diversa da quella che era precedentemente. Una capacità descrittiva fantastica, peccato che non sapesse che cosa effettivamente capitava, ma lo descriveva in maniera fantastica. E naturalmente, rimanendo così negli accenni di storia antica, bisogna ricordare il povero Antoine van Leeuwenhoek, un autodidatta, conosciuto per le migliorie apportate al microscopio. Questo faceva un lavoro in un porto olandese tipo doganiere, cercava le frodi nei tessuti e per vedere le cose si era fatto un microscopio. Con questo microscopio un giorno osservò in un sidro degli animalcula, delle cose che si agitavano e quindi ne diede comunicazione all'Accademia delle Scienze di Londra, che prese il manoscritto, lo mise in un cassetto dicendo beh, uno dei tanti che credono di vedere delle cose ma non sanno, insomma. Quindi rimase lettera morta il povero Van Leeuwenhoek, ma piano piano ci si avvicinava e quindi certamente la fermentazione alcolica è stata trattata da Lavoisier, il quale nei suoi principi fondamentali, nulla si crua, nulla si distrugge, nulla si crea, tutto si trasforma, è stato praticamente fondatore della chimica e della biochimica sostanzialmente. Abbiamo avuto dei contributi veramente importanti, e qui vedete riprodotto il trattato elementare di chimica che è veramente fondamentale. Ma per rimanere negli aspetti, come dire, di carattere umano, vorrei ricordare che il povero Lavoisier fece una brutta fine perché fu ghigliottinato, ma vorrei ricordare che Lagrange, un matematico di una certa memoria, insomma, commentò l'evento in questo modo: è bastato un momento per tagliare quella testa e forse non basterà un secolo per generarne un'altra pari alla sua. Ecco, quindi è stato veramente un contributo molto rilevante. E i veri grandi progressi, partendo da basi scientifiche come quelle che abbiamo visto, arrivano con Gay-Lussac, il quale nel 1810 scrive finalmente l'equazione della fermentazione alcolica così come ancora la usiamo per fare i nostri calcoli sostanzialmente. Da una mole di zucchero, 2 di etanolo, 2 di CO2. Un po' imperfetta dal punto di vista reale, perché non teneva conto dei sottoprodotti tipo glicerolo, acido acetico, eccetera. Ci volle del tempo, ma qui siamo nel 1810 e prima che il secolo finisca sostanzialmente, tra il 1810 e il 1900 si scopre tutto. Si scopre tutto per piccoli passi, naturalmente come succede nelle cose umane, con dibattiti accaniti e anche lì, come dire, con prese di posizione mica male, tra quelli che parlavano di generazione spontanea e quelli che parlavano di teoria vitalistica. E lì veramente bisogna dire che i più famosi chimici del tempo, appunto, ritenevano che nella fermentazione non vi fosse un coinvolgimento diretto dei lieviti, che dovevano essere al massimo dei catalizzatori. Liebig, che certamente era un'autorità assolutamente temuta, riteneva che la fermentazione fosse causata da una rottura dell'equilibrio molecolare provocata dalla decomposizione. E lì è come dire, è la morte, che ci vuoi fare? Morendo lo zucchero diventa alcol. Pasteur, attraverso un brillante esperimento, riuscì nel 1857 a dimostrare che sono i lieviti i veri responsabili della trasformazione degli zuccheri. Grazie a questa scoperta poteva affermare che non v'è fermentazione senza organismi, descrisse la fermentazione come la conseguenza della vita senzaria, un'affermazione che ancora oggi è ritenuta sostanzialmente corretta. Ma di Pasteur dobbiamo dire molto di più. Tutti potete ben immaginare quali sviluppi abbia avuto la microbiologia umana e
applicata ai campi della medicina umana e veterinaria a partire dalla scoperta dei microrganismi. È stato prima di tutto, oltre che un grande scienziato, è stato il fondatore di un metodo scientifico, cioè quello della dimostrazione della teoria attraverso un esperimento, che è stato, come dire, un cambiamento veramente rilevante. Per rimanere, diciamo, e arrivare alla fine del secolo, si arrivò poi attraverso una serie di contributi molto importanti. Buchner dimostra nel 1897 che il lievito lavora attraverso degli enzimi, quindi estrae la zimasi alcolica cosiddetta dal lievito e dimostra che anche col lievito morto la zimasi alcolica può avviare la fermentazione alcolica, non concluderla evidentemente perché mancano enzimi, ma teoricamente questo potrebbe avvenire. E quindi il tema diventa veramente compiuto. Da lì a poco, negli del Novecento, Esther e Young dimostrano il ruolo dell'ATP, dei fosfati, diciamo, nella trasmissione dell'energia, e quindi si comprendono profondamente le ragioni del processo fermentativo e perché questo lievito, quando c'è aria, respira e produce 38 molecole di ATP, portando lo zucchero a CO2 ed acqua, e in assenza di aria fermenta, produce solo 2 molecole di ATP, ce ne rimette 36, ma lascia sul terreno etanolo e CO2. Ecco, questa cosa qui è stata veramente fondamentale nel progresso della scienza in generale, non solo nel progresso della scienza enologica, perché partendo dalle conoscenze di microbiologia si è potuto capire come i microrganismi vadano trattati, il fatto che migliaia, centinaia di migliaia di persone non siano morte, no? Per tossinfezione alimentare, lo si deve alla capacità di comprendere quali elementi fermano i microrganismi. Prima di Pasteur un certo Appert aveva trovato il modo di sterilizzare dei barattoli di alimenti con l'appertizzazione, ma non sapeva perché. Adesso sappiamo quali sono le temperature necessarie per distruggere il microrganismo A o quello B, e abbiamo anche una conoscenza profonda di tutto quello che riguarda la capacità di conservazione degli alimenti, e stupisce chi si occupa in maniera, come dire, ponderata di cose scientifiche l'idea che si debba tornare indietro, cioè l'idea che per fare il vino si debba dimenticare la scienza per farlo come lo facevano gli antichi, che per fare gli alimenti bisogna evitare i conservanti, bisogna utilizzare solo, diciamo, l'arte antica. Io ho visto ancora nella mia attività alterazioni alimentari di un certo livello, comprendo chiaramente come mai ogni tanto saltano fuori tossinfezioni, soprattutto nella ristorazione collettiva, perché a forza di tornare indietro si assiste ad una sorta di analfabetizzazione di ritorno per rifiuto della scienza, e questo è un elemento che ci deve far riflettere. Voglio concludere questa breve esposizione ritornando, diciamo, ai progressi enologici, perché come sanno gli amici del mondo enologico, il 1924-2024 celebra 100 anni dalla morte di Federico Martinotti. Lo ricordo solo perché è stato sì direttore della Regia Stazione Enologica di Asti dal 1901 al 1924, anno della sua morte, ma lo ricordano tutti in questi anni perché ha brevettato un metodo per la produzione continua di spumanti, che poi, diciamo, non si traduce in un oggetto applicativo. L'oggetto applicativo lo inventa poi, lo brevetta nel 1910 Charmat, e quindi da qui diciamo il dualismo tra il metodo Martinotti e il metodo Charmat nella produzione di spumanti. Ma pensate alla ricaduta che ebbero queste scoperte, pensate solo
ai 100 milioni di bottiglie di Asti spumante o ai 700 milioni di bottiglie di Prosecco che si producono col metodo Martinotti-Charmat. E quindi, conclusione, la scienza applicata all'enologia non è inutile. Grazie professor Zerbi, grazie perché riesci a essere sempre uno scienziato, ma prima di tutto un divulgatore fantastico. Rendi anche a noi semplice la comprensione di temi di questo tipo. Io, da moderatore smemorato, mi sono dimenticato di due temi fondamentali. Il primo è un tema organizzativo che vale per tutti. Questo evento, al di là di avere la fortuna di avere una partecipazione diffusa in presenza come quella odierna, viene, come altri eventi di UCIVI, anche registrato grazie al nostro media partner Labornet, quindi presentato sia in diretta streaming, e ringrazio chi è collegato attraverso il metaverso Vinofila, ma sarà anche accessibile successivamente, anzi in questo modo riusciamo a essere anche accessibili a colleghi internazionali, quindi il tema è stato diffuso anche grazie all'avvocato d'Indo in AIDV, in Organizzazione Internazionale degli Avvocati del Vino, perché avremo modo di sottotitolare almeno in lingua inglese. È importante comunque perché è evidente che vi sono riprese di persone, di interventi, e forse il giurista, il Cavert, l'avrebbe dovuto dare prima, ne faccio ammenda. Poi faccio ammenda anche con i miei colleghi, no? Perché qua sembra one man band, no, qua c'è un lavoro di team importante, lo vedevo guardando la platea, poi nella platea, quasi mi commuovo, ci sono anche dei compagni di vita miei di un primi 25 anni di lavoro, dalla Cina al Brasile, agli uffici di un'azienda automotive, perché altro facevo nel passato, oltre ai miei compagni di vita attuali. E il team è importantissimo, la forza di UCIVI è il team, c'è un direttivo bellissimo, alcuni stanno arrivando e sono per strada adesso, spero anche arrivino perché portano cose importanti con sé, e non abbiamo gender problem particolari perché è fatto da 7 colleghi e 7 colleghe, tutti molto dinamici, tutti proattivi. L'evento Il Grinzane è sempre un evento clou, insieme all'evento di Verona, ma forse ancora più aperto, perché qua ci sentiamo, grazie all'Enoteca, quasi a casa nostra. Poi a 2 colleghi fantastici di questo team, Andrea Ferrari e Marco Didier, che sono gli avvocati del territorio e che sono quelli che dico di solito fanno l'arrosto e non il fumo. Il fumo lo faccio io, l'arrosto lo fanno loro e quindi grazie a loro. Poi vedo una presenza, e poi passo la parola agli illustri relatori, ma visto che abbiamo la fortuna, perché siamo generosi, di aver portato 2 giganti del diritto del vino, vedo in sala il presidente della ELSA, European Law Student Association, Federico Morello. ELSA, al di là di onorare me e alcuni colleghi dello studio di essere soci onorari, è importantissima, perché a cosa servirebbero mai i vecchi avvocati se non avessimo dietro degli studenti e dei colleghi attuali e futuri, ma giovani,
a cui insegnare qualcosa perché questo tema si perpetui, no? Quindi grazie anche Federico per essere con noi, ma adesso andiamo a introdurre veramente due colleghi di grandissimo spessore che sicuramente ci daranno una visuale importante sui temi giuridici che andiamo a trattare. Uno è un collega, l'avvocato Georgopoulos, che in realtà è già intervenuto più volte, Teodor, ai nostri convegni, da ultimo l'anno scorso nel convegno sui vini aromatizzati, portandoci una tipologia autonoma di prodotto, come ha avuto cura di chiarire, che è rezzina. Avere un CV di Teodor sarebbe davvero difficile. Qui mi limito a ricordare che in Francia ha creato veramente uno studio del diritto dell'enologia a livello altissimo presso l'Università di Reims, oltre a un'attività anche professionale importantissima con lo champagne, e qua in Italia comunque è molto presente, prima con l'Accademia di Georgofili e oggi, ne daremo atto anche più tardi nella giornata, orgogliosamente anche membro della nostra Accademia di Agricoltura di Torino. Oggi a Teodor, professor Albisini che introdurrò dopo, è stato dato un compito difficile, ma se non diamo compiti difficili ai grandissimi, e quindi una riflessione sul vino e il pensiero giuridico con la visuale internazionale che Teodor può dare. Quindi lascio la parola al professor Georgopoulos. Molto grazie Presidente, grazie per l'onore di partecipare in questo convegno, in questo castello magnifico. Molto grazie agli organizzatori, Ugivi, Accademia dell'Agricoltura di Torino. You would allow me to speak in English. My Italian I can read, I can understand, so don't say bad things about me before. I don't take the risk anymore, but I don't feel still comfortable. Maybe in one of the following conferences, if of course you make me the honor to invite me, I will do my best next time or one of the next times to speak in Italian, a language that I really appreciate. So that being said, I have to say that at the beginning, when the topic was proposed to me, when I got this message by Diego Saluzzo, I was so excited I didn't even check what the topic was. So when I checked, it was too late to say whatever. So I tried to do my best, not to understand because I understood, but it was a difficult one. However, I have to say this is another reason I'd like to thank you, because it allowed me to think a little bit out of the box, as we say, regarding wine and law. And in fact, it is not about law, it is about legal thinking, and which is quite different. Now, I would like to say that it has been presented in a very authoritative and complete way by Professor Mainardi, so I would go quite fast when it comes to discuss about the relationship, the historical relationship between wine and law.
but there are very many examples, but I wouldn't like to spend much time on this. What I would like to say is that we know that wine and law have been traveling through ages together. I take only the Hammurabi Code example, which is likely to be the most ancient written law that we have that refers to wine, especially, among others, there is this very terrible piece of legislation that says that when a woman in a tavern convinces a man to drink until he goes completely drunk, she is sentenced to death, drawn in the river, which is, of course, a terrible thing to think of, to imagine with the standards of our civilization. But if we get this, these shocking elements out of the question, we understand that, in fact, wine is law about wine is as ancient as written law itself. But once again, it's not about law here, it's about legal thinking. This is a topic I would like to address in a few minutes. We must distinguish between law and thinking about the law. In other words, between the object and its apprehension. Now, there are two points that I would like to stress, and I would like to invite you to think about this relation between wine and legal thinking. The first one is that, in my opinion, thinking on wine through law, it is the road to almost everything when it comes to think about wine. The second point is that wine stands as a laboratory that shapes the way we think about law. I start from the first point. For us lawyers, when we're talking about regulating reality, it is about making choices, not us, but especially the lawmakers. The key concept here is what we call legal classification. In other words, law proceeds by integrating some elements of the reality and gives them value, makes them exist from a legal perspective, while it eliminates all the others. In order to be more precise, let's take the very definition of wine itself. You have here a picture of this bestseller of the 19th century, which is the Audibert, L'art de faire de vin d'imitation, the art of making imitation wines. At the moment that there was no legal definition about what wine was. You could make wine with sugar, you still can. You can make wine with resins, dry grapes. You could make wine by adding colors, by adding other fruits, and so on. Then came the law. In France and elsewhere, after the phylloxera, after crisis, after a certain number of conflict at the social, political, and even at the international level. And the law came to say, I consider this to be wine. I think that this is what wine should be, and from now on, I eliminate all the others. And it's still the same way it works. Take the very recent example of wines without alcohol. The alcohol-free, disalcoholized, or partially disalcoholized wines. It is a matter that has been very recently in Europe regulated, and from now on, what was eliminated now is visible, now has an existence. In other words, to make things simple, a wine lover may have his own idea about what a wine is
and even what a good wine is. An enologist will tell you how a wine is made. A wine distributor will have his own personal appreciation about the wine he will put on the market. But it is the law that at the end of the day will say if the product is a wine. Not a good or a bad wine, but already if it is a wine. So we cannot think, to get back to legal thinking, we cannot think about wine, we cannot pronounce it, and we cannot trade wine without law, or even outside, even worse, against law. But the same goes for everything. The same goes for everything. I go back to the example of amphoras that was already mentioned, and even barrels and bottles. The standardization of containers, how much you put on it, it is a matter of rules. And now when we think about a bottle of wine, even if we don't really pay attention, but we have a quantity that has been standardized throughout the places. Viticultural practices. The fact that, especially in wines with a geographical indication, a PDO wine, for instance, you can use specific viticultural practices and not others, even though the others may be as convenient, cheaper, or even more efficient, this is another matter. But in order to do the things, in order to put the wine with a specific PDO or PGI, you need to follow rules. I will just go a little bit on that. I'll just insist, and then I'll come back. Here you have the wine laws of Thassos. For those that know a little bit about Greece and the archipelago of the Aegean Sea, Thassos, it is an island in the northern part of the Aegean Sea. So back in the 5th century, according to this epigraph that was found, we have a piece of legislation that concerns wine, covers a lot of different matters, but the one that I would like to discuss here is that we have on this piece of legislation, of written rules, we even precise at what date the harvest should begin. So even the harvesting, it is not necessarily scientists, of course, they're the ones that will be there when we make the law. But you cannot do that against the law. I will get back to this in a few moments. But for now, let's go back. Enological practices. The question of rosé wine. There was a lot of discussion a few years ago whether rosé wines exist and what does this mean. Of course, we can always see a rosé wine, but sometimes there are rosés that looks like reds or whites. Where does we stand? Who is going to say if it is a rosé wine? Me, you, or is it whether it can exist, communicated, if it can be legally commercialized as such? Natural wine. Another issue. Everybody has an idea about what is a natural wine, and of course science has the first word to say, but the last word about what is or what is not a natural wine, it is not a scientific one. Authorized grape varieties, even we had the discussion this morning about the area, demarcation area of what is finally where you can plant wines in the Barolo area. Here in this parcel you can, and here you cannot. Of course, there is a mapping based on scientific data, but it is afterwards, it is the law that comes and says yes or no. So in other words, we cannot think of wine, we cannot think about wine without law, outside law. But I'm not here to tell you that everything is covered by law, almost everything. I remember when I was a kid, I was 17, 16, when I read the name of the Rose of Umberto Eco. And I remember, of course, most of you remember this very, very last sentence of the book that
finally reveals the title, Stat Rosa Pristina Nomine Nomina Nuda Tenemus. The old rose exists only in words. We are only having naked words in our hands. In other words, you cannot reproduce the scent of a rose or of a wine through law. There is something for the wine, but also for other products, that goes beyond the reach of wine, that can be perceivable only through senses. Thank God, by the way. Law has today the courage to admit that it's still incapable to include in its regulatory grasp the essence of wine, that is its taste. In a recent decision, this 2018 decision of the Court of Justice of the European Union, concerning cheese, by the way, the Levola case, said that you cannot protect a taste because a taste cannot be described. And so in terms of legal certainty, you cannot have the taste described and legally protected. Similarly, the law cannot check the specific identity of a wine. Of course, there is the organoleptic elements that we find in the disciplinary, in the product specifications, but actually there is a description there. But for very specific wine, the groups of the commissions of wine tasting that will certify whether this or that, this is not a legal matter. What is a legal matter is to give the authority to these commissions to fix the rules how they will work, but in order to say that this is a typical Barolo wine or not, it goes beyond the scope of wine. So there is something about thinking on wine and feeling on wine that goes beyond the law itself. I move very, very fast in 3 or 4 minutes, President. Thank you. To the second part. Wine as a legal laboratory. So wine obliges law to continue to adapt its tools, to adapt legal thinking. It is legal thinking that evolves due to wine. Few products or economic activities had such a contribution to the evolution of law. There are many examples that show that law has been shaped through wine. It's the way law is made, its tools, even its scope. I'll just give you a few examples. The question of fraud, and even the question of appellations of origin. Appellations of origin, the system of appellations of origin in France, and as far as I know in other countries, including Italy, was first as a complete system of protection applied to wine and spirit drinks, by the way, of agricultural and even viticultural origin, before being expanded to other products. And this also created specific institutions. In France, the Direction of Fraud was created in 1905 in order to deal with the question of wines of imitation. In Greece, the Central National Chemistry was in order to deal with the question of wine from raisins, from dry grapes. Another example, the syndicates about protection. I don't know, I'm not pretty sure, and your lights will be very useful to me, but for France, as far as I know, syndicates for protection of agricultural products were first practiced for wine. And even take the example of the OIV that was discussed earlier. The OIV that is celebrating its 100 years today. It is an international, intergovernmental organization to create norms on an agricultural product. Back in 1924,
for. Back then, and I would say even today, having one intergovernmental organization dedicated to one product, it's something quite peculiar. Should I talk about the Domitian, the Roman emperor, who in the year 92, Anno Domini, was put through this edict, this decree, asked half the vineyards of the empire to be uprooted. It's the first planning, legal planning of and programming of the potential of production that reminds us today what we still have with authorizations of planting in Europe. Or should I talk about labeling? Labels is likely the piece of legislation, the piece of paper that you have the most important concentration of legislation on it. It's such a small paper with so much law written on it. But it's not only about the matter, it's not about only how much information you get on a label. It is even the idea of a label that is here, that is very important. Labels were first practiced, I mean massively, for products like wine, because wine is a product with a specific reputation due to its origin, to its place of origin, and that is likely to travel, to be consumed far away from its origin. So in order to ensure traceability, from Thasos and the sealed amphoras to paper labels, and now to the electronic label and the scanning of the QR code, we're having step-by-step revolutions about how you communicate, how you ensure the communication between the producer and the consumer. Think about the concept of terroir. Terroir, it is both a legal concept and a geographical scientific one. To finish, through all these different rules, we have wine law that is likely to be considered as a subsystem on its own. Why isn't there a cheese law? There are rules about cheese, but I haven't heard really about someone having produced conferences, permanent academic networks about cheese law, or even another very, very important for our civilization in Europe, especially in the Mediterranean, product, olive oil. There are very important rules, specific rules, but there is no really, apart from this council, but there is no real intergovernmental organization with 100 years of history dedicated to olive oil. Why? So why wine law? Why thinking about wine through law? The answer resides in the combination of the two elements that I have discussed. Wine calls for special rules, and wine is subject to special rules. When we talk about wine law, it's about thinking of the status of wine, not only about its legal status, but as a capital and as a vehicle of interest and values. In this sense, you have here a picture on your left, which is an advertisement that was from Wines of Bordeaux for the international campaign a few years ago. You can see a certain number of people, young people, around a table, having a glass of wine in their hand and talking and laughing. This advertisement was banned in France due to its legislation on alcoholic advertisement, the loi Evin, as we call it. So, and on the right, you have the question of the Irish labeling about alcohol, including wine.
causing cancer. So in this sense, and to get back to this benessere, which is the topic of this day, when we talk about wine and legal thinking, it is not only about law as it stands. It goes beyond positive law. It becomes a philosophical claim. When there is a public debate, for instance, about restrictions or advertisement of alcohol, and we say that wine is much more than an alcoholic beverage, it is not just a cheap lobbying argument in order to protect some economic interests. It is a claim on how one believes life should be lived. It's about freedom to decide. It's about the role of the state. It is about the ethical obligation to be consistent with one's values, as Plato would say. And this may come as a surprise. When someone makes a claim that the demonization of wine through advertisement restrictions is unnecessary, and that warnings like these ones that you have in front of you should not go beyond a certain limit, once again, we think about law. Not as it stands, but as it should be. So from a philosophical point of view, this belief on what the law on wine should look like is at least as important as the law itself. Thank you. Now, thanks a lot, Theodore, because you completely understood and explained to us the real meaning of legal thinking, to arrive to the roots of law and the role of law in wine law is really the point. No, su questo, se posso, solo per spezzare, perché sono veramente relazioni di alto profilo, con un aneddoto, non sono bravo come il mio predecessore Stefano Dindo, ma con Theodore Georgopoulos, credo il nostro primo incontro fu proprio per avviare una delle joint venture più importanti di Ugivi, che grazie proprio a Stefano Dindo, che vedo qua in sala, stiamo portando avanti, che è quella con AIDV, con l'Organizzazione Internazionale degli Avvocati del Vino, che Theodore Georgopoulos ha presieduto, dove Ugivi era nata in modo, non vorrei dire scismatico, ma comunque con un approccio italico di avere un ruolo separato. Si decise con Stefano, in un momento in cui il mio ruolo fondamentale e non brillantissimo era quello di scudiero e autista di Stefano, di andare proprio prima del nostro convegno del 2018 sul passaggio generazionale delle aziende vitivinicole al congresso di AIDV ad Avignone e presentarci, grazie all'opera fantastica che Stefano sta continuando. C'è un ravvicinamento. Ugivi è diventato orgogliosamente socio di AIDV, questo sta iniziando a produrre dei frutti importanti e spero che molti altri ne produrrà. Grazie Theodore. Io terrei le domande alla fine della sessione e passerei ora a presentare di nuovo una presentazione complessa il professor Ferdinando Albisini, che come giuristi che ci occupiamo del food conosciamo perché siamo stati tutti lettori appassionati dei suoi libri, dei suoi scritti e molto abbiamo imparato, è un'occasione fantastica continuare a farlo, accademico dell'Accademia di Georgofili, una lunga e fruttuosa carriera professionale e universitaria, tutte le grandi vicende che hanno interessato i giuristi del cibo e l'Italian food sono passate attraverso l'attività professionale dell'avvocato Albisini,
che è anche presidente dell'Associazione Italiana del Diritto Alimentare, con cui di nuovo speriamo a nostra volta di instaurare una collaborazione, e credo, Ferdinando, che poi l'attività, il regolamento qualità ci dia una bella palestra per lavorare insieme. Di nuovo qua anche un titolo difficile, di nuovo la penna un po' diabolica dell'avvocato, e tra colleghi facciamo spesso questi scherzi. Beh, anche l'unica volta in cui volutamente dalla penna mi è uscito vino e salute, quindi pronunciamo questa parola, non benessere, nel pensiero del legislatore dell'Unione Europea. E chi meglio del professor Albisini poteva affrontare questo tema. Lascio però a te quindi la parola, grazie. No, io ti ringrazio. Prima ancora di entrare nel merito delle questioni, che sono davvero tante e suggestive, devo dire che ho ascoltato prima il collega nella bellissima relazione che faceva, diceva quando poi ti assegnano un titolo, sul momento dici sì, poi dopo lo vai a rileggere e ci ripensi. E io ho pensato, dico, ma Saluzzo mi ha fatto veramente un bello giochino, dandomi vino e salute nel pensiero, poi, mamma mia, del legislatore europeo. E allora vi anticipo già le conclusioni. È un vuoto quello di cui stiamo parlando. Non c'è affatto un pensiero. C'è uno spazio da riempire e quindi la riflessione di oggi, gli incontri che l'UGIVI sta organizzando, possono essere proprio un contributo importante. Secondo aspetto, io sono tornato qui, c'ero stato 2 anni fa, in un bellissimo incontro dell'UGIVI sui temi della sostenibilità, no? E ci siamo incrociati. Beh, stavo riflettendo che in fondo il tema della sostenibilità in qualche misura si intreccia e si come dire, conforma insieme al tema di oggi, quello della salute, tema che mette veramente spavento soltanto avvicinarsi al tema della salute, nel senso che entrambi investono una dimensione relazionale. Cioè noi siamo abituati a parlare, abbiamo ascoltato prima la relazione di Teodor, la legislazione sul vino, le regole sul vino, beh sono le regole sul prodotto, sulle tecniche di produzione, sulle bottiglie e i contenitori, abbiamo seguito questa bellissima relazione sull'evoluzione dei vari contenitori, dei sistemi. Qui invece quello che sta sempre più maturando in questo ambito di cui ci occupiamo è una relazione fra il dove siamo, quindi l'ambiente, la sostenibilità, e d'altro canto noi stessi, gli esseri umani, i consumatori, quindi il nostro interno, fra il fuori e dentro. E su questo è anche bello che sia stata usata una parola, ma vorrei usarla in inglese, salute, usando la parola well-being, non welfare. Si parla oggi molto, un altro dei temi dei convegni che spesso tornano, dell'animal welfare, ma nello stesso regolamento in cui si parla di animal welfare si parla di consumer well-being. Quindi c'è una ambizione e che a me pare che esprima questa differenza di parole. Molto spesso siamo costretti poi a ricorrere all'inglese, che immaginiamo essere una lingua banalizzata, troppo semplice rispetto all'italiano che ha queste sue origini nobili dal latino, ma qui come su altri termini come sicurezza in realtà abbiamo un arricchimento. Il well-being esprime un concetto dinamico, non un concetto protettivo, quindi un'idea di salute come star bene, non di non essere malati, non di essere protetti, lo so, non di essere protetti. E infatti, riflettendoci dopo, ho anche apprezzato che nel titolo che mi hai segnato non hai messo la parola tutela, perché tutela fa pensare a un concetto negativo. Mi cautelo dall'incidente, mi cautelo dalla malattia, mi cautelo dal fattore patogeno. Qui invece stiamo pensando non ai fattori di rischio, non al dato negativo, ma a una positività della salute e dello star bene. Beh, ma allora possiamo dire che il vino fa star bene? E soprattutto, tornando al quesito che mi è stato posto, ma possiamo parlare
di vino e salute intesa come well-being nel pensiero legislatore europeo? Non ce l'abbiamo. E non ce l'abbiamo per una ragione molto semplice. Teodor prima parlava del vino come laboratorio di sviluppo del diritto, questo è verissimo, ma se volete anche più in generale la food law e il diritto alimentare da tempo si dice è un laboratorio. Ora, se andiamo a ricercare, io sono, vi chiedo scusa, ma abituato a consumare grandi foreste amazzoniche per stampare sia pure su carta riciclata perché le cose le leggo meglio. Beh, insomma, il famoso regolamento sulla sicurezza alimentare, sulla safety del 2002, quando poi ci parla dei requisiti di sicurezza degli alimenti, l'articolo 14, ci dà una concezione negativa della salute, perché dice gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato, sono a rischio se sono dannosi per la salute o inadatti al consumo umano. Sì, ma allora questo è l'aspetto della proibizione, del divieto, di cautelarci da qualcosa che venga a far male. Ma che cosa c'è dall'altra parte? E allora qui arriviamo al secondo quesito. Il secondo quesito è: vino e salute nel pensiero legislatore dell'Unione Europea? Non c'è. Non appare, è del tutto assente. Soprattutto perché c'è un equivoco di fondo che in qualche modo correva fra le tre bellissime relazioni che mi hanno preceduto. Si parla in molti documenti europei ma anche internazionali, ve ne citerò qualcuno soltanto per promemoria, poi insomma manderò se vuoi tutti questi materiali se volete metterli sul sito, non del rapporto tra vino e salute, tra vino e alcol, è tutta un'altra cosa, stiamo parlando di un altro universo. E allora quando si dice che cosa fa l'Unione Europea, documento del Consiglio del 7 dicembre 2015, una strategia della UE per la riduzione dei danni connessi con l'alcol. Allora, un concetto di salute negativo, riduzione dei danni, ma con l'alcol, e stiamo parlando in generale di consumo di alcol. Questo è il punto di cui si parla. Ma andiamo avanti, perché poi dicevo questa è una cosa vecchia, 10 anni in questo periodo contano tanto. Rapporto del Parlamento europeo del settembre 2021. Alcohol labeling, non wine labeling. Teodoro aveva ragione a insistere sulle grandi novità a cui stiamo assistendo in tema di label, ma il tema che appassiona gli uffici dell'Unione Europea, i parlamentari, il pensiero, ammesso che ci sia un pensiero, su questo avrei forti dubbi, ma ne parliamo un'altra volta quando non mi registrate, un pensiero giuridico, è il tema dell'alcol labeling, non del wine labeling. E qui torniamo su un discorso in cui poi si ricorda questa troubled history of the EU legislation related to alcohol labeling e si dice, beh, c'era l'obbligo di indicare il grado alcolico per i prodotti che contengono più di un certo quantità di grado alcolico. Era bella la relazione del collega che prima ci diceva indicare un grado più alto per il vino era un elemento di pregio. Qui invece quello che è emerso nella legislazione europea era una idea di limitazione, ma soprattutto non emerge la peculiarità, la differenza, quello della natura del vino, se non alcune misure, e qui c'è un ultimo documento, sempre per dire, questo è recentissimo, del 22, elaborato all'interno della World Health Organization, ma il Regional Committee for Europe, e il titolo del documento è European Framework for Action on Alcohol 2022-2025. Action on alcohol, non action on wine. È tutto quello che abbiamo ascoltato dalla bellissima relazione storica che ha introdotto i lavori sulla importanza del vino, scusate, vedete che la mente fa degli inganni terribili, dell'importanza del vino nella scelte di cultura, di partecipazione, viene qui totalmente perso perché qui si parla di principi unitari che sono i principi unitari su 5 punti: alcohol pricing, alcohol availability, alcohol marketing, health information with specific focus on alcohol labeling, health services and community action. Cioè non c'è nulla di tutto quello che abbiamo ascoltato stamattina. E allora non c'è nei documenti che stanno elaborando ancora in questi giorni una strategia, e se non c'è nei documenti difficilmente possiamo pensare
che possa poi emergere all'interno di atti legislativi. E che ci dicono gli atti legislativi? Anche qui, devo dire, ringrazio per avermi costretto a ristudiare cose che pensavo di conoscere bene, che poi quando le vai a rivedere non le ritrovi, ma insomma parliamo di diritto comunitario e la comunità, come sapete bene, come è noto, alle sue origini il problema della salute non se lo poneva proprio perché c'erano esigenze ben più gravi. Poi le cose vanno bene, la comunità europea ha successo dal punto di vista economico, atto unico europeo e guarda caso 86 appaiono queste parole sanità, salute, ma appare soprattutto ambiente e vedi che quella cosa che dicevo all'inizio, cioè la relazione, l'aspetto relazionale del convegno di 2 anni fa e di questo torna. Poi però, dopodiché, se andiamo a vedere il titolo attuale del TFUE, un livello elevato di protezione della salute umana. Cioè siamo sempre sull'aspetto negativo, la cintura di sicurezza perché io non sbatta il muso e non mi faccia male. Ma che cos'è che mi fa star bene? Nel frattempo una lunga linea, vado veloce per non rubare troppo tempo, una lunga linea di interventi legislativi nella etichettatura che appunto esentano, non il vino, esentano le bevande alcoliche, anche questa normativa sull'etichettatura, quindi non c'è nessuna considerazione, oppure la considerazione che anche le bevande superalcoliche fanno parte di una cultura, forse per certi paesi nord europei questo è anche vero, per noi molto meno, ma è sempre un discorso di evitare la fissazione di regole che siano quelle generali. E alla fine poi arriviamo agli ultimi dati e alle ultime riflessioni. E qui volevo un attimo fermarmi con voi, rubarvi ancora 2 minuti, perché questa è effettivamente una lettura interessante. Ora, tutti noi sappiamo, Teodoro l'ha giustamente ricordato, c'è stato un cambiamento epocale introdotto dalla riforma della PAC nel 2021 con le varie modifiche al regolamento sulla OCM unica. E si sono introdotti i vini dealcolati o parzialmente dealcolati, seguendo anche, come dire, delle suggestioni che sono venute dalla OIV, che aveva per anni, però io avevo seguito alcuni incontri, molto determinatamente e recisamente votato contro l'accettazione. Poi l'OIV ha cambiato parere. Vi chiedete, ma il consentire che si produca e si venda vino dealcolato o parzialmente dealcolato risponde a questo bisogno di tutela della salute? Neanche per idea, a proposito del pensiero. E il 40° considerando dice: vista la domanda crescente da parte dei consumatori di prodotti viticoli innovativi che hanno un titolo alcolometrico effettivo inferiore a quello. Cioè è una risposta di tipo mercantile a una domanda che viene dai consumatori. In realtà, per quello che ricordo delle discussioni in sede OIV quando non fu approvato, è una risposta anche alla domanda dei produttori che vogliono esportare in paesi nei quali, a me è capitato di berlo in Iran, un vino totalmente dealcolato, non era neanche pessimo, devo dire, non era imbevibile, o dei paesi nord europei i quali tradizionalmente hanno poca cultura, ma questo aspetto non viene e non ci sta. Poi però si dice anche: al fine di fornire ai consumatori maggiori informazioni, le indicazioni obbligatorie dovrebbero includere una dichiarazione nutrizionale. E questo è l'altro aspetto importantissimo, perché allora però dove stiamo andando con queste scelte? Riversiamo le scelte sul consumatore? Pretendiamo che il consumatore, io non so se a voi capita, ma quando mi capita di andare a cena con degli amici, mia moglie prima mi fa una preparazione mentale e dire: non cominciare a leggere le etichette a tavola davanti a tutti, se no io mi alzo e me ne vado, perché ovviamente il consumatore non medio, il consumatore normale, cioè dei miei amici che appartengono alla mia fascia d'età, alla mia formazione, persone colte, le etichette non le leggono. E inserire i dati sull'etichetta vuol dire inserire una scelta che pone a carico del consumatore. E allora la domanda è a monte: ma di che cosa stiamo parlando adesso? E d'altro canto, queste regole sono regole di prodotto o sono regole di concorrenza? Prima appunto ero colpito dalla considerazione sul fatto che l'indicazione del grado alcolico poteva essere un elemento di vantaggio competitivo sul mercato per i prodotti.
E come opereranno? E allora qui ci sono delle novità importanti che io vi vorrei segnalare, perché qualcosa sta cambiando anche nel diritto. Sono partito, ma sono come tutti i giuristi abituato a contraddirmi da solo, insomma, perché il diritto è flessibile e non è mai rigido. C'è un regolamento che non conoscevo e che un giovane collega mi ha fatto notare poco tempo fa, del 2021, il regolamento 2021-382 della Commissione, che ha modificato alcuni allegati al regolamento 852, che come sapete è il regolamento fondamentale sulla sicurezza alimentare. Beh, sono saltato per aria, perché oltre ad avere delle norme che riguardano per esempio il banco alimentare, la redistribuzione degli alimenti, e questo è tutto l'altro tema che dice perché è un laboratorio, perché si occupa di questioni sempre più complesse. Oltre ad avere delle norme sugli allergeni, introduce un nuovo capitolo intitolato Cultura della sicurezza alimentare, e qui si parla di food safety. Caspita, allora, la cosa è tutta diversa. Cioè non stiamo parlando della prescrizione di regole minute, articolo 14 del regolamento del 2002, che dice non possono essere messi in commercio gli alimenti dannosi per la salute o inadatti al consumo umano. Beh, il vino, se è messo in commercio, vuol dire che non rientra nell'articolo 14. Ma si parla di cultura della sicurezza alimentare. Allora, come vede, con gli storici i giuristi tentano disperatamente, perdendo sempre nel confronto, ma tentano di rafforzarsi. Si sta cominciando a scoprire all'interno anche del diritto di fonte europea, questo per contraddire quello che dicevo prima che non c'è, però non con riferimento specifico al settore del vino. Qui sono delle disposizioni che sono a carico dell'operatore del settore alimentare. Parlavamo con Teodor prima della modifica nell'approccio anche ai controlli, no? Si chiede al produttore una maggiore consapevolezza in ciò che fa, nelle sue scelte e così via. E qui quando si parla di cultura della sicurezza alimentare c'è qualcosa. Dopodiché allora non è soltanto safety, è health, perché qui quando parliamo di salute vogliamo dire che ci sia qualcosa che funziona. E tutto sommato, paradossalmente, ma questo è una cosa di cui penso spesso ci capita di dare atto, il legislatore della nostra Costituzione, pur essendo anteriore rispetto a coloro che hanno scritto i trattati o che li hanno nell'arco dei decenni modificati, era in questo più avanti e più consapevole. Cioè il nostro articolo 32 della Costituzione, in effetti lì ce l'abbiamo, un aspetto di tutela della salute in positivo, non in negativo, non ciò che è vietato e che fa male. E allora mi è capitato recentemente di fare un incontro, un master sul vino, e intitolavo questa lezione a questi ragazzi che quella del vino è una disciplina in fermento. Stamattina, come dire, i giuristi ignoranti come me hanno appreso molte cose su che cosa vuol dire il fermento vero del vino, però quello che noi abbiamo davanti è che effettivamente stiamo cominciando a vedere l'emergere di alcuni frammenti di enunciati e di elaborati che non sono ancora diventati norme. Però qui c'è una battaglia importante che i giuristi del vino, dei prodotti alimentari, che i giuristi in generale dovrebbero fare. Una battaglia di specialità e di diversità. Il vino non è un superalcolico. Il vino ha la possibilità di rispondere anche a una domanda di salute che faccia star bene, non che faccia star male. Allora bisogna con forza, e qui ci sono, insomma io ho cercato di mettere in fila molto sommariamente, poi se volete ve li manderò più ordinati, degli argomenti giuridici, non di tipo politico, sindacale, che possano essere proposti ai decisori europei, perché i decisori europei finalmente accettino che debba andare non a discutersi di alcol e salute, ma di vino e salute. Discutiamo in che misura il vino e la salute possono star bene insieme, e all'interno di questo inseriamo l'altro aspetto che è fondamentale, che è l'aspetto della cultura della salute, cioè come legarlo questo nelle scuole. E questo, veramente concludo cercando di stare nei tempi, si lega molto
al tema della sostenibilità e quindi della relazionalità di cui parlavate 2 anni fa in questo convegno. Se il vino è qualcosa che richiede, ce lo diceva prima la relazione, che la popolazione sia collocata sul terreno, perché non è una produzione occasionale, e quindi ha un effetto rispetto a quelle che sono le famose criteri di sostenibilità economica, sociale, ambientale, no? Perché da una sostenibilità ambientale si è cominciati a passare nelle ultime riforme della PAC in questa triplice declinazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Beh, il vino è la risposta ideale su questo, purché il vino sia accompagnata da una sua anche sostenibilità per la salute e quindi sia accompagnato da una sua costruzione del prodotto, ma anche poi comunicazione e presentazione del prodotto, e anche, e concludo veramente, da una assunzione di responsabilità di governo da parte di chi fa le scelte, perché la risposta della etichettatura diffusa su ogni prodotto, io ho la sensazione che, salvo che non si tratti l'allergene, attenzione, contiene questo, io sono allergico a questo, ma questo è banale. Il punto generale di come si colloca in una dieta equilibrata anche il vino, questo è un tema che, come dire, andrebbe deciso sul mercato. Grazie alla pazienza. Ringrazio moltissimo, perché è emerso effettivamente ciò che si voleva. Su questo spiego anche un piccolo tema dietro le quinte. Non è per mania di protagonismo che, diversamente dalle prossime tavole, i prossimi panel che seguono, dove c'è un presidente, un moderatore molto professionale, qua mi sono messo io che prima scrivo questi titoli un po' taricchi, ma i colleghi li capiscono al volo. No, è stato perché, mentre sugli altri tavoli ovviamente ci sono state riunioni, preparazioni, ma non per portare dei messaggi orientati. Qui ugivi, come da statuto, a politica, a partitica, a sindacale, però sicuramente in modo molto obiettivo vuole portare dei messaggi scientificamente e giuridicamente fondati. Su questo nulla abbiamo preparato prima, non per pigrizia, forse per metus reverenziale mio verso dei colleghi, però anche qua nelle joint venture, ma voi l'avete colto al volo e tutti e due me lo aspetto. Però qua c'è anche un tema, un mio maestro di diritto del commercio internazionale mi parlava di un tema di diritto anglosassone, che è la base del diritto del commercio internazionale, law professor contro law of merchant. E l'avvocato internazionalista è un po' quello che sta in mezzo. Qua sul diritto del vino stiamo cercando, come ucivi, da pratici del diritto, come siamo, e senza pretese, però con i professor, di creare un'alleanza, e benissimo, come diceva il professor Albisini, ma questo era l'obiettivo. Qua c'è uno spazio molto importante, vuoto, da colmare, e da colmare con argomenti scientifici, giuridici, fondati. Abbiamo già questi che tu giustamente definivi dei frammenti di diritto che si avvicinano a un concetto positivo, no? C'è questo fermento che poi col vino ci sta molto, quindi lo cogliamo, e proprio qua deve essere non un punto di arrivo, ma un punto di partenza di un lavoro che poi vediamo anche nella tavola successiva. Se però abbiamo delle domande, non siate timidi. Prego. Abbiamo un microfono. Io vorrei complimentarmi perché lei ha toccato un punto per cruciale. Il concetto di vino, dobbiamo parlare di... Grazie, dicevo, mi complimento perché il focus della vicenda secondo me è questo.
il vino è un alimento che è parte del modello dietetico mediterraneo, a pari dignità della frutta, della verdura, della scarsa quantità di carni, piuttosto che dell'olio d'oliva. Questo ha centinaia e migliaia di lavori, di pubblicazioni scientifiche alle spalle, il concetto della J-curve, tutta una serie di fattori che identificano in questo alimento una differenza sostanziale rispetto alla bevanda alcolica tout court. Questo è un qualche cosa che non capisco come sul piano, non dico legale, dico comunque politico, un piano di cultura generale della classe dirigente, non solo italiana. Di solito parliamo male della nostra, ma questa volta dobbiamo parlare male di una classe dirigente generale, e appunto anche in sede WTO, anche in sede Organizzazione Mondiale della Sanità, anche nei rapporti delle Nazioni Unite. L'attenzione è sempre centrata sull'alcol. La storia del vino che abbiamo ascoltato oggi splendidamente è del tutto trascurata e ignorata, e la peculiarità di questo alimento, infatti, è perché poi oggi noi non abbiamo avuto il tempo, non ne parliamo, non voglio rubarvi tempo, ma insomma per molti versi le discipline dei prodotti di vino e degli altri prodotti alimentari di qualità si stanno avvicinando. Vedi il nuovo regolamento, giustamente Saluzzo parlava di un'iniziativa che pensiamo di fare l'anno prossimo. Nello stesso tempo, pur in questo ravvicinarsi, il vino, come diceva giustamente il professor Georgopoulos, mantiene invece una sua identità e peculiarità tale da richiedere delle sue regole che ha avuto nel corso dei secoli. Cioè Carlo Magno, se, chiedo scusa, non faccio l'esame, non sono pronto per sostenerlo, ma Carlo Magno si è occupato di vino, non si è occupato di alcol. Quindi noi abbiamo una storia passata che tendiamo a guardare, come dire, come un periodo di sciagure, ma una storia passata di consapevolezze, e oggi invece viviamo un presente. Scusi l'interruzione, ma è un tema che trovo affascinante. No, il concetto è molto preciso. Esiste un problema alcol nel mondo, soprattutto nel mondo nord europeo, anglosassone in generale, e questo è veritiero. Però è un discorso che non si risolve mettendo un'etichetta su una bottiglia di vino, che non c'entra proprio niente. Non solo, ma questa bottiglia di vino, questi 2 bicchieri al giorno, consumati soprattutto sul piano sociale, a tavola, con un pasto mediterraneo, allungano la vita. Oltre a migliorare quello che lei chiamava giustamente il benessere, il piacere di vivere, allungano la durata della vita, riducono la malattia cardiovascolare. Ci sono addirittura degli impatti importanti e dimostrati sulla salute. Però, senza andare in tutti questi dettagli che tratteremo dopo, il vino è una cosa, la bevanda alcolica tout court è un'altra, e questo deve essere da voi portato all'attenzione politica, perché di fatto le leggi vengono poste non nel Tribunale di Milano piuttosto che di Parigi, ma in una sede che ha forti però connessioni col mondo della legalità. Quindi mi auguro che il vostro pensiero si traduca in concetti, diciamo così, concreti. Vi ringrazio. Grazie. Se non ci sono altri interventi, passerei al cambio di tavolo, ringraziando moltissimo i relatori. Grazie. Presidente. Allora, benvenuti alla seconda sessione di questo nostro seminario. C'è eccitazione in sala, riprendendo un'immagine del professor Albisini, il vino crea fermento anche in chi partecipa, perché, e soprattutto se partecipa come passione. Il mio compito, c'è questa frase un po' pomposa, è di presiedere, ma vi tranquillizzo subito. Ci siamo organizzati, voi vedete, abbiamo voluto rappresentare ciò che è un parterre des rois. Dice, cos'è un parterre des rois? Eccolo qua, siamo pronti per diciamo, fare che cosa? Una tavola rotonda, quindi nella diciamo, idea di chi ha organizzato il seminario, questa è una tavola rotonda, quindi non ci sono presentazioni con PowerPoint, ma abbiamo un moderatore giornalista, direttore del Corriere Vinicolo, che quindi animerà il dibattito. Il mio compito è limitato ed è quello di presentare i protagonisti di questa tavola rotonda. Faccio solo
una riflessione diciamo, che deriva da quello che abbiamo sentito fino adesso e che mi porta a dire che certamente la sessione precedente in qualche modo ha alzato la palla a questa tavola rotonda e ne abbiamo avuto un'anticipazione proprio grazie all'intervento del professor Giacosa che poi adesso riprenderemo. È stato interessante e giusto ricordare da dove viene tutta la nostra cultura del vino. Qui parliamo di storie millenarie che capiscono, perché ce l'hanno nel DNA, gli abitanti di quello che è stato l'impero romano. Con Teodoro Greco, che abita in Francia, ci si capisce al volo. E allora il punto è un po' questo, come già è stato osservato, ma è un aspetto che va ripreso, visto che ora dobbiamo parlare di vino e consumo responsabile. Nella presentazione storica è stato ricordato che nelle varie epoche poi al vino le varie generazioni hanno portato un loro contributo, hanno cambiato l'approccio, ma adesso di vino parla tutto il mondo, quindi parla gente che tutto quello che noi abbiamo nel DNA non ce l'ha proprio. Penso che questo sia una cosa della quale dobbiamo veramente ricordarci e, come già è stato osservato, quindi quello che vuol dire vino, insomma, va sempre ricordato. Certo, dobbiamo ammettere, questo è ciò che per noi che abbiamo nel DNA questa storia è il vino, però è un punto, insomma, sempre da sottolineare. Tant'è, l'altra sottolineatura, il professor Gerbi ci ha ricordato, ed è vero, anche se ci interroghiamo noi stessi, noi beviamo il vino non pensando al grado alcolico, ma per il piacere, cioè non è che si beve il vino per ubriacarsi. L'anno scorso abbiamo fatto il seminario sul vermouth e però è stato anche notato con dati statistici come le giovani generazioni, lì insomma il consumo di vermouth va benissimo, no, questo mi aveva un dato che mi aveva colpito, mentre invece le persone che vanno dai 18 ai 25, 28, diciamo, pare che possano apprezzare un po' meno il vino. Quindi questo è un tema nel poi affrontare l'argomento del consumo responsabile che certamente dobbiamo tenere presente, come anche dobbiamo tenere presente, è già stato ricordato anche dal professor Albisinni, il tema della salute. E qui è bello anche rileggere per un secondo il nostro articolo 32. Io l'ho riletto e c'è un punto che così non avevo a memoria in testa, perché l'articolo 32 tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, benissimo, e interesse della collettività. Questo è un punto su cui adesso ovviamente non mi dilungo, ma c'è anche l'interesse della collettività che costituisce un punto diciamo da tenere presente. Quindi nel momento in cui poi c'è il problema dell'alcol, e cioè il vino, poi essendo alcolico, crea problematiche e scatta tutto un discorso del quale pure bisogna tenere conto nel momento in cui affrontiamo queste tematiche. Detto questo, io passo a presentare brevemente i protagonisti di questa tavola rotonda, tutti assieme, perché poi inizia la tavola rotonda, e quindi ricordo che una introduzione generale all'argomento verrà fatta dal professor Giancarlo Isaia. Io qui ho delle biografie veramente impressionanti e molto importanti, le riduco ovviamente, vado ai punti fondamentali e ricordo allora che il professor Isaia è stato ed è professore ordinario di medicina interna e ha fatto la sua vita diciamo come accademico presso l'Università di Torino. Attualmente è presidente dell'Accademia di Medicina di Torino, è presidente della Fondazione per l'Osteoporosi dal 2019 e, attenzione, è anche giornalista pubblicista dal 1994. Questo è un dato interessante sotto il profilo
della ovviamente esposizione che ci farà. Do solo 2 ulteriori numeri della biografia, perché chiudendo gli occhi viene in mente tutta una vita veramente dedicata, 530 pubblicazioni, partecipazione attiva a 865 congressi. Professor Isaia. A seguire, leggendo la scaletta, c'è il professor Attilio Giacosa, eccolo lì, che è presidente dell'Istituto di ricerca su vino, alimentazione e salute. Devo dirvi che mi ha mandato il curriculum, ma si è perso nelle email, l'abbiamo cercato precipitosamente, ma già lo avete conosciuto però perché prima ha fatto una domanda e un intervento. La professoressa Maria Luisa Monticelli è dal 1994 psicologa, dal 1999 psicoterapeuta, specialista in psicoterapia cognitiva e quindi è appunto psicologa e dal 2008 ha registrato il suo nome come marchio, per cui diventa ufficialmente marchio registrato a garanzia di eccellenza nei settori formativi di ricerca, intervento, di prevenzione, diagnosi, cura, progettazione e innovazione in ambiti diversificati dalla agroalimentare alla psicologia nei diversi ambiti applicativi. Il professor Emanuele Bignamini è medico specializzato in psichiatria e perfezionato in medicina psicosomatica, psicoterapeuta e analista didatta della SIPI. Lavora nell'ambito delle dipendenze dal 1983 e ha partecipato come clinico e come ricercatore ai progressi nella comprensione e nella cura delle dipendenze sviluppatesi negli ultimi 40 anni. Sandro Sartor è presidente e amministratore delegato del gruppo Ruffino dal 2011 ed è vicepresidente vicario dell'Unione Italiana Vini dal 2020 e dal 2020 è presidente di Wine in Moderation, l'associazione internazionale con sede a Bruxelles che promuove il consumo responsabile del vino. Un altro produttore, Claudio Conterno, è titolare, con Guido Fantino, dell'azienda agricola Conterno Fantino, che dal 1982 produce vini in Monforte d'Alba. Da sempre ha scelto il lavoro in campagna. Dal 2017 è il nuovo presidente della Confederazione Italiana Agricoltori di Cuneo e il programma che sta portato avanti è quello di perseguire l'obiettivo di raggiungere una nuova agricoltura accompagnando le aziende agricole verso una maggiore attenzione al territorio e alla sua tutela. Come vedete trova conferma nella scelta del panel eseguita da chi ha organizzato il seminario quella ricerca di interdisciplinarietà che assolutamente l'argomento che stiamo trattando rende necessario. A moderare la nostra... manca la presentazione del professor Rubino e mi scuso con lui, ma il curriculum è arrivato perfettamente. Il professor Vito Rubino è professore associato di diritto dell'Unione Europea presso l'Università del Piemonte Orientale, direttore del corso di alta formazione in legislazione alimentare dal 2009, quindi ci sono già 13 edizioni di questo corso, ed è direttore della rivista scientifica Alimenta. Detto questo, cedo la parola finalmente al nostro moderatore, il quale è giornalista e direttore del Corriere Vinicolo, rivista con la quale, mi piace ricordarlo, da qualche anno Ugivi ha stabilito un rapporto di collaborazione che si realizza attraverso
la realizzazione di 2 inserti annuali dedicati al diritto del vino. E ricordo anche, se mi consentite, che noi ci chiamiamo Unione Giuristi della Vita e del Vino perché il nostro presidente emerito e cofondatore Pietro Caviglia era all'epoca addirittura amministratore delegato dell'Unione Italiana Vini. Bene, io ho terminato il mio compito, mi permetterò, se sarà il caso, di intervenire, ma la parola adesso è al nostro moderatore. Grazie. Grazie Avvocato Dindo, buongiorno a tutti, grazie Ugivi per l'invito, mi fa veramente molto piacere essere qui, anche se al Presidente Saluzzo mi ha giocato uno scherzo perché io sono l'unico giornalista, quindi sono anche l'unico legittimato a dire qualcosa non proprio precisa, nel senso che state tranquilli, sarò un po' inesatto. Poi mi consentirete, sarà un po' provocatorio, quindi non se la prenda nessuno se, come dire, farò delle chiose, perché, come dire, stamattina ho sentito delle relazioni bellissime, ma un paio mi hanno molto allarmato. Allora, intanto ho visto che avete fatto una giornata di lavoro come nemmeno il mondo del vino fa, nel senso che non ho mai visto convegni nel mondo del vino così approfonditi, così ampi e così articolati. Questa è una nota di merito perché? Perché ci rassicura. Nel senso, quando voi siete un po' come i medici, è un paragone che voi sapete bene, è trito e ritrito, però funziona perché il medico che cos'è? È il professionista che ci aiuta a curare la nostra salute corporea. Voi in qualche modo siete i medici che ci aiutano a gestire la nostra salute sociale, perché voi intervenite laddove o noi o qualcuno contro di noi viola le regole del nostro vivere civile. Voi direte è una banalità, no, non è una banalità, perché quando voi andate dal medico e noi veniamo da voi, il fatto che ci sia un rapporto di fiducia è decisivo. Tutti quanti noi abbiamo il medico di fiducia e l'avvocato di fiducia. Non è che abbiamo il professore di fiducia, forse un po' il commercialista, ma voi siete proprio la categoria professionale che deve ispirare fiducia. Da dove nasce la fiducia? Dal fatto che ci conoscete. Noi veniamo da voi perché se sappiamo che voi conoscete la nostra storia, anche ben fuori dal semplice rapporto professionale di quel momento, di quella vertenza, della questione per cui veniamo da voi, ci sentiamo rassicurati. Beh, il mondo del vino con voi oggi ha assolutamente legittimità di fare la stessa cosa, perché voi vi state lanciando anche con una passione veramente encomiabile nel conoscere tutta una serie di temi, dalla storia ai temi della salute, eccetera, che tutto sommato non sono strettamente legati alla vostra attività professionale. E questo, come dire, ci rassicura in un rapporto che ovviamente però è un rapporto, insomma, diciamolo, sì, dovuto, non è che proprio noi, come dire, moriamo dalla voglia di venire nei vostri studi. Perché? Perché la norma, la legge, è croce e delizia del vino. Comincio dalla delizia, perché l'abbiamo sentito stamattina, lo conoscete benissimo, se il vino ha costruito una sigletta che si chiama DOC, che garantisce per leggi dello Stato, non per l'autoproclamazione del produttore, che c'è un percorso di qualità di un prodotto, è grazie a un sistema di norme, tant'è che DOC è diventato nel linguaggio comune sinonimo di qualità. La tracciabilità garantita dalla legge sulle denominazioni oggi è diventata la matrice culturale delle garanzie di tutti i prodotti. Pensate alla blockchain, anche se in termini molto diversi, di fatto riprende la filosofia delle denominazioni. Quindi la legge che garantisce, giustifica e fonda la qualità del prodotto è il grande punto di forza del vino rispetto ad altri mondi, e questo è dovuto a un sistema di norme e quindi la delizia, però poi c'è anche la croce. Stamattina ho letto, mi sono scritto la frase del professor Georgopoulos che francamente a me mi ha allarmato. Lui dice, a parte aver scoperto che il vino pensavo fosse una disgrazia dei nostri tempi, invece fin da Hammurabi, quindi vabbè, diciamo che viene da lontano questo rapporto del vino con la legge. Ma lui ha scritto, facciamo il vino non secondo natura, ma come la legge lo permette. Ma insomma,
Io da giornalista che scrivo tutti i giorni ascoltando i produttori di vino sono saltato sulla poltrona perché dico porca miseria, cioè, quindi il vino non si fa più terroir, vigneti, andamenti climatici, no, si fa come la legge lo dice. Però poi se è un problema buono o no è un problema solo nostro dei produttori, perché poi giustamente dice il professore, poi non è che entra nella, sì, c'è la schedina organolettica, però poi se veramente il vino risponde o meno ai dettami del disciplinare lo lasciamo a un lavoro della commissione di degustazione. Beh, questo signori, insomma, non dal vostro punto di vista, da fuori è un bel problema, perché praticamente è vero che è un fattore competitivo, ma è vero che per seguire questo sistema di norme, voi lo sapete bene, le aziende ormai, e qui Sandro Sartori e Conterno potranno dire molto meglio di me, dedicano una parte molto importante di competenze interne ed esterne, ore lavoro, responsabilità amministrative che gravano sulla competitività delle imprese, per cui è vero che la legge fonda la qualità, ma la legge in qualche modo per poter essere gestita e seguita diventa un fardello economico, tant'è che è ricorrente la protesta, il lamento del settore, non solo vinicolo, ma noi stiamo parlando di questo, contro i carichi burocratici, contro norme che diventano sempre più complicate, e le norme più complicate ovviamente si traducono in costi che gravano sui bilanci delle imprese, che arrivano sul prezzo delle bottiglie di vino e che le rendono sempre meno competitive. Quindi croce e delizia, tant'è che però siete fondamentali, tant'è mi piace ricordare come quando nel 1895 nasce a Milano l'Unione Lombarda dei negozianti di vini, che è la nonna, anzi la mamma di quello che è oggi l'Unione Italiana Vini, il primo servizio che viene istituito è il servizio giuridico. C'è il laboratorio di analisi che serviva per analizzare i campioni dei vini che i commercianti compravano, ma accanto c'è il servizio giuridico, perché anche se allora erano negozianti e quindi non producevano vino, però il commercio è regolato da norme. E quindi oggi, ancora oggi, il servizio giuridico, che dopo quasi 130 anni è stato ininterrottamente uno dei pilastri dell'assistenza che l'Unione Italiana dà alle imprese, in questi 130 anni ha costruito un rapporto di fiducia con la base sociale. La base sociale è oggi uno dei servizi che apprezza di più, e questo è un elemento importante per far capire quanto abbiamo già ascoltato in maniera molto più colta della mia il rapporto che c'è tra il vino e il sistema di norme. Tant'è che quando l'avvocato Dindo qualche anno fa mi propose di creare un rapporto forte con il Corriere Vinicolo, per me fu una bellissima proposta che con grandissimo piacere porteremo avanti e rilanceremo anche con il Presidente Saluzzo. Questo perché? Perché mi ha dato la possibilità di lavorare ancora meglio su una filosofia che con cui ho cercato di reimpostare il lavoro del Corriere Vinicolo, un giornale di servizio, che a dirlo è facile, a farlo è molto più complicato. Che cos'è un giornale di servizio? Un giornale dove non racconta le cose, ma acquisisce quell'informazione e quel know-how che serve agli imprenditori. E dato che voi rappresentate un mondo, come l'abbiamo detto, di fondamentale importanza, perché oggi le aziende del vino, poi non so se Sandro e Conterno mi contesteranno, ma hanno il tema della legge da una parte e il tema del mercato dall'altra. Questi sono i due elementi su cui prevalentemente si gioca la competitività delle imprese. È evidente che questo rapporto con voi è stato per il giornale di grandissima importanza. Chiaramente noi ospitiamo regolarmente gli interventi del nostro servizio giuridico, però questa verticalizzazione su alcuni contenuti e riflessioni fatte in questi due dossier è una cosa che io ho molto apprezzato e che ho visto che viene anche molto apprezzata dai nostri lettori, anche perché qui, permettetemi un piccolo spot, ma incredibilmente nel nostro paese abbiamo delle eccellenze ma nessuno le sa, e il Corriere Vinicolo dovete sapere che è l'unico settimanale al mondo che ha quasi 100 anni di storia e che si stampa ancora di carta. Questa cosa io la ripeto non perché sia merito mio, io sono un nanetto sulle spalle di giganti, sono qui da solo 7 anni,
però è un patrimonio straordinario del nostro Paese, che quindi è bene che, come dire, che tutti quanti noi diciamo, difendiamo e valorizziamo, e quando dico noi ci siete anche voi dentro. E veniamo al tema che diciamo ci è stato affidato. Io ho chiesto ai miei relatori di stare all'interno degli 8 minuti, li ho quasi finiti, sarò molto veloce. Allora, a me piace parlare di vino e salute, quindi, come dire, parto subito da qui. È un tema molto antico del nostro settore. Pensate che già dagli anni 30 il nostro giornale comincia a ospitare i primi articoli sul tema della salute, chiaramente, come avete ben detto, centrato sul tema dell'alcol. Oggi però dai tempi la situazione si è aggravata moltissimo, perché ormai il mondo intero, come ben sapete, ormai il vino non è più un prodotto che si fa in Europa, ed è un prodotto globale in termini di consumi, è un prodotto che è diventato globale anche in termini di produzione, perché si fa in tutte le aree del mondo. Quindi in tutte le aree del mondo ci sono realtà produttive che sono in apprensione per questo problema. Perché? Perché, come dire, diciamo, la battaglia antialcolista, e qui l'avete detto molto bene, un antialcolista che diventa antivino, e qui devo assolutamente riconoscere una colpa della mia categoria, dei giornalisti, che per praticità, quando fanno un articolo contro l'alcol, alla fine l'unico disegno che ci mettono è sempre il bicchiere di vino, e vino rosso, perché chiaramente sulla carta bianca il rosso si vede meglio che il bianco, ma è così, poi alla fine le scelte passano anche attraverso queste. E che cosa succede? Che quindi di fatto le battaglie con l'alcol sono diventate battaglie contro il vino. Nell'immaginario collettivo la bevanda simbolo dell'alcol è il vino, quando sapete bene non solo è la bevanda che, certo la birra ha il minor grado alcolico, ma è l'unica bevanda, come abbiamo sentito raccontare in maniera egregia dal professor Gerbi, che ha un alcol che nasce dalla fermentazione dei prodotti dell'uva. Gli altri invece hanno un alcol aggiunto, e quindi immagino, ma non entro per carità nel territorio del professor Giacosa, avrà anche effetti sulla salute completamente diversi. Beh, nonostante questo, oggi queste campagne antialcoliste sono diventate campagne molto preoccupanti, perché da quanto l'OMS se ne è fatto carico. OMS che, ricordiamolo, passa per essere un'associazione intergovernativa, ma ha l'80% dei finanziamenti che vengono da fondazioni private. Adesso voi mi insegnate che un'associazione governativa finanziata da privati, perlomeno qualche dubbio ce lo dovrebbe porre. E quindi questa battaglia come dire, sta condizionando i consumi. Anche qui non apro un tema forse un po' meno di quello che si pensa, ma di fatto sta condizionando moltissimo le giovani generazioni, che quindi associano alcol a vino, e quindi, come dire, quando possono, secondo noi, scelgono altre bevande. 2 elementi e poi passo la parola ai relatori, però sono 2 elementi da giornalista, non da tecnico, che mi hanno molto colpito. L'OMS che cosa fa? Quando racconta, quando leggiamo queste ricerche, bellissima l'ultima sul Messaggero di un paio di giorni fa, per cui io bevo un bicchiere di vino e mi viene il tumore alla laringe. No, comincia dicendo: se state leggendo questo articolo, un bicchiere di vino, mettete via il bicchiere di vino e leggete e poi deciderete. Cioè, un bicchiere di vino, professor Giacosa, fa venire. Allora, io non sono un tecnico, quindi adesso voi queste cose che dico applaudirete e basta. Allora, un salto logico da una molecola di alcol che nella provetta cade su una cellula tessutale e provoca qualcosa. Ma secondo voi, si può trasferire meccanicamente quel risultato a un organismo umano che è fatto di miliardi e miliardi di cellule che interagiscono in maniera diversa con le sostanze, alcol compreso, che creano una storia biologica unica, tale per cui ognuno di noi è diverso davanti alle malattie? Se voi leggete gli studi, si parte, questo studio del citato inglese del Messaggero, dato che una cellula di alcol ammazza una goccia di alcol ammazza la cellula, una goccia di vino ammazza le persone. Secondo passaggio, illogico. Dato che questo succede in una cellula,
in una persona succede a livello epidemiologico. Cioè, dato che questo succede per una persona, ho motivo di ritenere che quando io faccio, diciamo, le analisi epidemiologiche per cui vedo incidenze tumorali, eccetera, eccetera, è colpa dell'alcol. Ora, io sono laureato in filosofia, non sono uno scienziato. A me sembra che questi salti siano assolutamente illogici e siano tutt'altro che scientifici. Bene, questo è un problema. Secondo problema, stamattina l'avete trattato in maniera molto più approfondita di me, è il tema dell'etichetta. L'etichetta nasce, per quel che ne so io, per informare sul prodotto, non per fare educazione nutrizionale. Fino a che si tratta di essere trasparenti, mettere gli ingredienti e il tema delle calorie, vabbè, diciamo che ci stiamo, siamo riusciti a virarla sull'etichetta elettronica, perché sennò altrimenti al vino bisognava attaccarci un libro, non un'etichetta. Ma quando si pretende che dentro un'etichetta che deve informare sul vino, questa diventa uno strumento di informazione e anzi di educazione nutrizionale, io non lo so, stamattina ho sentito relazioni importanti, io credo che si stia deviando dall'ispirazione originaria e su questo però parleremo, perché ci sarà il professor Rubino che dirà delle cose estremamente interessanti. Questi sono una serie di, diciamo, spunti che io ho voluto dare perché sono gli elementi di preoccupazione del nostro settore. Sandro Sartor e Conter non li diranno meglio di me, però io li volevo raccogliere all'inizio per metterli sul tavolo dei nostri relatori. Relatori ai quali chiederò la cortesia, come ha detto il nostro Presidente, di stare in 7-8 minuti in questo primo giro di interventi, perché poi ne vorrei fare un secondo per dare possibilità di replica a tutti di un paio di minuti. Allora, cominciamo dal professor Isaia, che farà una introduzione dell'argomento. Io, professore, non le pongo domande, raccoglierà quello che ritiene dalla mia relazione e soprattutto da quello che abbiamo ascoltato stamattina. Prego. Grazie soprattutto agli organizzatori, al UGV dell'invito e mi permetto di integrare il mio curriculum non con altisonanti e inutili orpelli, ma con un dato di cui sono molto orgoglioso, e cioè che io sono nato in questa terra. Sono nato a 20 km di qua, in un paese che si chiama l'Equio Tanaro, e poi le vicende della vita mi hanno condotto altrove, sono stato negli Stati Uniti, in Inghilterra, e poi ho concluso la mia carriera a Torino qualche anno fa di professore ordinario. Adesso mi fanno fare il presidente dell'Accademia di Medicina, che è un'associazione di medici fondata ai tempi di Carlo Alberto, 1846 precisamente, che tra i suoi compiti istituzionali ha recentemente individuato anche la diffusione della salute. Non soltanto più l'aggiornamento dei medici, come era una volta, ma i medici adesso non hanno più bisogno di andare in via Po 18 per aggiornarsi, perché hanno i congressi, hanno i giornali, hanno internet, hanno tutto quello che si vuole. Invece abbiamo cercato di trasferire questi concetti di salute in un linguaggio volgarizzato all'opinione pubblica. Allora, cominciamo con una domanda un po' provocatoria che pongo a tutti, ma soprattutto a me stesso. Che cos'è la salute? Fino a qualche anno fa si pensava che la salute fosse l'assenza di malattie. Io non ho malattie e quindi sono sano. E questo, oppure non prendo medicine e quindi sono sano. Allora, in questa stanza, a parte quelli che hanno 25-30 anni, credo che tutti prendano la medicina per la pressione, il colesterolo, l'osteoporosi, il diabete. Siamo tutti malati? No. Quindi questo concetto di salute uguale assenza di malattia è assolutamente da rigettare. Infatti è stato rigettato ed è stato sostituito, sempre dall'OMS, già più volte criticata ma non mai abbastanza secondo me, dal concetto invece giusto di salute uguale equilibrio psico-fisico, sociale e ambientale. Allora, poi possiamo anche avere il diabete, possiamo anche avere l'ipertensione, possiamo anche avere qualche malattia che non ci conduce immediatamente all'aldilà, però possiamo essere considerati sani se abbiamo un equilibrio con l'ambiente. Allora,
Seconda considerazione biologica è che le malattie si sviluppano dall'interazione, derivano dall'interazione fra la genetica e l'ambiente. Noi abbiamo tutti un patrimonio genetico che è diverso per tutti, solo i gemelli monocoriali ce l'hanno uguali, ma come ci hanno fatto papà e mamma, così è. Però noi interagiamo con l'ambiente e recentemente, una volta si pensava che se tu hai il gene del diabete ti becchi il diabete, non è così. Perché l'ambiente interferisce con la genetica e c'è quindi la scienza che si chiama epigenetica, che consiste nel fatto che è stato considerato che per esempio gemelli monocoriali nati ovviamente nello stesso posto ma alla nascita distribuiti, uno che so in Arabia Saudita, l'altro in Svezia, li trovi a 70 anni e non sono neanche più uguali, non hanno le stesse malattie, perché l'ambiente, l'alimentazione, l'esposizione solare, le abitudini religiose, sociali, eccetera, hanno portato a una differenza. Bene, se la salute è l'equilibrio fra la genetica e l'ambiente, il vino è appunto un elemento dell'ambiente. Intanto condivido pienamente la confusione che si fa spesso a livello legislativo, ma non sono un giurista, quindi gioco fuori casa oggi, sulla confusione fra alcolici e vino. Sono cose assolutamente diverse. Però effettivamente i rapporti fra l'introduzione di vino, di cui oggi si parla, e salute sono molto controversi e sono un argomento controverso che è salito alla considerazione giornalistica a seguito della già più volte citata presa di posizione della Commissione europea che ha accettato la proposta dell'Irlanda di mettere la famosa etichetta nuoce alla salute come si fa con le sigarette. Allora, ne è seguito un acceso dibattito, anche oggi ne abbiamo parlato, ma l'Accademia di Medicina ha voluto, a maggio del 23, fare una tavola rotonda, proprio come quella di oggi, a talk show, con 5 colleghi, un patologo generale, cioè un biologo, un gastroenterologo, un nutrizionista, anzi una nutrizionista, un oncologo e un neurologo. Io, siccome sono di scarsa memoria, sono andato sul sito dell'Accademia e mi sono rivisto il dibattito. Tra l'altro, se qualcuno interessa, io ho trasmesso il link all'Avvocato Saluzzo, se qualcuno interessa va su YouTube, dura un'oretta e mezza circa, comunque sul sito dell'Accademia di Medicina c'è tutto il dibattito. E allora io adesso volevo proprio rapidissimamente riassumere alcuni punti. Quello che è chiaro, ma sono cose abbastanza note e ovvie, che in generale le femmine sono più vulnerabili all'alcol rispetto ai maschi. Perché? Ma chissà. C'entra il cromosoma X? Chissà, non lo so. Sta di fatto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito un limite soglia, 2-3 bicchieri per il maschio, 1-2 per le donne, o per i superiori ai 65 anni, quindi saremmo tutti fregati da questo punto di vista, ma anche qui il valore soglia è una cosa che urta contro la biologia, perché appunto abbiamo la genetica diversa e quindi dire che quelli che hanno più di 65 anni devono bere soltanto 2 bicchieri, se ne bevono 4 chissà cosa gli capita, è un non senso biologico, magari giustificato da motivazioni di carattere così amministrativo, eccetera, ma insomma sta di fatto che noi non riteniamo che sia assolutamente giusto. Anche perché i famosi 2 bicchieri, 2 unità alcoliche per essere precisi, di vino nella giornata, al giorno, vanno distribuiti, perché se io prendo 14 unità alcoliche tutte insieme, una stessa sera, alla fine ottempero, e poi gli altri 6 giorni non bevo nulla, ottempero alla cosa dell'unità della sanità, ma in realtà mi ubriaco e quindi creo altri problemi. La domanda, seconda domanda, anzi terza domanda. Il vino fa bene? Qui nessuno lo può dire. Non abbiamo trovato nessun elemento scientifico, intendendo per elemento scientifico non l'impressione aneddotica di mia o tua o di mia zia, ma lo studio scientifico che divide una popolazione in 2 categorie a cui diamo ad una il vino, all'altra no, andiamo a definire prima gli outcome, cioè i risultati, e vado a verificare cosa succede, come si fa con i farmaci. Io ho sperimentato decine di farmaci
e in tutti c'è sempre questa storia, il placebo da uno e il farmaco dall'altro. Bisognerebbe dare a qualcuno, per fare uno studio, ma è impossibile a farsi, una popolazione ampia, perché più ampia la popolazione più si attenuano le differenze genetiche, a uno il vino e all'altro una roba che assomiglia al vino ma non è vino. Sì, è duro, perché effettivamente, altrimenti c'è l'effetto placebo, quindi io sto bene perché ho preso... Ecco. Quindi effettivamente è difficile dirlo. Mi è sempre colpito un po' il famoso paradosso francese, no? Di cui sicuramente loro conoscono, secondo il quale una popolazione, appunto quella francese, che è avvezza da anni, secolarmente, ad introdurre una quantità notevole di grassi, come elevati grassi saturi, che sono nocivi al sistema cardiovascolare, essendo avvezza anche a bere in modo un po' di più degli italiani. In Francia bevono di più, no? Visto le statistiche, diciamo, così, abbastanza indietro come consumo di alcolici, parlo, quindi il vino poi è un'altra questione. Eppure in Francia le malattie cardiovascolari sono meno diffuse rispetto ad altri paesi dove magari si mangia anche meno grassi insaturi. Ma per venire agli argomenti e per concludere questa introduzione, 2 o 3 flash su alcune patologie specifiche. La famosa questione cancro e tumori. Allora, qui sposo una provocazione del moderatore che diceva gli studi epidemiologici, ma gli studi epidemiologici sono la cosa più grossolana che esista. Sono utili, assolutamente utili, ma sono grossolani perché prendono in considerazione un elemento avvolgendolo, avulso dal contesto, e ci sono centinaia di fattori confondenti per cui molti dati epidemiologici non sono del tutto veritieri, devono essere portati su milioni di persone con degli obiettivi chiari, altrimenti ci sono dei fattori confondenti. Ne faccio un esempio. Voi sapete che l'Islam teoricamente svieta l'assunzione di alcolici. Vi sono alcuni paesi di stretta osservanza, l'Iran, già ricordato, l'Arabia Saudita, l'Africa, no? E poi ci sono dei paesi di meno stretta osservanza, quelli per lo più derivanti dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, in cui forse il concetto più laico dello Stato, insomma, era prevalso, e quindi questi si bevono di più. Ebbene, si è visto che in questi paesi che bevono di più, l'incidenza di tumori, soprattutto il colon, l'esofago, il faringe, lo stomaco e il fegato, sono più elevati. Allora, dire che l'eccesso di alcol provoca un tumore, i tumori, può essere anche vero, ma non è scientificamente come dire, valutabile, perché bisognerebbe avere 2 popolazioni omogenee, perché quelli che stanno nel Kazakistan magari hanno una genetica diversa rispetto a quelli che stanno in Arabia Saudita, e quindi questo concetto non va bene. L'International Agency for Cancer Research non considera l'alcol un cancerogeno, ma ammette che alcuni suoi metaboliti lo possono essere. Per cui una seconda suggestione che mi è stata suggerita dal moderatore è che dire, ma vi sono studi in vitro? Certo, è giusto che sia così, la biologia deve andare avanti, studi biochimici, studi istologici, studi metabolici di senso micromolecolare, biologia molecolare, ma quello che avviene alla provetta è un ambiente assolutamente asettico. Lì non c'è nient'altro, c'è la cellula e quello che ci metto dentro. Ci posso mettere il vino, la birra, che so io, la Coca-Cola, alla fine vedo cosa fa la cellula. Però dire che se la cellula si ringalluzzisce, prolifera meglio, diventa più, produce magari le sostanze positive e che quella sostanza faccia bene all'uomo, c'è un passo, un ponte, un bridge che è enormemente da colmare. Quindi i dati sperimentali sono utili, ma non sono assolutamente sufficienti. Un altro punto, che vado a concludere, è la questione dell'alcol e il fegato. Quando ero giovane, molti anni fa, arrivava un paziente con la cirrosi, diceva, lei beve? No, io non bevo. Questo conta delle storie.
In realtà aveva ragione lui, o lei, perché la cirrosi si è visto che è soltanto in minima parte determinata o indotta dagli alcolici. Si è scoperto dopo il virus dell'epatite, non c'erano prima, il virus C che per fortuna si sta debellando adesso, grazie ai farmaci, ma anche altri virus, ci sono altre patologie e quindi certamente la questione cirrosi e alcolismo è una bufala, una leggenda metropolitana che per fortuna anche tra i medici si sta esaurendo. Il vino è considerato un alimento sicuro dal punto di vista gastroenterologico, quindi, ma può diventare meno sicuro quando è associato ad altre patologie, il diabete, l'emocromatosi, la steatosi, l'obesità e altre malattie metaboliche. Questo per dire che un elemento come il vino, importante dell'ambiente, che va nel mio organismo e va in quelli di tutti noi, trova un pabulum, un terreno assolutamente differenziato e quindi le reazioni sono assolutamente diverse. Concludo veramente con la questione del sistema nervoso centrale. Una roba che ha fatto il giro del mondo è che dice che quelli che bevono di più hanno la corteccia cerebrale più sottile. Io sono andato a vedermi il lavoro. In effetti è il solito lavoro epidemiologico, fatto in Inghilterra nel 2021. In cui si è visto che effettivamente la popolazione di alcolisti, attenzione, siamo sempre nelle patologie, avrebbero una minore sostanza cerebrale, in particolare corteccia. Poi però è venuto fuori un secondo lavoro che ha cercato di andare a vedere i fattori confondenti. Quella stessa cosa succede anche in quelli che hanno altre dipendenze. E quindi è stato ipotizzato che in realtà il fatto di avere meno sostanze cerebrali, qualcuno direbbe essere più sciocchi, ma non è detto, determina una maggiore tendenza alle dipendenze, quindi la causa è diventato l'effetto. Quale sarà la verità? Io non ve la so dire, perché evidentemente gli studi devono ancora rinnovarsi. Quindi l'Accademia di Medicina, concludo veramente, questo problema è un problema sul tappeto, ma non c'è nessuna evidenza scientifica che il consumo moderato di alcol, poi moderato possiamo dire 2, 3, 4, adesso possiamo discutere, soprattutto se assunto durante i pasti, perché la dieta mediterranea lo pone nella famosa piramide, no? Quindi assumendolo durante i pasti determini gravi danni per la salute. Che faccia bene non vi è evidenza, però se consideriamo gli effetti benefici sul piano psicologico, di cui poi si parlerà, che un buon bicchiere di vino di solitamente assunto in compagnia può determinare, secondo noi, ma quanto mi risulta secondo anche molti altri ricercatori, il consumo moderato di alcolici non è assolutamente dannoso. Grazie. Grazie professor Isaia di una panoramica molto interessante sul tema delle dipendenze, poi ne ascolteremo veramente un duetto molto, a me mi ha molto affascinato. Allora, professor Giacosa, lei deve soltanto decidere cosa non dire, quindi la prego 8-9 minuti massimo. Volevo farle una domanda, non la faccio, dico solo una cosa così per presentare IRVAS. IRVAS è una creazione assolutamente nuova, ancora molto poco conosciuta del nostro paese, che è nata con un intento, lo dico io così il professore lo lasciamo a questioni scientifiche, è nato per difendere la corretta diffusione delle informazioni scientifiche sul tema, perché, cosa che io gli volevo chiedere, ma non gliela chiedo perché credo che abbia una scaletta molto densa, la letteratura scientifica mondiale è divisa quasi a metà fra gli studi che in qualche modo legittimano un consumo moderato del vino e ne fanno anche, come ha detto il professor Isaia, un tema di salute, e quelli invece che lo condannano tout court. Quindi IRVAS è nata sulla scorta del di Wine in Moderation e del centro scientifico di Wine in Moderation per dare diffusione agli studi scientifici in maniera corretta, che non vuol dire dare spazio solo a quelli che dicono che bere il vino fa bene, ma significa combattere la strumentalizzazione che fanno l'OMS e molte lobby antialcoliste di alcuni studi scientifici che, come abbiamo sentito adesso anche questo sulla corteccia cerebrale,
loro ne parlano solo di uno, non di quello che viene successivamente dopo. A lei, professor Giacosa. Grazie mille. Io inizierò proprio come ha iniziato il professore Isaia, sono un neivese e quindi imprestato alla medicina in giro per il mondo. Non so se funziona e si sente. Funziona. Questo? Ok, partiamo con questa, forse è più facile. Il punto è un punto colmo di inquietudine. Intanto inquietudine nel senso della confusione, perché vedete, io mi sono laureato a Torino, mi sono laureato senza che vi fosse alcuna informazione sul campo nutrizionale. Ancora adesso il corso di medicina, solo in alcune occasioni particolari, fa riferimento al comportamento alimentare, e oggi invece sappiamo che il comportamento alimentare, proprio attraverso le espressioni epigenetiche e mille altre realtà, ha un impatto notevole sulla salute. Questo capitolo è un capitolo ben confuso, perché? Perché poi alla fine si arriva sempre a dire sì, tutto si basa su studi osservazionali epidemiologici, non abbiamo evidenze causa-effetto. Le condizioni sono, quindi parto dalla fine, parlo da quello che il professor Isaia ha detto prima. Ci sono delle informazioni, mancano studi causa-effetto, sono studi costosi, non si può fare un parallelismo con i farmaci, perché? Perché in realtà lo Stato non finanzia studi di questo tipo, li ritiene non etici. Harvard, quindi non l'università Pinco Pallo, insomma un'università di grande spessore, aveva avviato un grosso progetto di questo tipo ricevendo finanziamenti anche da produttori californiani. Il governo degli Stati Uniti ha interrotto, ha bloccato questo tipo di finanziamento. Allora dobbiamo un attimo inquadrare questa situazione. Sono stati pubblicati recentemente, nel 2018, degli studi, uno studio estremamente importante su Lancet. Ora, al di là dei medici, tutti sanno che è una rivista di grosso spessore. Uno studio che viene da un gruppo che si chiama Global Burden of Diseases, cioè le cause globali delle malattie, cioè mica poco. È un gruppo di circa 1000 ricercatori, prevalentemente epidemiologici, finanziati da Bill Gates, che ha delle sue, insomma, attenzioni particolari, non voglio dire nulla su nulla, però è un vegano, ha delle sue idee particolari. In ambito Lancet si sposa questa filosofia. Nel 2018 pubblicano questo articolo che rivede tutta la letteratura e dice la famosa J-curve, quella di cui parlerò fra un attimo, non esiste, non c'è questo parallelismo in termini di consumo moderato e, diciamo, addirittura riduzione di alcuni tipi di malattia. Il mondo scientifico reagisce un po' a questo lavoro, vengono rivisti i dati. 2 anni dopo questo stesso gruppo ripubblica un altro articolo sempre su Lancet negando quello che avevo detto prima. Allora, capiamoci, la dicotomia, il fatto che vi sia chi è a favore e chi è contro ha poco senso. Sentivamo già prima diciamo così, discutere su come il mondo della scienza, della medicina abbia sempre creato delle contrapposizioni. In realtà su questo tema esistono delle informazioni abbastanza robuste sul piano epidemiologico e non solo, ma in primis l'elemento è quello che avevo già citato prima e che già altri avevano sottolineato, la necessità di separare il vino dalla realtà alcol in senso generale. La realtà vino è un alimento che parte, dicevo prima, del modello mediterraneo, alle spalle ha una storia millenaria che si lega all'utilizzo di cibi cereali integrali, che si lega all'utilizzo di frutta e verdura in maniera particolarmente ricca, olio d'oliva come fonte di grasso prevalente. Benissimo, vi sono tutta una serie di studi in cui l'inserimento o l'esclusione del vino da quel modello non muta in nessuna misura le risultanze finali favorevoli. I dati favorevoli sono soprattutto legati al mondo cardiovascolare, diciamolo, è quello che sostanzialmente emerge dal paradosso francese in poi, ma il punto forse ancora più robusto è quello sulla longevità, cioè chi beve abitualmente un consumo moderato di vino sostanzialmente muore meno, vive di più. E questo secondo me è una somma di tutte le realtà. Se vivi di più vuol dire che ti ammali di meno, se vivi di più vuol dire che hai avuto meno disturbi severi e gravi della malattia. Che poi ci siano o non ci siano delle espressioni rigorose su alcuni dati, il problema di alcuni disturbi metabolici, chi beve abitualmente vino sembra che abbia meno possibilità di sviluppare diabete, forse meno possibilità di sviluppare demenza. Certo,
stiamo parlando di quantità, di consumi, ma io mi pongo sempre questa idea, nessuno, con tutto il rispetto per chi produce gorgonzola, ma nessuno si è mai posto l'idea di scrivere su un pacco di gorgonzola questo prodotto nuoce gravemente alla salute, ma nessuno ne mangia mezzo chilo al giorno. Cioè, voglio dire, il concetto di abuso deve proprio essere tagliato fuori da queste nostre considerazioni, e invece una serie di elementi che hanno fatto riferimento anche alle espressioni legislative di cui si parlava sono legate al concern, alla preoccupazione che l'alcol nella sua globalità nuoce alla salute, ed è verissimo, ma stiamo parlando di alcol, stiamo parlando di abusi e stiamo parlando di paesi che non hanno la nostra cultura del consumo di vino, è quella dei 12 bicchieri consumati insieme, è quella del venerdì sera. Io quando ero in Inghilterra, se uscivi al sabato e non ti ubriacavi non ti eri divertito, c'era proprio un atteggiamento culturale mentale, quello del concentrare l'alcol in quello che i ragazzi ora purtroppo utilizzano come binge drinking, e di vino non manco sanno che esistano, primo perché è troppo caro per loro, secondo perché sono abituati a consumi diversi, con bevande che hanno queste sfumature, questi drink a sfumatura dolce, oppure le ragazze che utilizzano la birra e poi mescolano con superalcolico perché il loro target è lo sballo, non è quello di bersi un bicchiere di vino, avere sfumature sul vino che viene da questo luogo o da quest'altro, o utilizzarlo con questo o quell'alimento. Allora torniamo a noi. Il punto è un punto cruciale. Esiste la necessità di avere ulteriori dati come dicevamo che si definiscono causa-effetto, è quello che si diceva prima, è un problema realizzare questi studi, c'è da un lato una difficoltà nel realizzarli perché finanziamenti in questo contesto è difficile recuperarli, sia dal pubblico che dal privato, pubblico inteso nel senso ministeriale piuttosto che europeo, e c'è una forte presa di posizione su dati che sono più o meno gli stessi rispetto a 15 anni fa, perché i dati non sono cambiati. Queste evidenze si basano essenzialmente su quel concetto di J-curve di cui parlavo prima, che ha un riferimento non con chi consuma in eccesso, ma con gli astemi, cioè preso zero chi è astemio, chi beve quella quota dai 2 ai 4 bicchieri per i maschi, perché si arriva fino a circa 35 grammi di alcol al giorno, con un minimo attorno ai 20, chi beve ha una riduzione del rischio di sviluppare malattie severe in campo cardiovascolare, parliamo praticamente di infarto, parliamo di ictus, così come di allungare la propria vita. Quando si raggiunge quel 35 grammi, la gambetta della J sale e di lì aumenta notevolmente il rischio per ogni tipo di malattia. Però, ripeto, siamo qui a differenziare il concetto di uso, consumo moderato e abuso, e questo penso che sul piano legale, visto che siamo in una sala prevalentemente connessa a questo tema, dovrebbe assumere un significato molto importante, cioè a ogni titolo la quantità, il consumo, la modalità di consumo devono essere considerati con attenzione. Io non voglio andare tanto oltre, il problema è un problema che è stato dibattuto pochi giorni fa a Milano in un evento che è stato definito il processo al vino, processo con personaggi estremamente importanti del mondo legale, presidenti dei tribunali, avvocati, capitolo che dall'altro lato aveva il rettore dell'università, ed era un corso ECM per medici. E questo corso ECM, vale a dire di educazione continua obbligatoria per i medici, ha portato dei risultati molto precisi. Non c'è modo di definire come il consumo moderato di vino sia negativo per la salute, fatta salva alcune fasce, diciamo, di criticità che sono rappresentate da cose per le quali esiste una evidenza totale e assoluta, vale a dire le donne in gravidanza. L'altro capitolo è chi ha una storia personale, una donna che abbia una storia personale o familiare di cancro alla mammella, parliamo di cancro alla mammella, appunto, e poi il problema giovani. Il problema giovani è quello che sta generando, secondo me, tutta questa grande enfasi da parte di OMS, da parte di governi. Perché? Perché è un problema estremamente complesso, cioè il consumo di alcol nella fascia giovane è esplosivo, lo è in molti altri paesi, sta
salendo anche da noi, bene o male, ed è un qualche cosa che però deve essere oggetto di educazione, di informazione, deve essere la famiglia, la scuola, il mondo di riferimento per i giovani che deve entrare, diciamo, in campo. Non è certo la proibizione quella che fa. Vi segnalo uno studio che a me colpì molto. Il primo studio sulla longevità in funzione dell'alcol venne commissionato dal governo degli Stati Uniti durante il proibizionismo. E dato che i risultati erano favorevoli al consumo moderato di alcol rispetto all'essere astemi, quello studio venne pubblicato solo dopo la fine del proibizionismo. Però, capite, andiamo molto indietro nel tempo, per cui io lascio spazio a chi mi seguirà, io vorrò eventualmente entrare in discussione anche successivamente se vi sarà dibattito, perché il tema è molto aperto, però sappiate che molta gente non gioca correttamente a questo tema, perché la commistione fra vino e alcolici è assolutamente sbagliata. Il vino è un alimento, in particolare nella nostra cultura, un alimento cruciale nel modello mediterraneo. E guardate che anche questo concetto è esportato negli Stati Uniti. Nel mondo anglosassone si parla di Mediterranean-like diet. Non possono avere il prezzemolo o determinate realtà albesi a New York o a Boston, però il Mediterranean-like è un'espressione dello stile di vita alimentare mediterraneo in cui è incluso il vino. E questo è il primo punto. E il secondo, ripeto, è quello della quantità. Il consumo che può fluttuare in funzione della variabilità dell'individuo, ma che resta sempre entro quella quota dei 3-4 bicchieri nell'arco della giornata e consumati all'ora di pranzo. Grazie. Grazie professor Giacosa anche per essere stato nei tempi. Adesso apriamo un altro capitolo delicatissimo. Io ho scoperto un mondo quando ho fatto la call con i due relatori che adesso ascolteremo, veramente mi si è aperto un mondo, perché non pensavo che dietro queste paroline moderazione, uso, abuso, in realtà c'è tutta una letteratura, c'è tutto un, diciamo, decine anni di studi clinici, per cui sostanzialmente adesso io quando sento queste parole così. E ne ho parlato con i due relatori che adesso seguiranno, il professor Bignamini e la professoressa Monticelli, che ci parleranno del tema delle dipendenze, perché se la norma è, mi sono molto entusiasmato quando il professor Albisini ha detto che su vino e salute oggi non c'è un pensiero ma c'è il vuoto. Mi sono molto più spaventata alla fine quando ci ha detto che cominciano ad esserci dei frammenti, perché i frammenti chissà chi li governa, perché il tema delle dipendenze che ha, diciamo, spinto, come abbiamo sentito, come ben sapete, il tema normativo, ed è il tema delle dipendenze tra istinto e razionalità, tra effetto psicotropo, effetto e dimensione culturale anche del vino, che, come dire, entra in un mix nel quale io non mi avventuro, perché non saprei veramente ripetere nemmeno in sintesi cosa ci siamo detti in quella call preparatoria, e quindi con grande piacere e sollievo lascio al professor Bignamini e gli faccio solo la domanda che abbiamo condiviso, una riflessione sul rapporto tra essere umano e responsabilità nella dinamica della scelta dei consumi, pensando al vino. Professore, prima spieghi la domanda e dopo provi a rispondere. Ma non è necessario che spieghi la domanda perché ho cambiato idea e quindi parlerò d'altro. Cercherò anche di trattare quella cosa lì, ma allora, intanto una cosa mi sembra da alcuni cenni che ho sentito stamattina e dalla sua stessa ammissione, che il Presidente dedichi parecchio tempo a fare scherzi alle persone, perché l'interdisciplinarietà è una bella cosa, però considerando che i miei campi di interesse sono le neuroscienze, la psicologia del profondo, la psicosociologia e che mi occupo di addiction, e darmi 8 minuti in un contesto come questo, effettivamente, poi io ci sono stato, quindi è bravissimo a fare scherzi, no? Quindi, d'accordo. No, sì, questo fa parte dell'abilità. Grazie molte per la stima. No, è soltanto per dire che effettivamente l'interdisciplinarietà
è una cosa bella sulla carta, ma nel momento in cui entriamo poi nel merito, la semantica che noi utilizziamo, i riferimenti culturali che noi utilizziamo, come dire, non sono così omogenei e quindi corriamo il rischio magari di usare le stesse parole con significati diversi o di metterci poi in condizioni non così semplici. Io di fronte a questa difficoltà ho pensato di non fare un discorso organico, seguendo ovviamente l'input del moderatore, però di non fare un discorso organico ma di offrirvi una degustazione, e cioè di darvi degli spunti, poi se piace il prodotto si approfondisce, allora uno si interessa del terroir, delle tecniche di cantina, eccetera, eccetera, però vi do una degustazione e poi vedete. Allora, la prima questione, parlando di responsabilità, riguarda la visione antropologica. Cioè, l'uomo è un essere responsabile, è un essere razionale. Allora, chiederlo a dei giuristi che fanno della razionalità, diciamo, il loro mondo, però credo che conoscano anche dal punto di vista umano i loro clienti e che quindi sulla razionalità possono avere anche alcuni dubbi. Allora, l'uomo sostanzialmente, ve lo devo dare così perché non ho possibilità di fare diversamente, ma l'uomo sostanzialmente è in parte razionale, è in parte responsabile e lo è solo in parte perché ha un cervello. Allora, questo sembra paradossale, ma in realtà il nostro cervello è un organo del nostro corpo. Devo tralasciare, i filosofi mi scuseranno, rapporto cervello-mente spirito, non posso parlare. Il cervello è un organo del nostro corpo, è un organo che si è sviluppato nella storia, quindi nella evoluzione che noi abbiamo attraversato, 4 milioni e mezzo i primi ominidi, 200.000 anni il sapiens, e che ha avuto tutta una serie di trasformazioni e che porta dentro di sé ancora oggi nei nostri cervelli le tracce di quella storia. Tenete conto, nel nostro DNA umano, ci sono ancora le tracce del genoma dell'Acropora millepora, che era un corallo che ha dato origine ai vari fila animali. Quindi dentro di noi sono geni inattivi, geni silenti, ma abbiamo ancora quella traccia lì. Il nostro DNA è al 98,7%, quindi quasi al 99%, lo stesso DNA del bonobo, che è una scimmia antropomorfa. Peccato che non abbiamo quell'altra percentuale del bonobo, perché il bonobo è l'unica specie animale che non fa la guerra. Nelle comunità dei bonobo, quando la tensione sale e incominciano a diventare nervosi, loro risolvono le tensioni con il sesso. Fanno sesso, allora, ricordate lo slogan "non fate la guerra, fate l'amore", eccetera, degli hippie, i bonobo lo praticano dei millenni. Noi purtroppo non abbiamo adottato quei geni lì, noi abbiamo i geni che ci fanno fare la guerra. Però quali sono le tracce nel nostro cervello di questa evoluzione? Prima cosa, MacLean, anni 60, descrive il cervello umano come una stratificazione di 3 cervelli uno dentro l'altro, no? Il cervello rettiliano, ne avrete sentito parlare perché i giornalisti ne parlano molto, il cervello rettiliano dove c'è la dimensione più automatica, no? Dei riflessi, eccetera, il cervello paleomammalliano dove c'è la dimensione emotiva, no? Il sistema limbico, eccetera, che è molto implicato tra l'altro nelle dipendenze, e poi la corteccia. Allora, la corteccia serve a essere razionali, è la corteccia che serve a essere razionali, ma la corteccia non ha la capacità di darci motivazioni. Una cosa che sappiamo con certezza, la funzione della corteccia è essenzialmente una funzione inibitoria rispetto alle spinte che emergono dal basso, dalle altre parti del cervello. Non so se è chiaro. Allora, prima cosa c'è questo. Seconda cosa, i sistemi motivazionali primari sono sistemi che
spingono, sostengono le nostre decisioni, ma che hanno essenzialmente una funzione evolutiva. Sono i sistemi motivazionali che ci fanno fare la cosa giusta per sopravvivere. Okay? Quindi che quando vediamo del cibo ci spinge a mangiarlo, quando vediamo un partner ci spinge a riprodurci. Queste sono, purtroppo anche qua non parlo di istinti, non parlo di impulsi, non parlo di, è tutta un'altra faccenda, non posso parlarne, però abbiamo dentro queste spinte che poi incontrano l'ambiente, l'ambiente ci dà dei feedback, quindi c'è una dimensione che è quella dell'apprendimento, quindi c'è il sistema motivazionale, la spinta motivazionale, il feedback ambientale, l'apprendimento, e poi l'apprendimento diventa il know-how, io imparo come, e questo poi si elabora in una dimensione che è quella della cultura. Quindi prima di arrivare alla cultura siamo laggiù. L'altro aspetto fondamentale che è rimasto archeologicamente nel nostro cervello è quello che Kahneman, psicologo che ha vinto il premio Nobel per l'economia, perché ha messo in evidenza come ragionano gli economisti. Allora, Kahneman ha individuato nel nostro modo di ragionare i pensieri rapidi, i pensieri veloci e i pensieri lenti. I pensieri veloci sono quelli che sono serviti alla nostra specie per rispondere rapidamente, senza dover pensare, alle condizioni ambientali. Se io vedo un movimento in un cespuglio, può essere una preda, ma può essere un predatore. Allora, devo sapermi muovere, saper rispondere. Allora, i pensieri veloci non passano attraverso la corteccia, ma passano attraverso dei sistemi di apprendimento sottocorticali che fanno sì che io associ, io metta in rapporto causa-effetto, io faccia delle... Allora, questo tipo di ragionamento è il ragionamento che normalmente si usa nelle decisioni umane. Kahneman è un libro estremamente interessante, Pensieri lenti, pensieri veloci, di facile lettura direi anche, e mette in evidenza come normalmente nella nostra... Perché? Perché pensieri veloci sono pensieri che non richiedono fatica, che non richiedono energia, quindi vengono lisci. I pensieri lenti sono i pensieri che si possono mettere in campo quando siamo a dei livelli di relativa sicurezza ambientale. Allora a questo punto posso prendermi il tempo. Tra l'altro con l'ASPECT e con la risonanza magnetica funzionale è stato evidenziato che le aree del cervello che sostengono la decisione si attivano prima che la persona sia cosciente di aver preso la decisione. Ok? Quindi, allora, da questo punto di vista, responsabilità e consumi. La responsabilità è un classico funzionamento da pensiero lento. Il consumo è un classico funzionamento da pensiero veloce. Questo vuol dire che quando io mi trovo di fronte a qualcosa che mi attira, prima la ingoio e poi ci penso. È così. Allora, questa è già una prima condizione che dobbiamo considerare. Due cose ancora molto, molto elementari. Le sostanze, allora qui si è molto parlato della differenza di vino, alcolici, eccetera, d'accordo. Però se noi prendiamo l'alcol è una sostanza psicotropa ed è a tutti gli effetti una droga pesante, non il vino, l'alcol è una droga pesante. Le droghe sono modulatori affettivi, cioè sono delle sostanze in grado di farmi sentire, non pensare, non ragionare, ma di farmi sentire delle cose. Allora quello che c'è scritto nella locandina del convegno, elemento di convivialità, unire le persone, favorire le interazioni sociali, arricchire le conversazioni, questo è l'effetto psicotropo dell'alcol, punto. Non ci sono altre... Allora, poi la moderazione è un altro discorso, ma questo è un effetto psicotropo, positivo, utile. L'alcol infatti, abbiamo sentito la lezione della storia, l'alcol infatti è stato utilizzato
tra l'uomo e le sostanze e le droghe in generale c'è una storia che dall'inizio è sempre stata che l'uomo girava per il mondo, quello che trovava ingurgitava e vedeva che certe cose gli facevano degli effetti, altre ne facevano degli altri. Allora, quando ha trovato gli animali cercano la frutta fermentata che contiene alcol. Ci sono delle migrazioni di uccelli negli Stati Uniti che seguono la fermentazione della frutta perché gli uccelli vanno a cercare la frutta che segue. Quindi l'alcol ha una capacità attrattiva di questo tipo qui. Allora, sono dei modulatori affettivi e sono modulatori affettivi che nella storia che è stata trattata stamattina, ad esempio, è stato molto importante l'alcol e in particolare il vino nell'attività fondamentale dell'uomo, cioè la guerra. Ci sono lettere di Napoleone, di generali, che dicevano va bene le armi, i cannoni, eccetera, ma se non mi mandate il vino i soldati non combattono. I legionari è vero che piantavano le vigne e che questo aveva un marchio, come dire, di potere, ho preso possesso, eccetera, ma piantavano le vigne perché far arrivare il vino ai legionari all'estero da Roma era troppo lungo e i legionari volevano il vino, se no non combattevano. Allora, poi ovviamente col cambiare della tecnologia l'alcol nella guerra è stato sostituito dalle anfetamine nella guerra. Adesso tutti i terroristi hanno nel sangue il Captagon e la seconda guerra mondiale è stata in un primo tempo vinta dai nazisti perché avevano inventato il Pervitin, poi gli americani l'hanno capito e allora hanno inventato la benzedrina e a questo punto Pervitin contro benzedrina sono riusciti a pareggiare i conti, se no vincevano i nazisti. Allora, queste sono tutta una serie di considerazioni che quando noi parliamo di responsabilità c'è veramente da chiederci se e come è possibile fare degli interventi di responsabilità, anche perché è responsabile, chiudo subito, so che mi sta guardando male, sento lo sguardo sul collo, responsabilità vuol dire rispondere. A cosa rispondo io? Rispondo a delle richieste esterne dell'ambiente, ma la domanda è: l'ambiente in cui noi viviamo ci chiede di essere responsabili? Non parlo del vino, parlo in generale. Ci chiede di essere responsabili? Se voi prendete Bauman, prendete Benassayag, prendete Byung-Chul Han, prendete Bartolini, prendete tutti questi sociologi, economisti della felicità, sono tutte persone che mettono in evidenza come di fatto la nostra società non ci chiede di essere responsabili, ci chiede di consumare, che è un'altra cosa. Ci chiede di consumare, e cioè fa appello, un famoso pubblicista, Bader-Meier, dice: noi pubblicisti non vogliamo la gente contenta, perché la gente contenta non consuma, la gente insoddisfatta consuma, e infatti il consumare, che è un'azione distruttiva, quando io consumo un oggetto lo distruggo, fa sì che io distruggo l'oggetto, ne ho poi la mancanza e lo devo riprodurre. Quindi c'è questo meccanismo. Allora Bader-Meier dice: noi non vogliamo che voi ragionate sui prodotti che dovete comprare, il nostro compito è farvi sbavare. E qua vi ricorderete i cani di Pavlov, no? Il riflesso condizionato, no? Per cui il cane... Allora, questi sono i meccanismi che secondo me articolano e complessificano un po' il ragionamento su consumo responsabile. Grazie. Grazie. Vi avevo anticipato che questa parte del dibattito, senza nulla togliere agli altri, ma questa entra proprio a doppie, diciamo, con la gamba tesa nel vostro mondo, perché qui si parla veramente di persone. Ma adesso ascoltiamo l'altra parte di questo ragionamento straordinario da parte della professoressa Monticelli, che oltre a essere psicologa e psicoterapeuta, non è stato detto perché l'ha detto però a me al telefono, è anche una piccola produttrice di vino. Allora, alla professoressa Monticelli le domanda concordata. Chiedo di esplorare le insidie che si nascondono dietro un dualismo che sembra evidente tra uso e abuso, ma in realtà non lo è, guardando al tema delle dipendenze. Prego.
Innanzitutto grazie dell'invito agli organizzatori, sono onorata di essere in questa tavola rotonda con persone di questo spessore culturale. Spero di non deludere l'aspettativa della domanda, che già in se stessa ha delle risposte. Intanto facciamo una piccola riflessione insieme. Il tema dell'abuso è un tema molto soggettivo, perché cosa significa abusare di un qualcosa? Dipende se c'è un consenso in noi stessi, se stiamo trattando una questione personale, individuale, o nell'altro se stiamo facendo un qualcosa con l'altra persona. Quindi aprirei tutto un tema molto importante sul tema del consenso, in qualità anche di relatrice sul tema del cyberbullismo. È un tema molto caro, ma non essendo questo il momento, riprendo il concetto delle dipendenze. Intanto noi utilizziamo determinati parametri che sono parametri statistici, ma noi non siamo una statistica, siamo un essere umano e siamo ognuno diverso dall'altro. Per aiutare noi dottori abbiamo semplificato la vita creando dei manuali, creando dei protocolli, creando delle situazioni che servono a noi dottori, a noi clinici, a noi medici, per poter orientare il nostro lavoro, ma non sono la fotografia della realtà, perché la mappa non è il territorio. Quindi dobbiamo cercare di andare coi piedi di piombo quando prendiamo delle tematiche, se andiamo a leggere degli articoli, come abbiamo sentito, poi spesso gli articoli in un'annata dicono una cosa, in un'altra annata vengono smentiti, quindi c'è sempre un po' un discorso di un tutto e un contrario di tutto. In clinica noi utilizziamo un manuale che con tutte le sue lacune e difetti si chiama, tradotto in italiano, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. È stato creato dall'Associazione di Psichiatria tantissimi anni fa. Ogni anno si è un pochino ingrossato, adesso ha il volume di un faldone, e in ogni revisione, perché è partito dal primo, poi revisionato, poi secondo, adesso siamo al quinto revisionato, cambia continuamente l'approccio alla diagnostica. Questo perché? Perché le diagnosi sono legate ovviamente anche ai cambiamenti psicosocioculturali, come dicevamo prima anche ambientali, anche sociali e anche politici. Sono tutti questi fattori nell'insieme che fanno sì che si modulino i protocolli diagnostici. Allo stato attuale, visto che siete un pubblico colto di avvocati, magistrati e quindi siete anche attenti a questo aspetto, allo stato attuale, quando facciamo una consulenza tecnica di parto ed ufficio, si utilizza comunque questo manuale perché così crea un linguaggio condiviso comune tra tutti gli esperti nella diagnostica. Le dipendenze attualmente sono dipendenze legate a determinati fattori. In primis l'alcol, che come dicevamo non è legato a che tipo di medium c'è, quindi non è che c'è una diagnostica del vino, della birra, del cognac piuttosto che dell'alcol puro, c'è semplicemente una diagnostica legata all'alcol. Ma come è legata? Non c'è più il tema dell'abuso, che c'era in altri manuali precedenti, sempre della stessa matrice, ma c'è un tema legato invece ufficialmente a quale disturbo può essere correlato all'utilizzo di quel tipo di sostanza. Ovviamente il disturbo ha delle gravità che vanno da lieve a medio, moderato, grave, quindi ci sono tutti dei parametri che vanno correlati, ma il tema centrale sul quale fare riferimento è: quindi se io metto in atto un disturbo, potrebbe essere correlato all'utilizzo di una sostanza. Ovviamente oltre all'alcol nelle sostanze da dipendenza ne abbiamo altre e questo ci comunque mette nella condizione di fare delle riflessioni, perché la sostanza successiva nel manuale è la caffeina. Ora, per carità, possiamo fare molto uso di caffeina e possiamo avere dei disturbi correlati, possiamo avere l'insonnia, però adesso non penso che si metteranno a dire che dobbiamo scrivere sul pacchetto del caffè che il caffè nuoce gravemente alla salute, no? Quindi
vi dico anche delle cose sulle quali fare delle riflessioni. Poi c'è tutto il tema delle sostanze, qui i colleghi medici ci vanno a nozze, le sostanze legate invece ai farmaci. Ovviamente sono delle dipendenze che possono essere create e che possono creare dei disturbi, e quindi c'è anche tutta questa tematica. Poi c'è ovviamente il tabagismo, ci sono tutte le sostanze legate poi all'eroina e quant'altro. Ma il tema sul quale vi voglio far riflettere è: come facciamo a priori a partire dicendo che l'utilizzo di un bicchiere di vino è correlato a solo il bicchiere di vino, dico, è correlato a un disturbo in assoluto? Dovremmo veramente fare delle ricerche con il gruppo di controllo, il gruppo ovviamente sperimentale, perché se no non abbiamo dei dati sperimentali sufficienti, dovremmo portarli avanti per anni. Ci appelliamo a qualcosa che è stato citato in apertura di questa tavola rotonda. La psicologia tocca tantissime branche, non è solo clinica, quindi è entrata a piede teso in Italia dal 1989, quando l'allora Ministero di Grazia e Giustizia ci prese sotto l'algida per far sì che potessimo seguire tutta la parte anche di disfunzioni comportamentali e criminali. Poi negli anni a seguire siamo entrati nel Ministero della Salute. Ma detto questo, è per dirvi che l'occhio comunque della psicologia non è centrato sulla malattia, ma è centrato sulla salute, sul benessere, sul far star bene le persone, e quindi dobbiamo prendere un'altra tematica. Quando una persona sta bene quando, non è solo una definizione dell'OMS o di altri termini, quando una persona si sente in equilibrio e in armonia con il suo approccio alla vita. Questo in soldoni. Quindi dobbiamo prendere nella torta dell'analisi della persona i suoi fattori intrapersonali, interpersonali, professionali, relazionali, affettivi, sessuali, eccetera, eccetera, fino all'autorealizzazione. Quindi è molto complesso mettere insieme tutti questi fattori. Come possiamo aiutare una persona a migliorare il suo stato di salute e di benessere, cercando di passare da un tema solo razionale, come diceva poc'anzi il collega, a un tema invece decisamente più emozionale. Entra un pochino in aiuto negli anni 90 il Goleman con la sua intelligenza emotiva. Adesso è diventato di moda, lo si fa nei corsi, è strasfruttata, però all'epoca era stato innovativo perché ci diceva: guardate che effettivamente la parte razionale non è che porta avanti tutto il benessere della persona o le scelte della persona, ma è la parte emotiva. Le emozioni, alcune sono biologicamente predeterminate e ci servono per preservarci da determinate questioni, quindi non è che sono inutili, anzi sono utili e hanno migliaia di anni di evoluzione e stanno prevalentemente nel nostro sistema limbico di cui abbiamo già parlato. Le scelte che noi portiamo avanti per noi psicologi nel 97-98% sono fatte su un piano emotivo, ma le emozioni sono correlate anche al fatto che ci sono delle memorie cellulari, delle memorie quindi anche nel corpo fisico, non solo nel nostro assetto mentale, che fanno sì che noi mettiamo in atto delle scelte quasi in automatico, quasi come un'abitudine. Ecco perché è molto difficile passare da dei concetti, diciamo, di responsabilità, che è un piano molto razionale, a dei concetti invece di consapevolezza, di mindfulness, dove io sono centrato e faccio delle scelte molto più in coscienza. Questo passaggio è complesso perché devo aver innanzitutto essermi posto questo quesito. Io ho il desiderio di comprendere come funziono, perché se non c'è questo desiderio di comprendere come funziono, insomma abbiamo già fatto poca strada. E in secondo step conoscere un pochino anche quali sono le nostre risposte a determinati stimoli dell'ambiente esterno. I gemelli monozigoti di cui si parlava a inizio incontro, per noi psicologi sono stati, poveri gemelli, sono stati fonte di studi decennali proprio per studiare col medesimo patrimonio genetico le differenziazioni. Certo, poi è entrato in pista anche l'aspetto dell'epigenetica, quindi le metilazioni dell'epigenetica nel DNA fa sì che l'istone possa fare un'attivazione o una non attivazione di determinati elementi, e questi sarebbero studi da
approfondire. A me piacerebbe poterli approfondire magari con l'aiuto di esperti e docenti importanti anche nell'utilizzo di determinate sostanze. In questo contesto parliamo di vino e parliamo di un archetipo dell'umanità. Il vino fa parte dell'archetipo dell'umanità, fa parte di tutta la storia dell'umanità, anche nell'assetto religioso. E dato che l'uomo non è scorporato dalla sua cultura, dalla sua religione, dal suo assetto sociale, non possiamo pensare di tagliare via millenni di storia dicendo, vabbè, può far bene, può far male. Io invito invece a cercare delle evidenze scientifiche, perché sono abituata a pensare, sì, intuitivamente, perché anch'io ho la mia percentuale di aspetto emotivo che mi spinge nelle azioni, ma poi a fermarmi e con un assetto metacognitivo riflettere sul pensiero. Vi ringrazio. Grazie professoressa. Avete visto che queste due relazioni hanno diciamo, risposto bene alle mie, diciamo, a ciò che avevo anticipato, solo diciamo, su una sottolineatura: da responsabilità a consapevolezza è un salto di grandissima importanza. E poi la professoressa ha messo in campo nel mondo clinico il simbolismo del vino nella cultura. Questo è un tema che non c'è tempo di approfondire, però è un tema molto molto importante, perché quando io, parlando con i due professori nella call preparatoria, diciamo, abbiamo approfondito questo argomento, meriterebbe solo questo, diciamo, un incontro di lavoro. Allora, adesso chiudiamo queste pagine, cioè chiudiamo, le teniamo tutte aperte per arrivare a un intervento che è molto vicino a voi, al vostro mondo e alla vostra attività. Quando ho fatto la call con il professor Rubino io non avevo ascoltato tutte le relazioni di questa mattina e quindi mi sembrava una provocazione quella che poi ho ripetuto, ma in maniera più blanda, sul fatto che l'etichetta nasce per uno scopo informativo e invece si sta cercando di trasformarla in un bugiardino, se non farmaceutico, sicuramente in un bugiardino nutrizionale. E, come dire, al professor Rubino però la provocazione io gliela lancio, perché lui invece, insomma, mi ha anticipato, ma non voglio anticipare più di tanto, che in realtà questa nuova tendenza della legge, della giurisprudenza, anche verso aspetti di carattere, diciamo, e di educazione, è una tendenza che sta prendendo piede. Io dico ahimè, perché non vorrei mai che da che abbiamo combattuto lo Stato etico adesso ci troviamo lo Stato nutrizionista, cioè che ci viene a dire che cosa dobbiamo fare, ma non nel senso che ci dà le informazioni giuste, no, perché l'etichetta col teschio, quello è terrorismo, quella non è informazione. Professor Rubino, ho ripetuto la nostra, diciamo, ho sintetizzato la provocazione che ci siamo fatti al telefono e a lei la parola. Grazie, cercherò di essere sintetico e di rispettare anche il calo glicemico che l'orario, visto che siamo in tema di nutrizione. Voglio portare un punto di vista giuridico a questa discussione che ha articolato l'argomento su vari livelli, scientifico, economico, sociale, psicologico, e lo vorrei portare a un punto di vista del giurista pubblicista, cioè quello che si occupa degli aspetti appunto di facoltà / obbligo, necessità di regolare una materia che è sicuramente complessa. E la domanda che mi sembra a questo punto, anche tirando un po' le fila di quello che abbiamo sentito questa mattina, pertinente è se sia possibile o meno o necessario che gli Stati e l'Unione Europea intervengano con delle regole su questa materia così complessa e in che termini, o in quale orizzonte di senso. Parto da una considerazione che stamattina è già stata ampiamente illustrata, cioè l'Unione Europea non ha assunto a tutt'oggi una posizione chiara in questa materia. Ci aveva provato un paio d'anni fa. Forse potremmo dire che l'approccio che ha seguito in quella fase è stato un po' improntato a quell'ondata, passatemi il termine un po' provocatorio, un po' moralizzatrice, no? Del Green Deal, di tutti gli aspetti connessi alla innovazione anche normativa della sostenibilità. Sappiamo che
ha cercato di sfruttare una norma che sta dentro nel regolamento sull'etichettatura, che lasciava un po' la porta aperta, anzi chiedeva alla Commissione di presentare progetti e relazioni e progetti normativi per implementare gli aspetti di etichettatura degli alcolici e anche dei vini. Sappiamo che in realtà questa attività si è conclusa con l'introduzione di alcuni aspetti, cioè l'indicazione degli ingredienti, aspetti nutrizionali, ma sul punto specifico dell'etichettatura precauzionale negli alcolici non si è formata una maggioranza e quindi di fatto l'Unione Europea una posizione non l'ha presa. Il che vuol dire che la materia non è armonizzata a livello di Unione Europea e quindi consente, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento 1169, agli Stati membri di mantenere uno spazio regolatorio entro certi limiti. Cosa dice la giurisprudenza della Corte di Giustizia a proposito di questi limiti? Ci dice, con una vera grande abbondanza di giurisprudenza, che la lotta all'alcolismo è un'esigenza imperativa di carattere generale o addirittura un'eccezione che giustifica una compressione o una vera e propria limitazione della libera circolazione delle merci, che il livello di tutela della salute è un aspetto in cui, premessa la necessità di dimostrare che un problema c'è, gli Stati membri hanno un margine di apprezzamento molto elevato, possono fissare l'asticella al livello di esigenza che ritengono più opportuno e quindi anche massimo per ipotesi, che naturalmente in questo approccio che potremmo definire lato sensu precauzionale, poi ci torno sopra con un esempio pratico, hanno l'onere di dimostrare la proporzionalità della misura rispetto agli obiettivi perseguiti. E qui scatta quel discorso a cui si è fatto più volte riferimento questa mattina, e cioè il tema del no safe level, cioè la proporzionalità include la necessità di dimostrare che esiste un problema di carattere sanitario e che la misura che si vuole adottare è proporzionata, efficace e non va oltre quanto necessario per affrontare in maniera adeguata questo livello, tenendo però presente, lo ribadisco, che il livello di esigenza in tema di tutela è una discrezionalità politica che gli Stati hanno. E qui porto l'esempio concreto che sulla bocca di tutti è stato evocato anche questa mattina più volte, quello dell'iniziativa normativa irlandese. Vorrei dire una prima cosa, piccolo chiarimento di questo aspetto. Proprio perché l'Unione Europea una posizione non l'ha presa, gli Stati membri sono liberi di intervenire nei limiti che ho accennato e che ulteriormente dirò. L'Italia questa posizione non l'ha assunta, anzi la combatte, come tutti sappiamo. Quindi dire che queste iniziative chiamano in causa la posizione di alcune bevande come il vino nel contesto della dieta è, un po' troppo ampio, perché in realtà ciò che viene fatto è che alcuni paesi, in particolare quelli che hanno una sovraesposizione al problema dell'alcolismo, assumono delle iniziative, non sono iniziative che riguardano tutti gli altri mercati, no? Quindi non c'è un pericolo in questo momento per l'Italia, per i paesi mediterranei, di avere questo genere di norme nel giro di poco. Allora, dicevamo prima l'approccio precauzionale. Andando a spulciare tra le motivazioni che l'Irlanda ha notificato quando ha assunto questa iniziativa, che è quella che abbiamo sentito di obbligare all'inclusione nell'etichetta di una serie di avvertenze sulla correlazione possibile tra alcol e salute, vengono forniti dei dati e tra questi dati ci sono ovviamente i famosi studi molto citati questa mattina e molto discussi. Qui scatta il discorso sulla precauzione. Allora, siamo tutti d'accordo che sono studi che utilizzano delle metodiche grossolane. Io ho ascoltato con attenzione questa mattina il versante medico, perché è un punto per chi deve valutare questo aspetto dal punto di vista giuridico fondamentale. Sono studi inconcludenti, in parte contraddittori, non condivisi, ma comunque in parte esistono. Sono studi tra l'altro pubblicati su riviste che non sono considerate riviste da ciarlatani, quindi in qualche modo vagliati con anche dei referi che li hanno studiati. Questo
è, diciamo, uno spunto sufficiente per giustificare in un contesto come quello che abbiamo descritto un'azione normativa da parte degli Stati in assenza di un livello di armonizzazione europea, perché l'approccio precauzionale postula che non esista, che il pericolo non sia meramente ipotetico, ma nel momento in cui c'è qualche elemento scientifico che lo mette in discussione come plausibile, poi a quel punto subentra la politica, che deve decidere se è accettabile oppure no e dentro che termini. I termini sono quelli della proporzionalità, non andare oltre quanto strettamente necessario. Naturalmente è un campo molto difficile da misurare, perché poi in ultima analisi la proporzionalità sconta anche un certo grado di discrezionalità valutativa, questo è inevitabile. Diciamo che se volessimo prendere la famosa legge irlandese, sicuramente va oltre i limiti della proporzionalità il wording che è stato adottato da quella norma, perché le frasi che sono state imposte sono, anche alla luce di quello che è stato detto, eccessivamente sintetiche, forse troppo allusive, troppo, come dire, creano quel nesso causa-effetto certo e assoluto che è probabilmente oltre il limite di quello che è ragionevole dire, ma in parte sono anche tra l'altro in sovrapposizione con alcune norme laddove invece pretendono l'espressione in grammi piuttosto che la valorizzazione energetica evidente, no? Quelli invece sono aspetti che sono normati dall'Unione Europea, quindi non si possono invadere quegli spazi, ma il fatto che lo Stato irlandese abbia assunto quella decisione, peraltro a fronte di dati sulla consapevolezza dei consumatori irlandesi che sono allarmanti. Leggendo la relazione che hanno notificato si apprende che la maggior parte dei 17enni in Irlanda è già stata più volte ubriaca, no? E che vi è un livello di consapevolezza sulle conseguenze dell'alcol in termini di salute che è veramente molto basso, quindi sono dati che vanno anche un po', come dire, ponderati. Ecco, quindi vi è uno spazio, un margine di manovra in questo senso. E passo proprio sinteticamente a dire l'ultima cosa, a proposito di quello che si è accennato poco fa, qualcuno giustamente ventila il rischio che lo Stato in questo caso possa assumere un approccio che potremmo definire paternalistico, no? Beh, c'è una differenza tra lo Stato etico e quello che noi stiamo assistendo. Lo Stato etico a un certo punto prende la decisione al posto tuo, te lo impone. Invece qui quello che gli stati più sensibili stanno cercando di fare è quello di dire io ti do l'informazione e te la do nelle forme che ritengo indispensabili affinché tu ne sia consapevole, dopodiché la decisione la prendi tu, non ti sto vietando di bere, no? Ti sto solo mettendo al corrente che quel tuo bere, no, può provocare determinate conseguenze. E io penso che questo rientri nell'ambito della legittimità normativa, seppure in una posizione estremamente intransigente. Dal che deduco e concludo con questo, la necessità che in realtà quel vuoto venga riempito, cioè quando l'Unione Europea non ha trovato l'accordo in Parlamento su questi aspetti, qualcuno ha cantato vittoria. Era una vittoria che in realtà diciamo, ha aperto la porta al vaso, ha tirato sul coperchio del vaso di Pandora, perché a quel punto ognuno poi si è sentito legittimato a dire allora a casa mia faccio quello che ritengo più necessario ed opportuno. Non bisogna fuggire il tema va affrontato e va affrontato a livello europeo, con una discussione franca che probabilmente mette in conto anche la necessità, come abbiamo sentito questa mattina, di riponderare gli studi, di farne di nuovi e più approfonditi, partendo da uno spunto con cui chiudo. Nel 2021 quel documento della Commissione Europea che ha aperto la discussione, che è il famoso piano sul cancro del 2021, aveva un'indicazione che poi si è un po' persa nella discussione, cioè si voleva combattere l'uso nocivo dell'alcol. Ecco, lì rientra quello spazio di cui abbiamo discusso tutti questa mattina. Un conto è l'uso dell'alcol, un conto è l'uso nocivo. Ciò che si voleva proporre era di, come dire, combattere l'abuso. Si è persa questa accezione e la battaglia si è trasformata in qualunque uso di qualunque genere. Lì probabilmente c'è lo spazio, sulla base degli stessi documenti europei che hanno messo in moto tutto questo discorso, per ritornare in tema
auspicando che a questo punto l'Unione Europea si faccia carico in maniera armonizzata di questa problematica. Grazie professor Rubino, grazie, perché la differenza fra stato etico e stato nutrizionista adesso mi è più chiara, però comunque mantengo i miei dubbi, anche perché la comunicazione si sa, si può fare in tanti modi. Rubo a Sartor solo il ricordo che quella parolina magica che lei ha sottolineato è arrivata dopo 8 mesi di una battaglia politica senza quartiere di tutta la filiera europea per levare la parola uso e mettere la parola uso nocivo. Quindi sono d'accordo che c'è quello spazio, ma quello è stato uno spazio che il mondo del vino ha conquistato politicamente. Allora, io ho avuto le approvazioni di 2 presidenti, quindi adesso sentiamo i 2 produttori, dopodiché faremo un altro giro velocissimo di 1 minuto a relatore. 1 minuto a relatore. Perché? Perché ovviamente i relatori hanno piacere anche di chiarire o puntualizzare le cose dopo aver sentito gli altri, e quindi vi chiedo un po' di pazienza. Mi dicono che noi abbiamo cominciato tardi e quindi insomma in qualche modo non siamo pienamente responsabili. Allora, Sandro Sartor, le domande non te le faccio perché penso che ce n'hai tante da dire, quindi mamma mia, ti chiedo solo di stare nei 6-7 minuti. Sì, sicuramente. Grazie. Intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito, un convegno veramente di un livello spaziale. Ho parlato a Bruxelles, ho parlato in tanti posti, ma dopo 4 professori e un giurista adesso un po' intimidito mi sento. Allora, se c'è ancora quella parolina, credo che un po' di merito sia anche di Wine in Moderation o di Comité Even o di Unione Italiana Vini, perché mantenere questo distinguo tra il consumo e l'abuso è proprio il nostro mantra. Dico 2 parole di Wine in Moderation, questa associazione che nasce nel 2008 quando il mondo del vino si rende conto che al di fuori dei paesi in cui la cultura del vino è molto ben penetrata, non c'è cultura del bere, e in assenza di cultura del bere l'abuso è proprio quasi la norma. E in quei mercati noi facciamo fatica a vendere, perché c'ha ragione lui quando dice noi siamo qui per vendere, per fatturare, non è per fare della beneficenza. I consumi, devo dire, sono alla base del nostro lavoro. Però dove non c'è una cultura del vino, non si beve il vino, ma si bevono altre sostanze. Ed è per questo il concetto della cultura della moderazione, perché la cultura del vino vuol dire creare una cultura di moderazione dove si assaggia, si apprezza il vino, il suo territorio, il suo vigneto, il vitigno e la sua storia, e quindi ci si concentra su questi aspetti qualitativi e non sulla molecola di etanolo, che è quella, ahimè, che invece fa male, molto male. Ecco che allora dove esiste anche un tentativo, e fin tanto che la scienza ce lo sostiene, no? Questa differenza tra consumo e abuso, noi la dobbiamo difendere, perché quello che vediamo è che laddove non c'è più questa differenziazione, se la facciamo passare, se in tutte le etichette diciamo che fa male sempre e comunque, allora anche un bicchiere è trasgressione. Cioè se non c'è più la differenza tra il consumo e l'abuso, non c'è più differenza tra la trasgressione e non la trasgressione. Ma se allora devo trasgredire, trasgredisco con un gin tonic, non con un bicchiere di Chianti. Smetto di bere il Chianti se tutta è trasgressione. E quindi il rischio è che, siccome c'è un dibattito aperto che non si sa bene la differenza tra consumo e abuso, siccome è difficile comunicarlo, siccome dobbiamo dare le informazioni al consumatore ed è giusto darle, e noi ci siamo battuti per avere l'etichetta elettronica, perché nell'etichetta elettronica possiamo dare molte più informazioni, le possiamo dare nelle lingue dei diversi paesi, mentre nel bugiardino di una retroetichetta di vino non si possono dire tante cose. Le informazioni di carattere medico-scientifico sono delicate, non si possono scrivere mettere in un logo o scrivere in una frase. Questo è troppo semplicistico, fa sì che diamo un'informazione sbagliata, ed in quell'informazione sbagliata non è più un'informazione, perché è un'informazione che il consumatore rigetta. Gli scienziati dell'informazione ce lo dicono, no? Se lo diciamo così è un'informazione che viene rigettata, e quindi per noi è estremamente importante, ripeto, sostenere e capire la scienza, e se la scienza continua a sostenere che c'è una differenza tra consumo ed abuso, il nostro mestiere è quello di
creare una cultura sostenibile del vino. Questa è la nostra missione. E cultura sostenibile del vino ovviamente è una cultura della moderazione, che porta a far sì a valorizzare il nostro prodotto, a continuare a valorizzarlo e a difenderlo. Va da sé che un settore che produce un prodotto che fa male sempre e comunque per la salute, noi non crediamo che sia così, ma nel momento in cui passa che è un prodotto, è un segmento che fa male sempre e comunque per la salute, capite che quel settore si avvia in una fase di declino e di difficoltà, perché non solo non deve essere più assistito, ma proprio non deve essere neanche facilitato ed aiutato, quindi potete pensare a tassazioni o vessazioni di qualunque genere. Quindi è estremamente importante per noi poter continuare ragionevolmente, però avendo l'ausilio della scienza. Non siamo scienziati, non siamo medici. All'interno di Wine in Moderation c'è il Wine Information Council, ricercatori e scienziati di tutto il mondo ci aiutano a capire, a comprendere la ricerca come sta evolvendo e a dirci le cose che dobbiamo comunicare, quindi sappiamo benissimo quando sono i momenti in cui il consumo deve essere azzerato e quindi la gravidanza per esempio, o sicuramente il consumo dei giovani, i giovanissimi, e tutte queste situazioni o in assunzione di medicinali o con alcune patologie particolari. Laddove invece questo è salvaguardato, il consumo moderato e quindi wine in moderation crediamo che possa rappresentare per il settore, per il consumatore, il giusto modo di fare la nostra cultura, di creare la nostra cultura. Dico ancora una cosa a conclusione che la sostengo sempre, è che molto spesso quando si parla di cultura si dice la scuola dovrebbe fare, qualcuno dovrebbe fare. Bene, noi ci mettiamo in prima e l'abbiamo fatto noi, cioè noi parliamo con i nostri consumatori di vino tutti i giorni, perché presentiamo il nostro prodotto e parliamo del nostro prodotto. Noi siamo i primi che dobbiamo parlare sempre di un consumo moderato e responsabile. La cultura del vino la facciamo noi per primi, poi ce ne sono molti altri. Ma quando dico noi parlo di tutti gli operatori del mondo del vino, quindi non solo i produttori, ci sono i sommelier, ci sono i ristoratori, ci sono tutti quelli che operano nel vino, sono i primi responsabili della costruzione di una cultura di responsabilità e moderazione. Grazie. Grazie Sandro Sartor per una testimonianza appassionata. Adesso chiedo a Claudio Conterno di chiudere il primo giro, dopo faremo 1 minuto a relatore. Prego. Grazie. Io sarò più breve dei 7-8 minuti, non preoccupatevi. No, è molto raro trovare questa completezza dell'argomento. Nessun dibattito di vino riesce a raggiungere questa roba di questa mattina, questo è sicuro. E perciò molti complimenti. Però io vi pongo due cose. Il mondo del vino è talmente staccato, e voi l'avete detto, il mondo del vino e alcol va e sono completamente d'accordo, l'etichetta elettronica, perché voi, sfido chiunque di voi che mi diciate quante volte leggete le etichette dei prodotti che mangiate. Cioè voi avete già guardato non so, gli anacardi o mentre prendete l'aperitivo, le patatine, cosa c'è scritto sopra? No, nessuno fa questa roba qua. Quindi l'etichetta elettronica, se uno vuole informazioni, che va, le cerca e deve trovarle. Questo è sicuro, perché non è un modo di difendersi e non dire le cose, è un modo sbagliato questo di affrontare il problema. Però vi dico anche un'altra cosa. Il mondo del vino ragiona, come ha detto giustamente prima, ragiona in un altro modo da quel che ragionate voi. Noi siamo contenti che voi difendete il mondo del vino. Noi ragioniamo una vigna, ragioniamo a 15, 20, 25 anni. Figuriamoci se non riusciamo a stare in questo mondo che tutti i giorni cambia un'informazione o viene ieri detta una cosa e domani mattina detta un'altra. Cioè io non mi pongo come produttore, non mi pongo neanche il problema di come ragiona il mondo, ma non per sminuire il mondo, perché non posso farlo. Cioè io pianto 3 anni una barbatella, 40 cloni, 10 porte innesti, che adesso non sto a spiegarvi cosa sono, e sto qua, pianto, dopo 5-6 anni raccolgo un'uva quasi perfetta, perché poi bisogna fare l'uva.
Non è che il vino viene, cioè è l'unico nell'alcol, anche se non paragono il vino all'alcol, però ha un procedimento. Noi partiamo da una frutta, cioè qualunque altro prodotto alimentare può essere ripetuto con una frequenza veloce. Il vino no, lo fai una volta all'anno, spari la cartuccia una volta all'anno. Un produttore come me che ha fatto 45 vendemmie, ha sparato 45 cartucce, ma io se faccio bullone o faccio le patatine fritte, posso tutti i giorni modificare la ricetta. E sono due mondi che ragionano completamente differenti. Quindi è molto difficile per noi approcciarsi a queste moltitudini di informazioni quando te sei costretto da scelte ben più avanti. Noi abbiamo il cambio climatico che ci impone delle attenzioni veramente particolari. Quello è un primo fattore. Noi parliamo di vino, ma l'acqua sarà un problema che nei prossimi anni ci salta addosso. E noi dobbiamo cominciare, l'uomo ha in quella capacità di attuare strategie che è il suo input, cioè noi il pensiero veloce o il pensiero lento, noi dobbiamo vedere domani, quel che è capitato ieri oramai è passato, cioè noi andiamo avanti. Secondo me, parlavo con Guido prima, la battaglia contro l'alcol la lasciamo fare a voi, ma noi dobbiamo staccarci da quella comunicazione lì. Cioè noi dobbiamo parlare di vitigni, di terroir, di aria, di ambiente, di benessere, di 1000 altre cose, perché il nostro mondo è fatto da 1000 altre cose, e l'alcol lo lasciamo. Non è facendo queste leggi qua che si diminuisce l'alcol, il consumo dell'alcol. Il consumo dell'alcol non è diminuito, così se avete le statistiche, io guarda, sono molto amico della Sedamil, che è il più grande produttore europeo di alcol, è in grande aumento. Cioè è un'azienda che quest'anno aumenta il fatturato del 15%, cioè un'azienda che fa 700 milioni di fatturato, non ne fa 2. Cioè quindi come aumenta il consumo dei farmaci, delle droghe, sarà mica un mondo normale questo qua, cioè, se vogliamo farlo passare come un mondo normale, allora facciamo un'altra discussione. No. Però il concetto è che noi produttori dobbiamo veramente insegnare a bere bene, bere poco. Il consumo del vino ha molti problemi nel basso, perché nel prezzo basso e nella qualità bassa, no? Ma questo prima si sapeva, se si guardava un pelo lontano si vedeva già, anche nonostante diciamo il Covid che ha dato questo input, no, a bere vino, si vedeva che si arrivava a questa soluzione qua, perché oggi e domani sarà sempre di più che meglio bere 2 bicchieri buoni che ti danno 1000 pensieri, magari mentre sei lì che pensi a un ragionamento che devi fare, non sono d'accordo sull'articolo. Voi bevetelo quel bicchiere leggendo quell'articolo, poi pensate se è scritto bene o male. Ho finito. Grazie Claudio Conterno per l'appello al mondo normale, e poi perché avete sentito quando io parlavo di burocrazia, della croce che è la giurisprudenza e la norma per le aziende del vino. Sulla burocrazia c'è una cosa, io giovedì sera ho una divulgazione di Grauner, no? Cioè il mondo del vino ha 1000, cioè veramente è pieno di burocrazia, però noi abbiamo nel vino possibilità di fare un vino come Grauner al Prosecco. Signori, è come parlare dalla A alla Z, no? Quindi permette molte strade. Poi che dobbiamo fare, se accorciamo questa burocrazia è meglio. Okay. Bene, allora adesso un veloce giro, 1 minuto al relatore, così chiudiamo. Cominciamo dal professor Isaia, se vuole fare una piccola replica. Ma io non avrei nulla da replicare, se non complimentarmi con i colleghi, perché ho imparato molte cose. Io credo che chiunque di noi abbia sempre qualcosa da imparare. In particolare mi è venuta in mente una cosa, che a proposito dell'etichetta, in questo paese voi sapete che il consumo dei cosiddetti integratori è in aumento vertiginoso.
Qualche volta capitano pazienti che arrivano e ti danno, io ho questo bottiglione qua, c'è scritto vitamina K, vitamina D, vitamina B. Sugli integratori non c'è l'obbligo di etichetta, non c'è la quantità di sostanza, costano l'ira di Dio e spesso basta andare al mercato regionale, salvo alcune piccole eccezioni, si può comprare tranquillamente quello che contengono gli integratori a costo molto inferiore. Però l'etichetta lì c'è, dicendo c'è la vitamina K, la vitamina B, ma non c'è scritto quanti microgrammi, quante unità. Questa è una cosa grave, perché ci sono dei pazienti, anche lì un po' sullo psicopatologico, che esagerano perché pensano di star meglio e vanno a intossicarsi con gli integratori. Quindi perché mettere l'etichetta sul vino quando non c'è sull'integratore, sinceramente. Grazie. Grazie, professor Giacosa. Sì, grazie. Proprio una parola unica. L'obiettivo alcol zero OMS è un obiettivo che non trova onestamente senso, comunque la si voglia porre questa questione. E su questo il concetto cultura di cui si è parlato è espressivo di una realtà molto precisa. Nel nostro paese negli ultimi 50-60 anni il consumo di vino si è ridotto di più del 50%, però nessuno mette in campo il bottiglione sul tavolo, ma mette una bottiglia di qualità e ha imparato a bere 2 bicchieri di vino come si deve nel momento giusto, cioè cenando con la propria famiglia o con i propri amici. Quindi questo è un elemento che non può essere, diciamo così, dimenticato. Vi segnalo e concludo che il prossimo marzo, dal 26 al 28, Wine Information Council e la nostra IRVAS, insieme a varie università in giro per il mondo, abbiamo già un numero che supera, adesso siamo a 22 università che entrano in campo in questo evento, avremo 2 giorni di discussione sul punto reale e, come avete capito, il titolo è Lifestyle, Diet, Wine and Health, cioè alimentazione, vino e salute. In questo ambito si discuteranno anche molti degli aspetti che sono emersi oggi e in particolare quello della consistenza o inconsistenza delle evidenze scientifiche, come calcolarle, qual è il modello che è stato utilizzato e applicato nell'analisi dei vari studi, e questo credo che sia molto importante in relazione anche a quello che diceva lei, perché la modalità di vedere le cose, sì, la decisione finale è politica, però ci sono dei dati, ci sono delle espressioni che, fatte salve le esigenze di chi deve salvaguardare il problema dell'etilismo nel suo paese, però devono essere oggetto di chiarezza e devono essere discusse in maniera chiara e aperta, e quindi chi di voi vuole si senta invitato in quell'occasione, perché vi saranno approfondimenti veramente di altissima qualità su questi temi. Grazie professor Giacosa. Professor Bignamini. Mi aggancerei semplicemente a questo aspetto qua, un mondo normale. Effettivamente io credo che la normalità, non la bontà, ma la normalità stia andando in quella direzione lì. E cioè che effettivamente stiamo andando in una direzione di una società drogata, perché è impossibile sostenere i ritmi. Io professionalmente seguo avvocati, chirurghi, politici, manager, eccetera. Non mi è stata fatta questa domanda. No, vignaioli pochi, molto pochi, sì, sì. Che devono sostenere dei ritmi per cui devono drogarsi, devono prendere stimolanti per stare su, devono prendere farmaci per andare a dormire, eccetera. Allora, questo è il problema della normalità. Allora, l'altra questione che aggiungo è nessuno Stato ha mai sostenuto a lungo il proibizionismo. A parte quello americano, Nicola II di Russia ha bloccato l'uso di alcol in Russia dopo che il suo esercito sbronzo, dall'inizio alla fine, con i generali che cadevano da cavallo, ha perso contro il Giappone nel 1905. Lenin tiene il proibizionismo, Stalin dice no, non possiamo permettercelo, abbiamo bisogno dei soldi che ci portano le tasse sull'alcol.
Quindi nessuno Stato... Qual è il problema? Il problema, la domanda che io mi porto a casa di oggi è se il mondo del vino può effettivamente fare da cuneo per valorizzare un uso delle cose che abbiamo, delle cose buone che abbiamo, e fa in qualche, non lo so, lo dico male perché me lo sto chiedendo adesso, non ho elaborato, e può fare in qualche modo da baluardo rispetto a un diffondersi di un alcol distruttivo. Ci sono 5 milioni di alcolisti in Italia e c'è un binge drinking che è una cosa spaventosa. Allora, mi chiedo, la domanda che io mi porto a casa dopo aver sentito i discorsi di oggi è se il mondo del vino può effettivamente, con gli aspetti di cultura, con gli aspetti di organizzazione, fare da baluardo rispetto a un uso di alcol che è veramente solo distruttivo e non ha cultura. Grazie professore, penso che Sartor poi risponderà. Professoressa Monticelli. Spezzo una lancia sul tema della cultura, della consapevolezza, della formazione, non solo perché fa parte della tradizione di noi psicologi e psicoterapeuti, ma perché nel mio piccolo ho cercato di creare un modello di consapevolezza, producendo poche bottiglie nella mia piccola realtà biologiche, dove ci potesse essere un qualcosa che parte dalla tradizione, ma anche dal rispetto della natura, della sostenibilità, in un ambiente che richiama l'archetipo umano, quindi in una dimora che ha 1000 anni, che è insignita nel registro italiano delle dimore d'epoca, dove si cerca di portare una cultura del buono e del bello. Per fare cosa? Consapevolezza. Nel senso che chi viene a fare una degustazione beve un calice in un ambiente di un certo tipo e cerca comunque di riprendersi i sensi, riprendere una centratura in se stesso. Chiaro che chi fa questa scelta non è la persona che compra, che ne so, i barili al supermercato, è un'evidenza, però è una goccia in un oceano che potrebbe essere un modello dove potremmo anche fare ricerca, nel senso che potremmo anche fare dei gruppi di controllo. Io sono convinta che sulla lunga questo modello potrebbe essere quello che farà la grande differenza nel nostro Paese. Grazie. Grazie professoressa. Professor Rubino. Mi accodo ricordando che fra i diritti fondamentali dell'Unione Europea, riconosciuti anche dall'Unione Europea, c'è anche quello all'educazione, e l'educazione alimentare, o se volete la cultura della sicurezza alimentare che questa mattina è stata evocata, è sicuramente uno strumento a disposizione anche per fare questo. Grazie. Sandro Sartor. Come dicevo, noi crediamo veramente che la cultura del vino, la cultura della tradizione, dell'origine del prodotto, quindi questa cura del bello e dell'autentico, possa rappresentare un antidoto. Saremo naif forse, ma possa rappresentare un antidoto contro invece la discoltura del bere o del bere smodato. Però dobbiamo sopravvivere a questa ondata, perché se siamo accumulati alla vodka non ce la faremo mai. Beh, quindi possiamo accogliere l'appello del professor Bignamini. Claudio Conterno, una battuta? Una questione, che io non sono sempre dell'idea che ci deve essere un ordine di controllo superiore. Io questa libertà non la darei così tanto, perché non siamo così bravi noi italiani a tenersi in riga. Quindi gli ordini di controllo, ma chi fa le 14.001, le isole, CO2, i crediti di carbonio, che ne parliamo da 7 anni ma siamo ancora fermi, e questa è una roba che per l'agricoltura può servire tanto, ci vuole un controllo a monte. Dico ancora 2 cose: il vino dealcolato, voi pensate, prima di tutto non è vino, cioè non deve essere chiamato vino, può essere chiamato succo di uva, chiamatelo come volete, non mi importa niente, è una battaglia che in Europa si stia facendo diciamo la punta. Voi pensate cosa vuol dire fare un vino dealcolato dal punto di vista tecnico? Cioè voi andate a bere una patela di chimica, c'è una roba che va contro tutte le logiche possibili tra conservazione di un vino senza alcol. Voi andate a bere una roba che non ha senso, cioè rischiate poi il problema che diceva il dottor Isaia,
1000 altri problemi portati dalla solforosa, da 1000 altre cose che vengono messe dentro. Però fa lo stesso su questo. Quello che diceva il dottore prima, il vino deve essere il cuneo e il baluardo, perché questi 5 milioni di alcolisti ci sono, cioè che non possiamo non tenerne conto. Quindi noi dobbiamo fare insegnamento e dobbiamo usare quel metodo lì, per forza, non abbiamo altre vie. Grazie. Grazie. Allora, io saluto tutti, vi ringrazio, ma vi tengo qui perché l'avvocato Dindo voleva trarre le conclusioni. No, solo 2 pennellate, e salvo osservare quanto sia stata interessante la nostra tavola rotonda. La prima ci ha ricordato il dottor Beniamini che mai gli Stati sono riusciti alla fine a regolamentare il consumo di alcol. In realtà questo riguarda, e mi riallaccio a quello che avevo esposto proprio all'inizio, il nostro mondo, il mondo diciamo occidentale, quello che viene dall'impero romano. C'è tutto il resto del mondo, i paesi islamici dove diciamo bene o male questo tipo di regolamentazione c'è. Questo solo per sottolineare come quell'obiettivo pure indicato e del tutto condivisibile, per il quale il mondo del vino deve riuscire anche a essere un baluardo rispetto all'abuso, rispetto al fatto che si vada nella direzione di ciò che è droga, e alla fine è un tema prettamente culturale, cioè la capacità di continuare a descrivere la cultura del vino come un modo di essere, il nostro modo di essere. Quindi questo penso che non sia facile, proprio perché ormai dobbiamo ragionare in termini globali. Questa era la prima pennellata. La seconda, e concludo, mi piace condividere una notizia storica che è la seguente. In epoca scaligera, riguarda il veronese da cui io vengo, in epoca scaligera, ci riferiva un professore medievalista, il consumo medio di ciascuno, quindi non era un problema ai ricchi, ai poveri, tutti bevevano, il consumo medio, pensate, era di 440 litri all'anno. Quindi chiaramente mi hanno spiegato che il vino era comunque più leggero ed era comunque parte dell'alimentazione, e siccome poi dava forza e proporzionalmente non costava molto, era parte in qualche modo dell'alimentazione. Grazie a tutti. Grazie, ringrazio a nome di tutti questo tavolo molto ricco, di grande pensiero, ma conforta anche l'approccio UGIVI, dove c'è il pensiero alto, giuridico, medico, ma se non porti chi il vino lo fa e chi il vino lo vende, forse rischiamo di perderci degli angoli importanti, anche degli angoli storici, no? Senza vino non si faceva guerra, perché era sicuramente uno di questi temi. Quello che ricordavi tu, Stefano, è un tema che abbiamo affrontato in queste terre parlando del dolcetto a luglio, ricordando come il vino, ma lo diceva il primo presidente della Repubblica, che era anche un vignaiolo di queste parti, è una situazione grave. Non beviamo più, anche qua in Piemonte, 400 litri, ma solo 100, perché il vino era la forza motrice, la forza lavoro. E quindi questo era un tema. Ciò detto, ci siamo sfamati veramente tanto di diritto, di informazioni, di sapere, ci portiamo a casa tanto. Siamo out of time. Direi che per un convegno organizzato dall'avvocato Saluzzo questo è soltanto la norma, quindi la colpa, come dicevo, è tutta mia. Su questo, prima di invitarvi al piano di sopra come UGIVI, al lunch che offriamo meritatamente a tutti i relatori e a tutto
il pubblico che non è pubblico passivo ma attivo, solo una revisione del programma, siamo out of time di un'ora, quindi vi chiederei di restringere il pranzo sui 30 minuti, poi so che non saranno 30, diciamo massimo 40, perché ci ritroviamo per un evento importante che manteniamo come da calendario, quello delle premiazioni, e perché chi ha meritato il premio è giusto agli amici e colleghi, è un progetto importante che abbiamo condiviso come UGIVI, che è quello della presentazione degli ingredienti del vino. Io lo inserirei con la disponibilità degli autori che abbiamo qua presenti, a metà tra le due tavole giuridiche che abbiamo poi, mentre procedere un attimo alle premiazioni per poi procedere col programma, per cortesia. Che abbiamo pensato a questo momento anche come giusto intervallo tra il pranzo, però restiamo sempre in ritardo di un'oretta. Chiamerei prima di tutto il presidente e past president dell'Accademia di Agricoltura di Torino, professore carissimo. Rimani anche tu. No, ci fa piacere. Io sono un accademico di ultima, di ultima proprio. Una continuazione rispetto ai chieti come me. Bene, buon pomeriggio. Penso che possiamo riprendere i lavori dopo un momento conviviale splendido, quindi davvero un ringraziamento UGIVI anche per questa occasione di poter davvero assaporare il vino e un pranzo splendido, e soprattutto poi di rafforzare o conoscere i colleghi e nuove persone. Riprendiamo i lavori del pomeriggio con questo momento, un momento di riconoscimenti. L'Accademia di Agricoltura di Torino è onorata di poter avere tra i propri nuovi membri, i soci corrispondenti, il professor Georgopoulos, che chiederei. Ecco qua. It's a very pleasant, it's an honor for us to have an academic like you, a scientist like you in our academy. Thank you. Molto grazie, Presidente. Molto grazie. Thank you very much. Ecco qua, se facciamo una foto. Garlasco. Allora, questo qui è il... Scusa, non una... Eccoci qua. Questo è per te. Vieni qua, perché sennò rimane... Ecco qua. Perfetto. Va bene? Perfetto. Sì. Molto grazie per l'onore, signor Presidente. I have to say something. I'm not very used in getting prizes. I've got some in my life, but I'm always like the first time when I got one when I was 12 years old, and I'm always a little bit uncomfortable, and I don't think it has changed much. I would like to thank you from the bottom of my heart for this honor, which I also perceive as an engagement, as the beginning of a long friendship, but also of long collaboration. You can count, your members of the Academia, that from today, Champagne, homeland of the best sparkling wine in the world, and Greece, also known for its hospitality, it's already your place. Thank you very much. Bene, ovviamente anche per noi è un onore grande
poter avere in accademia studiosi e ricercatori di fama internazionale, ecco, come il professor Georgopoulos. Ma io voglio lasciare la parola per un saluto anche a Enrico Gennaro, past president dell'Accademia, che è riuscito in questi anni ad ampliare, ecco, quelle che sono le collaborazioni con Ugivi in particolar modo, ma non solo, e anche quello che è stato l'avvio dei contatti anche col professore. Prego. Grazie Marco, vi rubo un attimo, ma veramente è un grosso piacere vedere come è cresciuta questa collaborazione che è avviata 2 anni fa, grazie agli amici qua a destra, che mi hanno portato in accademia il gruppo degli Ugivi, e è nata questa splendida collaborazione in tanti convegni. Continuerà, io ho lasciato per raggiunti limiti di età all'amico collega Marco, che è adesso in carica di tutto. Grazie dell'attenzione. Vi avevo presentato l'Accademia 3 anni fa, credo, quindi grazie ancora. Benissimo, adesso un momento tutto Ugivi, perché abbiamo instaurato, grazie a Oreste Cagliano, il professor Cagliano ci ha portati in questo luogo, ci ha dato il dono dell'interdisciplinarietà e ha instaurato anche la bella abitudine del premio Ugivi. Poi, per non essere bulimici su questo, abbiamo stabilito di essere biennali nel premio, con gran dispiacere del produttore veronese che ci fa le targhe, però tant'è. E quest'anno abbiamo, come sempre, 2 eccellenti giuristi da premiare, e non potrebbe essere occasione più bella questa. Quindi, Oreste? Sì, grazie. Quando decidemmo di venire a Grinzane, una delle idee era quella di creare un premio per i giuristi che si occupavano di diritto vitivinicolo e più in generale di diritto alimentare. E ci rendemmo conto che questo serviva non soltanto al premiato, ma anche a noi ad aprire delle prospettive nuove e interessanti. Non vi faccio l'elenco dei premiati, lo scorso anno però abbiamo premiato il professor Costato, che è stato per tanti anni il presidente dell'Associazione Italiana di Diritto Alimentare, e quest'anno alla carriera premiamo il professor Albisinni. La motivazione della commissione è la seguente. Al professor avvocato Ferdinando Albisinni per la sua prestigiosa carriera, che con la sua attività scientifica e professionale e ad oggi come presidente dell'Associazione Italiana di Diritto Alimentare continua a sviluppare e diffondere il diritto alimentare europeo e comparato in Italia e all'estero. Il presidente, il consiglio direttivo e i soci dell'Ugivi. Devo dire, ringrazio molto gli amici dell'Ugivi, fra l'altro mi hanno colto totalmente di sorpresa, siete stati bravissimi, e devo dire mi fa particolarmente piacere perché è una relazione che ormai dura da anni, ricca e fruttuosa, e anticipiamo che già il prossimo anno stiamo immaginando di avere occasione di lavoro in comune. Quindi grazie ancora a tutti. Il secondo premio invece l'abbiamo dato ad un giurista emergente, perché ritenevamo che sviluppare il diritto enogastronomico, il diritto alimentare, fosse fondamentale soprattutto nei confronti delle generazioni che stanno attivandosi a livello universitario. Quest'anno è al professor avvocato Vittor Rubino, che con le sue attività di ricerca formative e professionali contribuisce allo sviluppo di una cultura di diritto alimentare e vitivinicolo tra i giuristi e gli operatori economici ed istituzionali, il presidente, il consiglio direttivo e i soci dell'Ugivi.
grazie mille, sono molto onorato di questo premio e di questa collaborazione che nei prossimi anni consentirà di approfondire ancora di più questi temi anche con il centro studi, con la rivista, con cui diciamo, spero possano essere un veicolo anche per aprire sempre di più questi temi anche al pubblico. Quindi grazie mille e alla prossima occasione. Ma adesso lasciamo il campo a un altro nostro partner, a OISE e al dottor Pier Stefano Berta. Pier Stefano. Grazie. Io mi limito a passare la parola al dottor Nicola Sala, che è rappresentante SIAD. SIAD, sarà lui a dirvi due parole su questa azienda italiana estremamente importante, la più grande azienda italiana chimica che si occupa di gas tecnici in enologia, e con SIAD OICE è arrivata quest'anno alla 5ª edizione di questo premio, che è un premio che diamo congiuntamente e che è un premio decisamente importante sia in termini economici sia come supporto ai ricercatori che si occupano di nuovi utilizzi di gas tecnici per il vino. L'aspetto innovativo del premio, insolito diciamo nel panorama dei premi in enologia, è che non è un premio a una realizzazione, ma un contributo economico e tecnico per la realizzazione di un'idea. Quindi i candidati propongono delle idee innovative e l'idea migliore vince appunto una volta all'anno questo premio. Quindi cedo la parola al dottor Sala, che come dicevo è rappresentante della SIAD, che chiamerà lui poi i vincitori del premio della scorsa edizione e di quest'anno. Grazie. Buongiorno, grazie a tutti per dedicarci questo momento. SIAD, Società Italiana Acetilene e Derivati, quasi 100 anni di storia, nacque infatti nel 1927 grazie a un'innovazione che non c'entra niente con l'enologia. Infatti al tempo si parlava di trovare una soluzione per trasportare l'acetilene, che è un gas che veniva utilizzato in saldatura, in maniera sicura. La trovarono. E perché parlo di innovazione? Perché poi SIAD negli anni ha voluto perseguire l'intento di innovare e lo ha fatto anche grazie all'istituzione di questo premio, il premio Enologia, che è giunto ormai alla 5ª edizione e al quale io oggi sono qui a premiare le ultime due, perché l'anno scorso sfortunatamente non siamo riusciti a organizzare, per cui chiamo il premiato dell'anno 2023, il professor Vito Michele Paradiso, a cui chiedo di venire sul palco, che ha presentato un interessante progetto dal titolo Impiego dei gas tecnici per la produzione di vini rosati in ambiente mediterraneo. Sì, qualche parola. Sono felice, innanzitutto felice e onorato di aver ricevuto questo premio e anche il supporto che questo premio ha comportato per lo svolgimento di un progetto di ricerca. E sono felice anche di poter ricevere questo premio in questo contesto che non è prettamente di wine science, non è prettamente di tecnologie alimentari, perché mi permette di dire due parole non sul contenuto tecnico del progetto, ma sul senso, sull'orizzonte che almeno poi lo motiva. E questo senso lo traggo dal primo intervento che ho ascoltato e dall'ultimo, che chiudono in qualche modo in un cerchio questa serie di interventi interessantissimi di oggi. Nel primo abbiamo cominciato subito a parlare di cultura e nell'ultimo ho sentito parlare di cambiamento climatico. Di fatto, e spero di non pestare i piedi a chi si occupa di antropologia, però credo che possiamo dire che la cultura è una realtà viva e dinamica, in evoluzione. Ed è in evoluzione anche perché cambia la natura con cui l'uomo è in rapporto, visto che in qualche modo la cultura esprime il rapporto fra l'uomo e la natura, la realtà che la circonda. Allora, da questo punto di vista, compito della ricerca, anche di quella un po' più tecnica e applicativa, come quella che è stata sostenuta in questo progetto, è quello proprio di supportare l'evoluzione della cultura in un contesto naturale che cambia, perché anche un prodotto
culturale, tradizionale come il vino, fa fronte a dei cambiamenti che non lo rendono più esattamente com'era, ma come è giusto anche che sia. E quindi questo premio, questo supporto lo riceviamo a sostegno proprio di un contributo in questa direzione, un aiuto a far evolvere anche la cultura enologica, un piccolo contributo, di fronte ad un mondo che cambia, al quale dobbiamo rispondere in maniera via via diversa. Grazie, grazie ancora. Veniamo al premiato di quest'anno, il dottor Marco Saporetti, che ha presentato un progetto dal titolo Gestione dei gas tecnici in relazione al potere redox durante il ciclo di riempimento e pressatura. Grazie mille a tutti, buonasera a tutti. Grazie per il premio, sono onorato e anche molto emozionato perché è il mio primo premio della mia carriera, diciamo, da enologo, quindi mi sento veramente molto emozionato. Tutto è nato da un discorso di ricerca e sviluppo, perché mi occupo di innovation presso la mia azienda, che è la DM Enologia. L'azienda è nata nel 1923, ed è un'azienda che ha 100 anni di storia enologica in tutto il mondo. E siamo un'azienda molto, molto determinata, e per cui ho deciso in questi anni di sviluppare un progetto di enologia di precisione, perché al giorno d'oggi fare il vino sembra facile ma non lo è, perché le condizioni climatiche stanno cambiando e quindi dobbiamo avere veramente un occhio verso il futuro, dobbiamo cercare di poter portare in cantina dei prodotti perfetti e di conseguenza con la collaborazione con SIAD in questi anni, con tutto l'uso del gas, che sia azoto, carbonico, argon, abbiamo cercato di poter gestire nella fase, diciamo, di ricevimento, pressature e lavorazione, diciamo, della trasformazione grappolo in mosto, di poter gestire questo parametro analitico fondamentale per avere dei vini puliti, cioè che non siano né ridotti né ossidati, soprattutto poi per il lato quasi sostenibile, perché come si sa la carbonica è come un veleno per il nostro pianeta e dobbiamo cercare di poter gestire nel miglior modo possibile le quantità. Purtroppo, dico purtroppo, è un gas che va utilizzato a livello alimentare nel food and beverage, però va gestito bene, dosandolo veramente di precisione. Di lì è nato il mio progetto. Io ringrazio tutto il team Deutsche, i presidenti, tutti quanti per questa possibilità. Grazie ancora a tutti, è stata una bella giornata e viva l'Italia! Grazie. Una parola di commento ai premi OICE. Dovete sapere che a proposito di felicità, l'enologo è felice quando ha messo il vino in bottiglia, perché prima ha sempre una preoccupazione. Il nostro grande problema è che ci portano della bella uva e noi abbiamo solo la possibilità di peggiorare la situazione. Quindi tutto l'impegno che mettiamo è nel cercare di non rovinare la materia prima che ci portano. I due premiati sono di natura diversa, l'avete capito, uno è un professore, l'altro è un tecnico operativo, ma hanno tutte e due questa preoccupazione e i loro progetti sono stati premiati per questo. Grazie. Grazie, sono dei momenti importanti questi, un convegno. Invito quindi i relatori al tavolo. Ho messo non casualmente mi permetterei di dire mastini
team management dell'Ugivi come presidente e moderatore, quindi confido in voi. Grazie. Buon pomeriggio, mi sentite? Sì. Allora, buon pomeriggio ai presenti e a coloro che ci seguono comunque da remoto attraverso il metaverso, attraverso vinofila.com. Dopo la pausa lunch, che sicuramente ha ristorato il corpo, ma ritengo anche lo spirito, perché sono dei momenti di convivialità, secondo me, irrinunciabili, dove ci si ritrova tra vecchi amici, si stringono nuove conoscenze e si va a concretizzare quello che è lo spirito Ugivi, che è quello della competenza, della professionalità, l'abbiamo visto stamattina ad alti livelli, però anche sicuramente di amicizia e di rispetto. Dopo anche il momento splendido delle premiazioni, perché la premiazione è anche lì un momento di gioia, di condivisione per chi viene premiato, ma anche per chi premia, perché dietro ogni premiazione c'è uno studio, c'è una riflessione, non vengono conferiti dei premi così a caso, ritengo. Quindi. Ora, stamattina si è parlato del ruolo del vino nella storia, nel pensiero umano, nel diritto e del consumo responsabile. Questo panel invece affronta un tema di ampio respiro. Il vino fa bene all'economia, che però viene posto in forma interrogativa. Per quale ragione? Sappiamo che è una domanda retorica, sappiamo tutti qual è la risposta, ma la ragione per cui è stata posta in forma interrogativa è semplicemente per stimolare quello che è un confronto, che sicuramente ci sarà tra i partecipanti. Ora, è vero che siamo fisicamente dietro un tavolo rettangolare, però il concetto di tavola rotonda evoca il concetto di scambio tra esperti alla pari. Non ci sono capotavola. E a me evoca anche il concetto di circolarità. Tutto quello che è stato detto stamattina, ci continueremo a dire ora e nelle tavole che verranno dopo di noi, è all'insegna della circolarità. Cioè, quello che ci stiamo dicendo non si ferma qui, non si ferma quello che non si cristallizza, ma va avanti, perché come si diceva stamattina, nulla si crea, tutto si trasforma. Detto questo, non voglio sottrarre tempo anche perché siamo in forte ritardo, dopo questo inizio diciamo meramente formale, diamo un inizio sostanziale con la presentazione dei partecipanti. Allora, innanzitutto presento il professor Oreste Caliano, che tra l'altro presiede questa sessione. È storico consigliere di Ugivi, tra i tanti incarichi accademici è già docente di diritto comparato dei consumi alimentari, Dipartimento di Management, sezione Business Law dell'Università di Torino e membro dell'Accademia dell'Agricoltura di Torino. Accanto abbiamo la dottoressa Oriana Romeo, che è Senior Analyst presso l'area studi Mediobanca, dove si occupa di analisi economico-finanziarie del sistema industriale italiano, specializzata nel settore food and beverage e della grande distribuzione organizzata, e responsabile del report sul settore vinicolo, redatto ogni anno dal prestigioso centro di ricerca dell'Istituto Bancario, abbiamo detto Mediobanca. Seguiamo con il dottor Alberto Cugnetto, che vedo alla mia sinistra, enologo, specialista viticolo, da oltre 20 anni lavora come professionista in Italia e all'estero. Partecipa in qualità di esperto a progetti di ricerca e sviluppo, sia in ambito viticolo che enologico. Collabora con importanti associazioni del settore e istituzioni, fa parte di Accademia di Agricoltura di Torino, OIC, sezioni vini e liquori di Confindustria Cuneo e orgogliosamente, come quasi tutti i nostri partecipanti, socio Ugivi. Segue il dottor, preciso, le note sono assolutamente ridotte perché per motivi di tempo, i curriculum sono assolutamente molto più vasti perché sono personalità del settore che hanno una loro storia professionale lunga, e li sto elencando secondo quello che è l'elenco in programma, perché l'ordine alfabetico mi sembrava scolastico,
Quindi ho seguito quello che è l'ordine di presentazione. Dottor Stefano Sequino, laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie e in Viticoltura ed Enologia, ha svolto servizio per 16 anni nel Dipartimento ICQRF del Ministero dell'Agricoltura. Dal 2020 al 2023 è stato responsabile nazionale del settore vitivinicolo di Conf Cooperative, dal 1 gennaio 2024 e direttore del Consorzio di tutela DOC delle Venezie. Ha preso parte a tavoli di lavoro per l'implementazione della normativa del settore vitivinicolo ed è coautore del volume La nuova normativa vitivinicola, edito da Aida Agricole, che ha ricevuto il premio OEV 2020 e nella categoria diritto vitivinicolo è componente del direttivo UGIVI. Proseguiamo con il dottor Pier Stefano Berta, laureato in chimica pura, ha acquisito una solida esperienza internazionale nel mondo dei liquori, dei vini e degli spiriti. Dal 1985 si occupa di aspetti tecnologici, culturali e normativi dell'enologia. Gli ambiti di ricerca dei quali si è occupato sono metodi di analisi, tecnologia enologica, marketing e legislazione sui marchi, sistemi di gestione aziendale, storia dell'enologia. Nel 1998 è stato uno dei fondatori dell'OICE. Ha ricevuto molti riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale. Anche qui mi fermo perché potrei andare veramente molto in là solo per elencarli. Dal 2019 è direttore del Consorzio del Vermouth di Torino, socio UGIVI. Proseguiamo con l'avvocato Duilio Cortassa, avvocato del Foro di Roma, ex diplomatico, segue in particolare il diritto industriale e della concorrenza, con particolare riferimento all'industria alimentare, vitivinicola, dell'arte e del patrimonio culturale. È stato tra l'altro per 12 anni componente del Consiglio sindacale di Unione Italiana Vini Cooperative e revisione UIV, Confederazione della Vite e del Vino, socio UGIVI. Detto questo, fatte le presentazioni, non voglio sottrarre altro tempo, ma lascio la parola al presidente di questa sessione, a cui veramente con affetto, devo dire, lascio la parola. Prego. Grazie. Quando si è di fronte a una tavola rotonda così stimolante e a una coordinatrice come l'avvocato Angela Acquatela, il presidente ha due compiti, quello iniziale di parlare pochissimo e quello, se vi è tempo, di trarre le conclusioni. Allora, io proverei, partendo dal titolo, che è un titolo leggermente provocatorio con il punto interrogativo, se il vino fa bene all'economia, ovviamente l'economia generale, l'economia italiana, oltre che l'economia vitivinicola. Si potrebbe anche girare il problema sotto un altro profilo, cioè il vino può stimolare l'economia ad avere prospettive diverse. In particolare l'economia è sempre stata vista sotto il profilo quantitativo, ma a mio avviso sempre più si apre un problema di prospettiva qualitativa. Abbiamo sentito parlare oggi di consumo consapevole, parliamo di produzione equa, efficiente sotto vari profili, ma soprattutto sostenibile, e questi aspetti diventano, a mio avviso, estremamente interessanti quando parliamo del vino. Questo è lo stimolo che io lascio a tutti i relatori, riservandomi poi trarre le conclusioni. Grazie professore, lei è sempre illuminante, anche quando si tratta di creare questi panel, di ideare questi convegni. La sua saggezza e la sua esperienza sono sempre davvero molto illuminanti, molto costruttivi, quindi veramente grazie. Allora, proseguiamo perché altrimenti qua i tempi sono ristretti. Con la dottoressa Oriana Romeo, l'abbiamo già presentata, che voglio dire ci introduce dal punto di vista strettamente economico nell'industria del vino, che sta vivendo un momento di transizione, di incertezza. E allora le chiediamo quali sono le sfide che le imprese devono affrontare e quali possibilità di uscita ci sono, secondo quella che è la sua esperienza e i suoi studi. Grazie. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio innanzitutto il Presidente per l'invito a partecipare a questa, devo dire, molto interessante giornata, molto varia e
di grande anche formazione per me. Io, come si diceva, si parla di aspetti qualitativi e quantitativi, a me tocca l'onere della parte quantitativa, non posso prescindere dai numeri. E per quello ho preparato una presentazione a supporto, prometto che ne presenterò pochi e starò veramente nei tempi che abbiamo stabilito. L'idea è quella di fornire degli spunti per i lavori successivi e magari anche qualche provocazione. A partire dal titolo, ho voluto intitolare questo intervento "Trasformarsi per sopravvivere". Ora magari illustrerò meglio cosa intendo per sopravvivenza e quella che è una possibile trasformazione, ritornando al discorso di prima: tutto si trasforma e niente si crea. Scusate, riesco? Ok. Parto con una notizia di cronaca, una notizia di giornalistica, diciamo, e che secondo me evidenzia bene cosa sta accadendo nel mondo del vino. Io faccio una premessa: il mio mondo del vino è quello aziendale. Noi analizziamo l'aspetto economico-finanziario dei principali produttori vinicoli italiani, andiamo a coprire circa l'80% del fatturato complessivo del settore, quindi direi delle analisi assolutamente rappresentative di quello che avviene nel settore, e parto facendo riferimento a un articolo del Financial Times che nel luglio di quest'estate ha addirittura dedicato un editoriale al mondo del vino, dal titolo "Il futuro del mercato del vino è tutt'altro che rosé", e fa riferimento a una caratteristica che è quella del calo dei consumi di vino. Io mi toccherà fare un po' l'avvocato del diavolo, metto anche le mani avanti, così come ci pensavo stamattina, prescinde il mio intervento da tutto l'aspetto giuridico, naturalmente ho lasciato a voi questa parte. E la notizia, il Financial Times fa riferimento a un'operazione societaria che è la vendita da parte del colosso francese Pernod Ricard dei marchi di vino fermo, non dello champagne, ad un consorzio di investitori istituzionali. Solo questa notizia racchiude in realtà parte di quello che dirò tra poco. Un po' qualche informazione di contesto. Lato produzione, cosa sta accadendo dal lato della produzione? È una variabile che dipende fortemente dalla natura, dagli aspetti, dalle varie annate. Si assiste in generale a un calo un po' dei quantitativi prodotti, soprattutto negli altri anni. Qui abbiamo una serie storica molto lunga, ma in realtà i fenomeni che voglio evidenziare sono sostanzialmente due, di cui si faceva riferimento prima. Il primo è il cambiamento meteorologico, che sta spostando verso nord le aree evocate alla produzione di vino. Quelle che sono le aree che questa cartografia lo evidenzia a livello europeo in maniera molto chiara, le aree che per tradizione sono sempre state quelle più in cui si è prodotto vino di qualità, in realtà potrebbero in un futuro più o meno prossimo avere qualche difficoltà, così come nuove aree potrebbero prestarsi alla produzione di vino. L'altro fenomeno è, e qui arrivo ai numeri, ai miei amati numeri, anche questo veniva accennato stamattina. In passato, qui siamo all'inizio del Novecento, il 73% dei quantitativi prodotti mondiali era concentrato nelle mani di 3 paesi, Italia, Francia e Spagna. Oggi questi tre paesi rappresentano meno del 50%. È cresciuta la quota dei follower, i principali follower, alcuni sono rimasti, ne sono comparsi di nuovi, ma soprattutto ci sono nuovi produttori di vino, e quindi questo va ad aumentare soprattutto la distanza tra produzione e consumo, con tutte le conseguenze che questo comporta. Ma in realtà, tornando alla notizia iniziale, è il lato della domanda quello che forse più desta preoccupazione. Sulla domanda non ci sono dubbi, c'è un calo del consumo di vino. Questa anche qui è la serie storica dal 1995 al 2023, si vede proprio uno smile al contrario, toccato il picco del 2012-2013, poi c'è assolutamente un calo dei consumi, anche se non è tutto uguale. Qui bisogna distinguere 3 segmenti di vino. Qui abbiamo le incidenze del vino rosso, bianco e rosé sui consumi complessivi. Il vino rosso è quello che è calato.
cioè siamo ancora nella parte maggioritaria, quasi maggioritaria del consumo complessivo, ma perde 3 punti percentuali. Il bianco cresce, questo è un confronto tra gli inizi del 2000, la media 2000-2004 e il 2017-2021. Il vino bianco invece è aumentato il consumo di vino bianco, quindi ha una dinamica in realtà ascendente. Il rosé non resta lì stabile sul mercato, al di sotto comunque del 10%. E vado molto velocemente perché se ne è parlato. Quali sono le motivazioni? Sono motivazioni di carattere congiunturale, quindi abbiamo l'iperinflazione, la recessione economica, la perdita di potere d'acquisto, che per quanto è molto relativo, il vino sappiamo che è una bevanda soprattutto per noi italiani, questi sono naturalmente discorsi a livello mondiale, per noi italiani però è pur vero che non è un bene essenziale, quindi viene eliminato in alcuni casi dal carrello della spesa. E poi c'è stata quella che era la promessa cinese, si pensava qualche anno fa che potesse esserci un exploit dei consumi, invece assolutamente disattesa. Ma ci sono, ed è qui che le aziende, io poi mi interfaccio con aziende, quindi ne parlavamo stamattina, ci siamo ritrovati in questa lettura, diciamo, del contesto. Sono cambiamenti proprio di comportamenti di consumo. La maggiore attenzione alla salute e l'aumento delle temperature portano a preferire dei vini a minore gradazione alcolica e meno strutturati, e soprattutto le nuove generazioni sono più abituati a bere bevande frizzanti sin dalla nascita, e il vino non lo consumano più quotidianamente in casa ma fuori casa all'interno della mixology, dei cocktail. Come si colloca l'Italia in questo scenario? L'Italia, lo sappiamo, è uno dei primi 3 produttori di vino. Questi sono dati 2023, era in seconda posizione, in realtà si alterna con la Francia. Leggevo che nel 2024 dovremmo essere arrivati al primo posto nei primi mesi. È il terzo paese per consumi complessivi dopo gli Stati Uniti e la Francia, quindi in realtà più che il posizionamento, secondo me è interessante la variazione dei consumi. Qua si vede il calo ed è da tenere sotto osservazione gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti rappresentano poco meno del 25% come mercato di destinazione del nostro vino, ma ancora più importante, mi soffermerei qui, è sull'export, perché mi porta poi al discorso successivo. L'Italia è il primo paese esportatore a volume e cade in seconda posizione dopo la Francia a valore. C'è evidentemente un tema di valorizzazione del nostro prodotto. Basti pensare che anche solo terroir, territorio, non sono proprio i francesi, hanno una marcia in più, noi poi vediamo pure i prezzi di vendita, c'è differenza. Passo al fulcro un po' del mio discorso, che è quello economico-finanziario. Qui dicevo, potevo riportare una serie di indici, di dati. Parto con, in realtà, noi abbiamo sviluppato un modello di scoring interno, per cui sulla base di una serie di indicatori economico-finanziari attribuiamo un punteggio alle varie aziende vitivinicole e poi le classifichiamo sulla base di 3 categorie. Quelle che godono di ottima salute, e qui siamo sul 79% del campione in termini di fatturato, che vi posso assicurare è un dato altissimo, è un settore in ottima salute. Quelle un po' uno stato intermedio che magari sono da tenere un po' sotto osservazione, siamo un 20%, le società che rischiano fallimento, quindi che sono fortemente fragili, hanno un'incidenza bassissima. Quindi mi sento assolutamente, questo naturalmente non è basato solo su un anno, su una serie storica lunga, ma sento di dire che è un settore che è in salute. È pur vero, questo è quello che è sempre accaduto, che qualcosa sta cambiando. Quello che dicevo prima, il contesto di riferimento in evoluzione, sta mettendo fortemente a repentaglio e in discussione i paradigmi. Qui questi sono i risultati di un sondaggio che ho estratto da un articolo di 2 settimane fa, in cui è stato chiesto dalla ProWine ai produttori quali reputano le principali minacce alla loro stabilità economica. E vediamo quindi a confronto 22-23 come resta ancora fuori, come è in realtà preponderante il tema legato alla difficoltà del contesto economico e al calo dei consumi. Sono queste le 2 variabili che mettono veramente in difficoltà le aziende.
mentre sono rientrati nel 2023 rispetto al 2022 tutti i problemi legati all'aumento dei costi delle materie prime e le interruzioni delle catene di fornitura. E lo vediamo dai risultati economici, da alcuni margini, qui riportato in ocra l'EBIT margin, quindi un margine commerciale, e poi il ROI. Per noi in realtà il vero indicatore della solidità aziendale, perché tiene conto non solo della parte commerciale ma anche di quella finanziaria, il ritorno proprio dell'investimento di chi decide di mettere su un'attività imprenditoriale. Vediamo come in realtà qui si parte da un livello pre-crisi. Il 2020-21 sappiamo cosa è accaduto, il 22 l'inflazione, aumento dei costi delle materie prime, nel 23, questi sono i primi dati del 23 che tra l'altro abbiamo elaborato settimana scorsa, quindi sono proprio recenti, abbiamo i primi dati delle aziende, si ha una ripresa, quindi si va verso un po' una situazione pre-crisi, quindi a conferma che tutto sommato i bilanci stanno bene. Ma e qui mi soffermo solo questa slide su un tema che è un unicum un po' nel panorama italiano, scusate. Non si può fare di tutta erba un fascio, c'è una categoria di prodotto, e vedremo dopo un prodotto che in realtà spinge i fatturati delle aziende. È stato citato stamattina, in generale i vini, sulla base anche di quello, di quello che dicevo prima, delle nuove abitudini di consumo, i fatturati dei produttori di spumanti sono cresciuti molto di più dei fatturati dei produttori di vino fermo. Qui è fatto 100 il fatturato nel 2019, nel 2024 qui abbiamo già le prime previsioni sul 24, perché noi somministriamo un sondaggio alle imprese, quindi abbiamo i dati 23 ormai già sodati e anche delle previsioni sul 24, vediamo come la crescita dei fatturati delle imprese di sfumanti è praticamente il doppio di quella dei vini fermi. E questo aumento dei fatturati è dovuto all'export, è l'export più che del mercato interno che spinge, e soprattutto c'è un prodotto all'interno degli spumanti che ha in questo momento un particolare successo, ed è il Prosecco. Ora vi spiegherò meglio perché l'ho voluto citare, perché è un po' un unicum a livello, naturalmente io vado al di là di ogni giudizio di merito della tipologia di prodotto, mi rifermo proprio al modello commerciale ed economico-finanziario. Il Prosecco è un po' un unicum nel panorama italiano. Ha avuto un tasso di crescita dell'export che è praticamente il triplo di quello dei vini fermi e degli altri spumanti. Questo è un tasso di crescita medio annuo tra il 2019 e il 2022. A fronte di un calo della produzione complessiva del vino italiano, il Prosecco invece è aumentato. Il vino italiano è diminuito in produzione del 30%, il Prosecco, le 3 denominazioni, quindi la DOC e le 2 DOCG, è cresciuto del 30% e ha un modello commerciale molto particolare. Questi sono i canali di distribuzione, i canali di vendita. Il Prosecco è venduto, ma in realtà anche gli altri spumanti, per il 40% nella GDO. Questo è fatto 100 il fatturato nazionale delle imprese, come si ripartisce tra questi 3 principali canali. È molto meno presente nell'Oreca e nell'Enoteca e Wine Bar, mentre lo sono molto gli altri spumanti, ed è poco presente nella vendita diretta. Perché questo? Mi soffermo su questo punto, perché dopo accenno al tema del valore del vino, è meno presente in quei canali dove il vino si valorizza, dove si riesce a conoscere il consumatore, a estrarre valore dal vino. Se vediamo i bilanci dei produttori di Prosecco, hanno dei margini commerciali molto bassi, perché la decisione commerciale è quella di essere molto pervasivi, però hanno un modello che però dal punto di vista del ritorno dell'investimento è vincente, ma è basato sui quantitativi venduti. Per quello io ho intitolato questa slide bolla o bollicine. È vero che è un modello che funziona finché è spinto dalla domanda. Prima chiudo con 3 concetti. Il primo, e quindi vedendo le difficoltà, è quelli che sono un po' le vie di uscita. La dimensione. La dimensione in questo settore sappiamo che è un settore molto frammentato, è costituito principalmente da piccole e medie imprese familiari, ma in realtà qualcosa sta cambiando. La dimensione io l'ho chiamato un tabù superato. C'è una relazione positiva tra la dimensione aziendale, ed è statisticamente rilevante, scusate, quindi tra la dimensione aziendale e la redditività. E soprattutto questo, quindi
si sono avvenuti dei cambiamenti all'interno della compagine azionare. Qui passiamo al livello successivo alla governance. Si vede all'interno di questo settore una crescita soprattutto per due vie: l'ingresso dei fondi di private equity. Qui siamo più a livello della compagine azionaria complessiva, sono aumentati del 63% i fondi di private equity, ora sono il 4,6% del patrimonio netto complessivo, e le operazioni di M&A. Le operazioni di M&A non le andiamo a censire tutte, siamo sulle 13 nel 21, siamo invece all'ordine delle 20, nel 22-23 c'è stato un calo, nel 24 per l'aumento dei tassi, ma in realtà questo ha portato dei cambiamenti nel settore. Lo vediamo, potevo prendere tanti indicatori, ho preso questo secondo me che è molto chiaro. La classifica nel 2019 delle primi 3 operatori era costituita da 2 cooperative e una società familiare, quindi proprio il modello classico italiano. Ad oggi invece qualcosa è cambiato. Troviamo una cooperativa in prima posizione perché quella comunque è il fondamento un po' del mondo italiano, però allo stesso tempo sono comparse 2 società. Sono 2 società, la prima Argia, che nasce proprio dall'ingresso del fondo di private equity, la seconda l'Italia Wine Brand, tra l'altro è una delle 2 quotate, un mercato è poco presente in questo settore, che nasce da operazioni di M&A. Quindi qualcosa in questo sta cambiando. Ultimo concetto, secondo me quella che è un'importante sfida in questo settore è uno spostamento dal prezzo del vino. Col prezzo mi riferisco ai vini di alta qualità, i vini ultra premium. All'interno esiste un campionato, le società che operano in queste fasce di prezzo giocano un campionato a parte, non c'è problema di difficoltà di marginalità, qui abbiamo la variazione dei fatturati per fascia di prezzo sono in aumento, i vini ultra premium, gli icon, hanno sofferto i vini intermedi. Tornando al discorso della perdita del potere d'acquisto, ci si è spostati, o si è eliminati, ci si è spostati verso i basic, hanno delle marginalità molto più alte, i margini, qui ho preso le società che appartengono all'Istituto dei Grandi Marchi e all'alta gamma, sono dei margini assolutamente inarrivabili in questo settore, e il vino come investimento, come bene di lusso come investimento, appunto, è un vino che ha reso molto. Questo è un indice che tiene conto dei beni da collezione, e vediamo come il prezzo è aumentato del 146%, segue solo le bottiglie di whisky pregiato, e poi tutti gli altri beni di lusso invece dietro. Quindi c'è il prezzo lì dove c'è una forte brand identity, lì si riesce ad ottenere un premium a livello di prezzo. Il passaggio successivo, ed è l'ultima slide questa, è passare dal prezzo al valore. Ritorniamo al discorso del confronto con i francesi. Il valore che è strettamente legato al territorio e quindi la denominazione collettiva. Leggevo uno studio che in realtà lì dove è riconosciuta la denominazione collettiva contribuisce a dare un premium ulteriore. E in Italia il vino DOP, le DOC e le OCG, è un vino che viene prodotto sempre in maggior misura. Nel 2013 del 39% delle quantitativi prodotti complessivi, ora siamo quasi al 50%. Le prime 3 regioni, questo è risaputo, però abbiamo un po' di numeri, sono il Piemonte col numero di DOC ed OCG, la Toscana e il Veneto, ma in rosso indicato la quota sull'export nazionale. Queste 3 regioni rappresentano il 70% dell'export nazionale, quindi lì dove c'è una denominazione riconosciuta e forte si riesce anche a valorizzare il vino, a vendere all'estero. E l'ultimo concetto, lo sviluppo del territorio, e so che se ne parlerà dopo, non può prescindere da un fenomeno in forte crescita che è l'enoturismo. Qui poi io lo lascio il materiale, ora i tempi sono stretti, alcuni dati sull'enoturismo secondo me molto interessanti, è un turismo che si sta destagionalizzando e soprattutto è importante per le aziende, non solo perché tramite quella vendita diretta si riesce a valorizzare il proprio prodotto, ma anche perché si riescono ad acquisire informazioni sui clienti e quindi magari a customerizzare di più la vendita. Ho terminato, scusate.
Grazie, ad materiale a disposizione. Allora, noi ringraziamo, io personalmente, perché ho visto che nonostante, voglio dire, l'argomento fosse ampio, è riuscita mirabilmente a sintetizzare e tra l'altro a catalizzare l'attenzione, il che non è facilissimo, stante l'argomento e stante il post pranzo. E la ringrazio anche poiché da questa splendida panoramica che ci ha fatto sono venuti fuori degli assist interessanti, e quindi, mantenendo, diciamo, il gergo calcistico, passerei la palla al dottor Cugnetto, che è un profondo conoscitore della realtà piemontese, e quindi gli chiederei, ho preso qualche appunto mentre la dottoressa Romeo ci illuminava e ci illustrava, come lui descriverebbe, c'è qualche filo, qualcuno che mi tira, come descriverebbe l'evoluzione del benessere socio-economico generato dal settore vitivinicolo nell'area reale piemontese negli ultimi anni. Quali cambiamenti significativi si sono verificati in termini di sostenibilità, occupazione, valorizzazione del territorio, e quali strategie sono state adottate per rispondere a queste sollecitazioni del mercato globale. Prego. Grazie. Bene, grazie di avermi invitato, sono veramente onorato di partecipare a questo tavolo composto da illustri esperti, e sono anche contento di partecipare perché da qualche anno mi occupo anche in Confindustria, collaboro con l'Osservatorio del mercato del vino, dove dove insomma, regolarmente studiamo e divulghiamo quelli che sono i dati del mercato del vino piemontese. E quindi mi avvio a fare una breve analisi di quello che effettivamente negli ultimi anni ha significato l'evoluzione del benessere socio-economico indotto dal settore vitivinicolo, che in Piemonte impatta in maniera significativa sul PIL regionale. Se in Italia abbiamo un rapporto sul PIL del settore di circa l'1%, in Piemonte arriva a superare l'1,5%. Questo sta a significare che la Regione Piemonte è in grado di valorizzare le sue produzioni meglio della media nazionale e di impattare per unità di prodotto con valori che si posizionano ai vertici a livelli nazionali. Parliamo di circa 7 euro al litro di valore medio contro i 3 euro, 3,20 euro della media nazionale. E quindi un settore che per questa regione è importantissimo e che nell'ecosistema del Piemonte, quindi distretti storici che sono diversi, molto diversi tra di loro, che integrano essenzialmente delle eccellenze locali in una filiera sempre più globale. E questa diversità la possiamo vedere in confrontando territori come quello della Valle Belbo, dove territorio che oggi eredita quell'esperienza già che potremmo definire industriale già di fine Ottocento, dove le aziende vermutistiche, le prime aziende spumantistiche, applicavano già dei modelli industriali alla produzione che colonizzavano il mondo con i loro prodotti e che oggi portano ricchezza grazie ad aziende altamente tecnologiche capaci di integrare la filiera in maniera molto efficiente e che non rappresentano solo dei produttori valorizzatori di produzioni locali, ma anche degli imbottigliatori che concentrano in quell'areale importanti volumi di vino, dove si producono più di 100 milioni di spumanti a denominazione di origine e denominazione di origine controllata e garantita, ma anche bevande di altra natura che viaggiano il mondo. Per poi invece confrontarsi con areali che sono invece connotati da un spirito più artigianale, potremmo definirlo così, ma non per questo con meno valore, anzi sono proprio quelle aree come quella dove ci troviamo, quindi l'area della Langa, l'area del Monferrato e del Roero, che recentemente sono state insignite anche del titolo di patrimonio dell'UNESCO,
dove la redditività aziendale è elevata, dove la marginalità lorda anche a livello viticolo raggiunge livelli elevati se confrontati con la media nazionale. Qui ad esempio parliamo di redditività, marginalità lorde che superano abbondantemente i 10.000 euro ad ettaro, quando la media nazionale si attesta intorno ai 6.000 euro a ettaro. Però il Piemonte, come dicevo, è variegato e all'interno della stessa regione abbiamo realtà che faticano un po' di più e che oggi hanno una marginalità lorda che difficilmente supera i 5.000 euro a ettaro. E in un momento storico come questo, dove i costi di produzione sono elevati, questo rischia di mettere in seria crisi determinati areali. Areali storici che hanno rappresentato in passato sono stati dei riferimenti importanti e che insomma devono continuare ad essere dei riferimenti importanti. E se lo valutiamo questo aspetto è assolutamente importante, perché qui ne deriva anche un po' una responsabilità di tutta la filiera che in qualche modo deve trovare le sinergie, trovare le modalità di collaborare per poter far ricadere anche alla base il maggior valore aggiunto che invece le produzioni enologiche sono capaci invece di ottenere. Questa sfida il Piemonte la sta vincendo anche dal punto di vista dell'occupazione, perché effettivamente negli ultimi 10 anni c'è stato un incremento occupazionale di circa il 15%. Non è un dato insomma, banale in un contesto generale dove la tendenza è quella comunque ad avere un'occupazione minore anche in altri settori. Occupazione che è tendenzialmente giovane e che è specializzata e che si sta occupando anche in ambiti che sono veri e propri business unit oramai delle aziende, che sono i settori turistici, enoturistici e della comunicazione. Si fa comunque fatica a trovare personale invece più rivolto alle operazioni di vigna e di cantina, e questo in determinati momenti e soprattutto in areali meno specializzati il lavoro stagionale diventa veramente un fattore critico. Un altro indicatore che spiega il successo di determinati areali e che evidenzia la grande diversità anche tra i territori in Piemonte è il valore fondiario. Vi sono valori fondiari che in determinati areali come questo superano facilmente i 500.000 euro a ettaro per arrivare a picchi, nelle zone del Barolo ad esempio, di più di 2 milioni di euro a ettaro. Per contro ci sono aree un po' più marginali che invece hanno valori che difficilmente superano i 50.000 euro a ettaro. C'è una tendenza all'incremento dei valori, però come potete immaginare con velocità diverse. Ecco, quello dell'aumento dei valori fondiari è un argomento ampiamente discusso anche tra noi tecnici e chi lavora nel settore, a volte spesso anche spinti da movimenti speculativi, però tant'è, oggi le aziende che si ritrovano ad avere questi valori fondiari insomma, possono valorizzarsi in maniera decisamente diversa da altre che invece non possono rivendicare. Se veniamo a quelle che sono invece le sfide, e sicuramente oggi abbiamo toccato uno degli argomenti più caldi, che è quello del cambiamento climatico, che è legato all'aspetto della sostenibilità. E sono due argomenti che vanno in qualche modo di pari passo, perché se il settore ha bisogno di dare evidenza di maggior sostenibilità, tutti si aspettano che anche il settore vitivinicolo dia un segno e dia delle evidenze rispetto a quelli che sono gli obiettivi di sostenibilità. Dall'altra parte ci si mette il cambiamento climatico a complicare notevolmente il lavoro e appunto mette in dubbio quelli che sono soprattutto gli aspetti di sostenibilità economica delle aziende, perché ricordiamocelo bene, le aziende possono pensare di implementare la sostenibilità sociale ed ambientale quando innanzitutto è garantita la sostenibilità economica. E quindi quali strategie attuare per il futuro? Beh, diciamo che il sud del Piemonte
da almeno 20 anni è un faro per tutte le altre aree viticole, che si stanno comunque attrezzando e che stanno evidenziando negli ultimi 10 anni comunque un certo grado di evoluzione, sia in termini di valorizzazione del territorio, grazie anche all'introduzione di servizi che prima non c'erano, e vedere il sud del Piemonte, soprattutto l'area della Langa albese, come un riferimento che possiamo definire sicuramente come un terroir particolare, ma sarebbe riduttivo parlare di terroir, qui dobbiamo parlare di genius loci, dove la qualità dell'imprenditoria, dove l'integrazione di tutta la filiera è stata eccellente e ha permesso sia alla parte viticola produttiva ma anche alla parte dell'ospitalità di eccellere. Dato che non tutti forse conoscono, in questa areale sono presenti 16 ristoranti stellati, è una delle aree a maggior densità di ristoranti stellati, per non citare poi tutta un'altra serie di ristoranti che magari non hanno stelle Michelin ma che si posizionano ad alto livello. Questo è sicuramente un fattore d'attrazione e che ha sicuramente contribuito al successo dell'area, quindi non solo enologia ma anche gastronomia di alto livello. E poi un altro aspetto che voglio sottolineare è che il Piemonte, soprattutto l'area del Canellese, è un distretto di altissimo valore per tutto quello che è la meccanica enologica e questo ha avuto una rilevanza importante per il nostro territorio perché tutte le aziende si sono agevolate della vicinanza di queste aziende che hanno business globali, quindi forniscono aziende vitivinicole di tutto il mondo e che rappresentano delle vere e proprie eccellenze in quell'ambito, nell'ambito del confezionamento, nell'ambito delle tecnologie di vinificazione e quindi insomma il travaso di competenze e la crescita comune ha permesso a questo territorio di eccellere, forse più di altri, proprio perché si sono trovate tutta una serie di condizioni non casualmente, ci mancherebbe, ma insomma questi sono gli ingredienti che hanno permesso al Piemonte di eccellere e che permetteranno al Piemonte in futuro di continuare a essere un player di riferimento nel panorama nazionale, ma io voglio sperare anche globale. Ringrazio il dottor Cugnetto perché ha saputo darci una panoramica della realtà piemontese illustrandola però condensandola, quindi è stato veramente un estratto preziosissimo. E allora dopo la voce del Piemonte sentiamo la voce del Veneto con il dottor Sequino, a cui chiediamo quali sono i dati e gli indicatori del sistema produttivo ed economico rappresentato dal Consorzio DOC delle Venezie, visto che ne è il direttore, quindi credo che chi meglio di lui ci possa aiutare a capire, a conoscere anche questa realtà. Prego. Ok. Allora, intanto buonasera a tutti. Buonasera a tutti, grazie, ringrazio gli organizzatori e come sempre un piacere, ecco, tornare qui a Grinzane. Allora, molto brevemente, il Consorzio DOC delle Venezie è una realtà interregionale, è una realtà che tutela, promuove e cura gli interessi di una denominazione che è la DOC delle Venezie, e in particolar modo il Pinot Grigio DOC delle Venezie. È una denominazione questa che si può produrre, l'area diciamo, disciplinata delimitata dal disciplinare di produzione è un'area che fa riferimento alla regione Veneto, regione Friuli e provincia di Trento, quindi è un modello diciamo, di aggregazione interregionale non solo a livello nazionale ma a livello europeo. È il consorzio che ha l'estensione maggiore a livello nazionale e sostanzialmente tutela il primo vino DOC fermo a livello nazionale per volumi anche non solo ottenuti ma anche per volumi di esportazione. Quindi per il consorzio è una grande responsabilità in qualche modo gestire la produzione, gestire le iniziative di promozione, gestire tutte le criticità che sono appena state rappresentate dalla dottoressa Romeo. Il Pinot Grigio, devo dire, è
diciamo così, è una produzione al momento ancora anticiclica da un punto di vista economico, nel senso che non soffre in questo momento così come soffrono invece altre produzioni territoriali, con particolare riferimento ai rossi, ma non solo. È rappresentata, queste sono circa 240 milioni di bottiglie, per il 95% esportate all'estero, e il mercato ovviamente nordamericano insieme al Regno Unito sono i due mercati, diciamo, di riferimento, a cui segue poi la Germania, i paesi asiatici e quant'altro. Quindi è una realtà produttiva, diciamo, formidabile da questo punto di vista. Da un punto di vista economico i numeri e gli indicatori sono chiari rispetto a questo. Di cosa soffre il Pinot Grigio delle Venezie per quanto riguarda, diciamo, non la parte strettamente commerciale, ma la parte, diciamo così, questa è una riflessione, diciamo, più territoriale, che fa più riferimento a forse a una necessità di maggiore coordinamento, questo non solo nel nord-est, ma il fatto che la DOC delle Venezie è un vino sostanzialmente varietale, perché il Pinot Grigio si produce nel nord-est, nel Triveneto ha trovato il suo territorio d'elezione, perché nel Triveneto rappresenta il Pinot Grigio l'85% del Pinot Grigio nazionale e quasi il 50% del Pinot Grigio prodotto a livello mondiale. Tuttavia se ne produce anche all'estero, anche in altre zone viticole, diciamo, a livello nazionale, e quindi qui occorre, ed è il lavoro che stiamo facendo, accanto a un lavoro, diciamo, di rafforzamento del mercato interno, perché è una DOC fortemente proiettata all'estero, c'è un grande lavoro di rafforzamento del nome protetto, del nome geografico, accanto al nome varietale che, diciamo, già di per sé è un brand in questo momento vincente. Quindi nell'area del nord-est, oltre al Pinot Grigio delle Venezie, esistono altre 20 denominazioni che hanno una tipologia varietale Pinot Grigio, quindi senza andare molto lontani, diciamo, a livello nazionale o all'estero, in particolare nell'est Europa. Già nel nord-est ci sono delle denominazioni, 20, che hanno una tipologia varietale Pinot Grigio, e quindi, diciamo, tutte queste denominazioni, tutto questo bacino produttivo di Pinot Grigio è collegato attraverso quello che il testo unico del vino disciplina nell'ambito delle cosiddette riclassificazioni orizzontali, che il Consorzio nel mese di aprile per la prima volta in Italia ha disciplinato, per evitare che, appunto, ci fosse un travaso costante, continuo e anche incontrollato, imprevedibile durante tutto l'anno. Delle volte anche a vendemmia avviata noi avevamo, diciamo, essendo la DOC delle Venezie una cosiddetta DOC di ricaduta rispetto alle 20 DOC storiche, noi durante tutto l'anno avevamo, anche a vendemmia avviata, avevamo delle riclassificazioni orizzontali nell'ambito del bacino produttivo delle DOC delle Venezie di Pinot Grigio provenienti dall'area trentina, friulana, piuttosto che da altri territori viticoli coesistenti sullo stesso territorio. Ecco, quindi questi sono gli indicatori. Ovviamente, oltre a un tema di, diciamo così, di benefici diretti sull'economia, c'è un tema che fa riferimento per quanto riguarda non solo il nord-est, ma per quanto riguarda il Piemonte, per quanto riguarda tutte le zone viticole che a livello nazionale esprimono una loro valenza, diciamo, da un punto di vista economico. C'è un tema che riguarda ovviamente le cosiddette esternalità positive, cioè tutto quello che il settore vitivinicolo consente nella gestione della viticoltura, nella gestione, diciamo così, dei territori, tutti gli effetti positivi che il settore vitivinicolo ha rispetto, appunto, a questo. Quindi c'è un tema di, non so, il viticoltore cura il suo vigneto, ma nel contempo mantiene il paesaggio, nel contempo garantisce gli equilibri idrogeologici a livello territoriale, nel contempo mantiene le comunità, quindi con un impatto anche sociale importante, nelle cosiddette impropriamente aree marginali. Io le chiamerei tutte aree rurali, perché le aree marginali sono le aree che diventano marginali dopo questi fenomeni di, diciamo, di abbandono o quasi. E quindi il settore vitivinicolo, insieme ad altre realtà produttive, evidentemente ha degli effetti positivi non quantificabili, non sempre misurabili, ma che
indubbiamente ci sono, come poi senza far riferimento poi agli effetti sotto il profilo culturale. E stamattina abbiamo avuto, diciamo, un grande esempio, un grande insegnamento da questo punto di vista. Anche qui, diciamo, il legislatore dovrebbe tener conto di questi aspetti nel momento in cui appunto va a trattare il vino nell'ambito delle cosiddette bevande alcoliche a livello europeo, prima ancora che a livello nazionale. Il settore vino, tra le esternalità positive, come dire, sollecita lo sviluppo sostenibile, che comunque è una strada tracciata, è un percorso obbligato, oserei dire, nel senso che negli ultimi anni noi abbiamo visto, stamattina è stato citato il Green Deal, sono state citate, diciamo, altre iniziative, diciamo, intraprese dalla Commissione Europea. Al momento queste iniziative hanno rallentato il loro iter, diciamo, da un punto di vista normativo, ma questa strada è tracciata ed evidentemente il settore vitivinicolo già contribuisce oggi a quelli che saranno gli obiettivi del futuro, perché la Farm to Fork stabilisce degli obiettivi 2030, la neutralità climatica entro il 2050, ma stamattina si parlava anche diciamo, dei crediti di carbonio e di quanto siamo indietro rispetto a questo tema. Un ettaro di vigneto sicuramente assorbe anidride carbonica, dà già oggi un contributo poi poco quantificabile, questo è altro tema, diciamo, che attiene più alle scelte, diciamo, della politica rispetto a questo, ma già oggi dà un contributo importante rispetto a quelli che saranno gli obiettivi futuri. Quindi sviluppo sostenibile, enoturismo, queste sono tutte attività economiche non principali, ma nell'ambito delle attività connesse, anche previste e anche riconosciute dal Codice di Civile. Le attività connesse legate al mondo vitivinicolo sono quelle che oggi portano reddito, sicuramente portano attrattività, portano interesse nei territori viticoli. Allora, come dire, concludendo e cogliendo anche la sollecitazione del professor Cagliano, cosa può dare il settore viticolo in futuro, no? Per dire questo bisogna un po' individuare quelli che oggi sono i rischi. Abbiamo visto il cambiamento dei consumi, è ovviamente sotto gli occhi di tutti. Non è certo una moda, il vino, io non direi dealcolato, direi il vino a basso tenore alcolico, a moderato tenore alcolico, perché tra il vino che conosciamo oggi e il vino dealcolato c'è un intermezzo, e se ne parla poco, ma se ne sta parlando nel gruppo di alto livello che è stato riconosciuto, diciamo, in Commissione Europea e si è riunito l'11 settembre, se ne parla poco, ma c'è una fascia intermedia che fa riferimento al vino che ha un più basso tenore alcolico naturale, quindi si può lavorare anche su quelle norme che citava il professor Georgopoulos stamattina. E quindi ci sono questi aspetti da considerare. Oltre al rischio dei consumi, dicevo, c'è un rischio che fa riferimento al ricambio generazionale, perché il settore vitivinicolo è tra quei settori dove è più importante lavorare sul ricambio generazionale, e quindi vuol dire questo cogliere le sfide dell'innovazione, della digitalizzazione, le sfide future anche, non solo quelle presenti, quindi non mi riferisco solo al PNRR, ma piuttosto a tutto quello che sarà, diciamo, a tutte quelle che saranno le opportunità future anche da un punto di vista economico-finanziario. Sviluppare accordi bilaterali o potenziare accordi bilaterali, perché noi non siamo soli, noi produciamo vino, lo vendiamo, nel caso della DOC delle Venezie su 240 milioni di bottiglie il 95% dicevo va all'estero. Abbiamo bisogno di potenziare gli accordi bilaterali o comunque gli strumenti che in qualche modo rafforzano il contatto con i nostri paesi clienti, comunque con i player, in particolar modo gli Stati Uniti, ma non solo. Prima si parlava di Stati Uniti, che comunque da solo assorbe la gran parte dei volumi venduti dai 3 paesi produttori. Questa oggi è una grande opportunità, lo è sempre stata, ma in futuro potrà essere un grande rischio, perché noi differenziamo poco i mercati. Io lo vedo guardando i numeri, noi vendiamo tutti, non solo il Veneto, non solo il nord-est, tutti vendiamo agli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Asia, e consideriamo
impropriamente anche qui emergenti paesi che non sono più emergenti da un punto di vista viticolo, perché la Cina ha un vigneto che ormai ha raggiunto il vigneto italiano sostanzialmente, e gli Stati Uniti hanno un vigneto che è in crescita, anche di Pinot Grigio, con non poche preoccupazioni da questo punto di vista. E quindi noi dobbiamo lavorare sull'elemento culturale, sull'elemento distintivo, dobbiamo lavorare sul valore, dobbiamo lavorare su quello che abbiamo solo noi. Gli altri potranno avere anche vino, ma solo noi abbiamo anche altri valori che possono accompagnare la produzione vitivinicola. Ci occorrono decisioni per quanto riguarda le varietà resistenti. Perché? Perché le varietà resistenti sono state sdoganate a livello europeo nel 2021 insieme ai vini dealcolati. Poi sui vini dealcolati c'è un tema, diciamo, anche di natura tecnica oltre che economica, nel senso che la dealcolazione ha un costo anche in termini di sostenibilità, se vogliamo, però dobbiamo comunque rispondere a quella che è oggi la domanda di vino a bassa gradazione, non necessariamente con la dealcolazione, però dobbiamo a noi qui servono tavoli di coordinamento, servono sistemi integrati, serve multidisciplinarietà, tanto, diciamo così, oggi richiamata, perché veramente la multidisciplinarietà è un valore in questo senso. Tornando alle varietà resistenti, noi abbiamo un vincolo a livello europeo, a livello nazionale. Il regolamento europeo apre alla produzione dei vini a denominazione di origine con le varietà resistenti, e nel testo unico del vino, il comma 6 dell'articolo 33 ancora ammette l'utilizzo di uve provenienti da varietà resistenti soltanto per la produzione di vini a indicazione geografica. Questo è evidentemente un elemento che occorre superare in qualche modo, ecco, occorre superare per fare in modo, perché la Francia l'ha superato, nello champagne utilizzano varietà resistenti per ottenere produzioni vitivinicole che poi da un punto di vista dell'etichettatura sono rimaste, diciamo, tali e quali, e quindi occorre superare e andare avanti anche su questo, perché sono questi gli elementi distintivi che ci possono consentire anche una modalità di racconto differente rispetto a quella che è oggi l'attuale situazione. Andare avanti sulle tecnologie genetiche, sulle TEA, e quindi qui già abbiamo, diciamo, grandi difficoltà legate alla ricerca, nel senso che sono queste sperimentazioni che durano molti anni, ma occorre sollecitare o comunque rispetto a già l'anno scorso, devo dire, sono già partite alcune sperimentazioni, quindi da questo punto di vista un passo avanti è stato fatto. E quindi in questo senso, chiudendo, cosa fa bene, diciamo, il vino fa bene all'economia? Sicuramente sì, ovviamente la domanda è retorica, come accennava l'avvocato Quatela prima, però per completare, diciamo, per assicurare, diciamo, benessere al settore vitivinicolo, ma io direi al settore economico, diciamo, all'economia in generale, occorre un maggior, a mio parere, coordinamento tra tutte le forze in campo, perché quest'anno è stata un'annata difficile, una vendemmia molto complicata. I produttori fanno già la loro parte in questo, nel senso che non solo nel nord-est, ma anche in Piemonte, anche in altri territori, i produttori nonostante tutto hanno, diciamo, nel caso del Pinot Grigio hanno già concluso la vendemmia, in altri casi ancora no, ma hanno fatto un grande lavoro nel vigneto in questo senso. A livello politico, istituzionale, la ricerca, le imprese devono, diciamo, in qualche modo definire dei piani strategici che vedano un po', che inquadrino un po', definiscano un po' quella che sarà la viticoltura del futuro e lavorare su queste tracce, su questi percorsi. Ecco. E quando avremo fatto questo, concluso questo percorso, allora potremo dire, potremo dire veramente che l'economia potrà, diciamo, avere degli effetti senz'altro positivi e potrà beneficiare veramente dall'operato, diciamo, di un settore che è già strategico, perché il PIL, diciamo, il valore del PIL è evidente, però
serve una strategia, diciamo, più complessa, più articolata e condivisa. Allora, io ringrazio il dottor Sequino perché lui è sempre generosissimo nel offrire il suo pensiero, quelle che sono i suoi studi, le sue deduzioni. Devo dire che devo ringraziare finora tutti coloro che sono intervenuti, perché non ci stanno offrendo soltanto un'analisi puntuale di quelle che sono le realtà di loro conoscenza, ma non è uno sciorinamento di studi, di idee, ma ci offrono anche degli strumenti che si possono sicuramente tradurre poi in azione concreta. E torniamo in Piemonte con il dottor Pierstefano Berta, e a lui, che è il direttore del consorzio del Vermouth di Torino, non posso che chiedere che, considerato che il Vermouth di Torino è l'unico Vermouth IGP, e so che chiaramente con orgoglio giustamente ce lo comunica in ogni occasione, ma ripeto, orgogliosamente condividiamo l'orgoglio, perché è anche frutto di un percorso che, voglio dire, si perde nel tempo e quindi giustamente vanno gratificati gli sforzi. Cosa ha implicato nel passato e cosa implica questo riconoscimento chiaramente ai fini strettamente economici? Prego, dottor Berta. Grazie per la domanda, grazie per avermi invitato, grazie per aver ricordato questo fatto che io effettivamente non avrei sicuramente citato. Affettuosamente. No, certo. Sì, Scherzo, sì. No, il fatto che il Vermouth di Torino abbia ottenuto l'indicazione geografica protetta e che sia l'unico vermouth con questa indicazione lo mette in una situazione particolare, ed è interessante proprio cercare di valutare da questo punto di vista cosa l'indicazione geografica protetta porta a un prodotto. Siamo in una situazione, appunto, come dicevo, particolare, unica, perché mentre per i vini DOC, diciamo, una nuova indicazione geografica, una nuova denominazione permette a un vino di entrare in un mercato che già ovviamente molto affollato di altre denominazioni, e quindi diventa difficile valutare l'aspetto economico proprio del nome, dell'indicazione geografica. Per il momento noi siamo un caso di studio particolare, perché è possibile vedere qual è la differenza tra, in questo caso, un vermouth con l'indicazione geografica e invece un vermouth generico o un aperitivo a base di vino, tenendo conto che si tratta di un nome, Vermouth di Torino, antico, che ha più di 2 secoli. La prima pubblicità che abbiamo trovato sul Vermouth di Torino è una pubblicità fatta nel 1833 su un giornale di Milano, dove si apre un negozio, un emporio per la vendita di Vermouth di Torino, e la pubblicità, come dire, parla di questo nuovo vino Vermouth di Torino, che quindi era veramente una novità allora. Però appunto è un nome antico, ma l'indicazione geografica protetta è stata ottenuta dall'Unione Europea nel 2019, dopo un iter che era durato 2 anni, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Italiana nel 2017. Con il 2019 e l'indicazione geografica protetta europea nasce il consorzio del Vermouth di Torino, che quindi comincia, tra le altre cose, a fare delle statistiche di produzione, perché fino a quel momento non era possibile distinguere il Vermouth di Torino da tutti gli altri vini aromatizzati o aperitivi a base di vino. E quindi possiamo dare qualche numero, ecco, qualche cifra, tanto per indicare che cosa è successo tra il 2019 ed oggi. Innanzitutto i volumi. I volumi sono più che triplicati in questi anni. I nostri numeri rispetto a delle DOC del vino, come dire, numericamente decisamente di un altro livello, rimangono relativamente limitati, ma quello che conta è al momento la tendenza. Si producevano nel 2018 1.800.000 bottiglie, adesso abbiamo superato i 6.200.000. Con un aumento costante in questi anni.
La cosa interessante è che oltre all'aumento in volume c'è stata una netta differenziazione in valore del prezzo di vendita del vermo di Torino a scaffale, con una differenza consistente. Ho fatto per questa occasione proprio un'analisi statistica dei prezzi medi di vendita nelle enoteche adesso, insomma, il vermouth di Torino viene venduto in media a 25 euro a bottiglia, mentre un vermouth non di Torino ha una media di 14 euro a bottiglia. Nel 2018 il prezzo medio del vermouth, cioè prima della nascita del vermouth di Torino, il prezzo medio di vendita del vermouth era 10 euro quando noi abbiamo cominciato a fare le prime statistiche, quindi nel 2019 il prezzo medio di vendita era 20 euro per il vermouth di Torino, quindi prezzo medio del doppio di un vermouth normale, più del doppio. Allora, questo permette di fare un calcolo certamente non certificabile, ma abbastanza indicativo del valore aggiunto che si può calcolare oggi sulla parola vermouth di Torino rispetto a un vermouth normale, perché se aggiungiamo, se noi facciamo il calcolo dei volumi in più e del differenziale di prezzo, otteniamo 114 milioni di euro. Il valore del nome vermo di Torino sull'etichetta vale globalmente per tutta la filiera 114 milioni. Quindi è un periodo favorevole, è un periodo roseo sicuramente. Cosa ha comportato però delle cose molto positive, molto piacevoli, ma anche qualche problema che può anche diventare, che possono anche, o meglio, che avrebbero potuto diventare dei problemi seri. La cosa favorevole è che naturalmente, visto il successo commerciale, sono aumentati in numero altrettanto importante il numero di produttori. Il consorzio in tutti questi anni ha sempre avuto la quasi totalità della produzione di vermo di Torino, cioè i nostri soci producono il 95% del vermo di Torino, tutto. Tra i soci ci sono grandissime aziende multinazionali, aziende medie, aziende locali, ma anche produttori di boutique che producono qualche centinaio o qualche migliaia di bottiglie all'anno, quindi, e che hanno una vendita estremamente locale e vorrei dire quasi familiare, che riescono a convivere in un consorzio che ha delle caratteristiche di democraticità che permette di valorizzare sia i grandi gruppi sia i piccoli produttori. Ma detto ciò, quando il consorzio è stato fondato avevamo 14 soci, oggi sono 45, quindi aumento anche in questo caso esponenziale del numero di produttori. Oltre a questo, aumento del numero di etichette. Quindi adesso ci sono una settantina di etichette diverse sul mercato internazionale di vermo di Torino. Tra i nuovi produttori e i new entry sul mercato del vermo di Torino ci sono le aziende serie e, come dire, morigerate che sanno il fatto loro e che si informano prima di fare un'etichetta, quelli borderline che l'etichetta la fanno fare dal tipografo senza che questo conosca le norme e poi vengono a chiamarmi per dire ma non abbiamo messo, che ne so, questa cosa sull'etichetta, è proprio obbligatoria, sì, magari sì. E poi ci sono chiaramente i truffatori e quindi in questi anni abbiamo al momento operato con successo opponendoci a produzioni di vermo di Torino in Svizzera, nel Regno Unito, negli Stati Uniti. Abbiamo una causa in corso in Argentina per un marchio depositato in Argentina, Vermouth Piemonte Torino, e è in corso adesso una pratica con l'ICQRF per un produttore spagnolo che vende in Canada il suo vermo di Torino fatto in Spagna. Questi sono gli esempi
negativi. Ovviamente cosa ha fatto il Consorzio per fronteggiare questo rischio? Da un lato ha usato fuori anche nell'Unione Europea lo strumento del marchio collettivo, che nel nostro settore non è sempre utilizzato. Noi siamo molto convinti che sia uno strumento che permette la difesa del nome in paesi come il Canada o gli Stati Uniti, dove l'indicazione geografica a priori non è riconosciuta. E naturalmente abbiamo cercato di informare il trade, quindi spiegare al trade con tutti i sistemi possibili che il Vermo di Torino ha un disciplinare di produzione, una tracciabilità, un territorio, è una cosa diversa dagli altri prodotti, ha delle erbe officinali coltivate in Piemonte, eccetera, eccetera. Questi due strumenti hanno funzionato. L'aspetto, vorrei dire, non paradossale, ma insomma emblematico, ecco, è anche un po' sul quale forse si tenterà forse di ragionare, vedere se è possibile modificare qualcosa, è il fatto che mentre per la promozione del Vermo di Torino, ma in generale dei vini a denominazione di origine, l'Unione Europea, l'Italia, le regioni utilizzano delle risorse importanti, oggettivamente importanti, non ci sono risorse per la tutela e la difesa dei marchi collettivi. E quindi c'è questo aspetto, a mio parere, paradossale, cioè che l'Europa finanzia la pubblicità, nel nostro caso del Vermo di Torino, negli Stati Uniti. Noi andiamo a fare pubblicità, in questo modo indirettamente pubblicizziamo anche l'eventuale produttore americano di Vermo di Torino. Ma se dobbiamo fare una causa, la dobbiamo pagare noi al 100% e non possiamo andare in regione o al ministero a dire dacci una mano per pagare un avvocato in Spagna. Futuro. Il mio sguardo è uno sguardo interessato, ma anche all'ottenimento dei tempi. Ho chiuso. Faremo il passo successivo, o meglio i piani futuri sono quelli di cercare di valorizzare l'economia del territorio e quindi collegamento con una filiera di erbe officinali piemontesi, miglioramento del turismo e sostenibilità. Grazie dell'attenzione. Io ringrazio sempre affettuosamente il dottor Berta perché a parte gli spunti che ci offre sempre di riflessione e la passione che esprime, che mette, che ci comunica, che è sempre premiante, devo dire, quindi veramente lo ringrazio. Purtroppo i tempi sono stretti, mi sento una cerbera, però poi mi guardano tutti quanti male, anche per nel rispetto di chi viene dopo di noi, che giustamente deve avere lo spazio. Allora, abbiamo visto che, voglio dire, il vino ovviamente è una bevanda, non si può considerare una semplice bevanda perché è talmente amata da tutto il mondo che sposta le economie, cambia le economie, quindi voglio dire, stante il rilievo sarà interessante chiedere all'avvocato Cortassa di quali strumenti noi disponiamo per migliorare il posizionamento del vino. Grazie mille. Aspetta che... Ecco, io parlo per ultimo, quindi mi tocca anche forse approfittare di quello che hanno detto i relatori che hanno parlato prima di me. Mi è piaciuta molto l'impostazione iniziale del nostro Presidente, il professor Calviano, che ha detto che il nostro gruppo deve partire da una prospettiva, deve parlare di una prospettiva del vino italiano qualitativa. Prospettiva qualitativa perché effettivamente è la unica indicazione verso la quale deve andare il vino italiano, cioè una qualità, una maggiore qualità e una valorizzazione della qualità. La dottoressa Romeo ha elencato una serie di dati di Mediobanca estremamente interessanti e ha parlato di trasformarsi per sopravvivere. Questo che cosa vuole dire? Tutti i dati economici che abbiamo visto fino adesso ci dicono una cosa, ci dicono che il vino italiano è un vino che naturalmente ha un grosso impatto sul mercato. È vero che, come ricordava la dottoressa Romeo, la quota mondiale del vino dei 3 grandi paesi produttori è scesa di molto, adesso siamo sotto al 50%, ed è vero che l'Italia non è sempre il primo produttore, però quando si parla di Italia come primo paese
produttore, purtroppo parliamo di produzione in termini quantitativi. Qualitativamente, quindi in termini di prezzo, è sempre la Francia che ha in realtà la prima posizione sul mercato mondiale. I dati del 2024, lo ricordava la dottoressa Romeo, sono più che incoraggianti. Mi ero annotato qui alcune cifre. Le esportazioni italiane nel primo semestre hanno raggiunto i 3,9 miliardi di euro e con una crescita del 2,4%, ma in realtà il valore in questo primo semestre del 24 è aumentato del 3,2%, quindi vuol dire che in termini di prezzo il vino è aumentato più che in termini di quantità, il che vuol dire che l'Italia si sta spostando, cosa che effettivamente è vera da molti anni, verso un prodotto sempre di maggiore qualità. Sempre i dati di Mediobanca che abbiamo visto prima ci dicono che i dati del vino spumante sono in crescita ancora maggiore e la denominazione italiana che cresce di più è sempre quella del Prosecco, che ha raggiunto, secondo i dati che ho trovato io, ha raggiunto addirittura una crescita del 13% nelle vendite di quest'anno, quindi una crescita che è 3-4 volte superiore alla crescita del prodotto vino italiano in generale. Se la domanda è che cosa può fare il vino italiano per crescere, certamente il vino italiano quindi deve indirizzarsi verso una produzione di qualità. Se guardiamo i dati sulla vendita dei vini sfusi, dei vini in bag-in-box, quindi in questi contenitori che in Italia sono ancora limitati a vini normalmente non di qualità, questo non è vero per la Francia vende con il bag-in-box anche vini a denominazioni, anche denominazioni importanti, anche vini con un prezzo relativamente alto. Non è ancora, mi sembra, il caso italiano da quello che leggo. Ecco, se si vede però la vendita dei vini comuni e dei vini in bag-in-box, effettivamente c'è stato un calo nel primo semestre di quest'anno, un calo che è già significativo. Per incrementare la vendita del vino italiano si deve puntare naturalmente su strumenti di marketing. E quali sono questi strumenti di marketing? Sono gli strumenti che l'Italia ha e che utilizza, devo dire, in modo egregio. Il primo strumento è quello, se ne è parlato tantissimo, adesso se ne è parlato questa mattina, lo strumento del terroir. Ma che cosa vuole dire terroir quando lo vediamo attraverso il prisma del marketing, quindi nella prospettiva di una valorizzazione del prodotto, in prospettiva di aumentare le vendite e di aumentare il prezzo del singolo prodotto? Significa fare conoscere il territorio. Fare conoscere il territorio significa anche e soprattutto sviluppare l'enoturismo. Ne ha parlato poco fa il dottor Sequino, se ne è parlato anche altre volte questa mattina. L'enoturismo non è soltanto un ulteriore prodotto legato al vino, non è soltanto un prodotto collaterale che permette di vendere insieme al vino anche la ricettività, l'accoglienza, la ristorazione. Enoturismo significa veicolare nei confronti del consumatore un messaggio positivo sul prodotto vino, cioè il vino non può essere quando noi pensiamo a valorizzare il vino italiano non pensiamo ai volumi. È vero, ci ha ricordato la dottoressa Romeo che i grandi produttori di vino sono produttori industriali, siano cooperative, siano fondi di investimento, siano famiglie, sono certamente prodotti industriali. Ma quando parliamo di valorizzare il vino italiano in termini di prezzo, quindi in termini di valore, parliamo di valorizzare un vino legato al territorio. Quindi lo strumento dell'enoturismo è uno strumento che ci deve permettere di passare un messaggio sempre più positivo per migliorare l'immagine del vino italiano nei confronti del consumatore non italiano, perché naturalmente il consumatore italiano sceglie per definizione, ha scelto prima per obbligo, poi per scelta, per facilità, sempre il vino italiano normalmente.
Quando parliamo di enoturismo non dobbiamo pensare ad un fenomeno improvvisato, dobbiamo pensare ad un fenomeno che è oggetto di studio, oggetto prima di tutto di regolamentazione. L'Italia ha avuto una evoluzione di normativa sull'enoturismo, pensiamo alla legge sulle strade del vino, alle varie norme che permettono la vendita diretta da parte dell'imprenditore agricolo dei prodotti, dei propri prodotti, dei prodotti di produttori limitrofi, ma l'enoturismo è anche oggetto di studio. Con il collega Piano siamo stati l'anno scorso all'Estoril, dove l'Istituto di diritto del turismo e diritto del vino ha organizzato un convegno internazionale sull'enoturismo, sul turismo del vino, sulla normativa che regola il turismo del vino nei vari paesi. Pensiamo che l'Università di Suze-la-Rousse, che è la principale università, penso sia la principale università enologica francese, non vorrei adesso sbagliare, vedo che il professor Gorgopoulos mi guarda con un po' di apprensione, ma ha un corso di laurea sul chargé des projets enotouristiques, quindi i nostri principali competitor francesi hanno ben chiaro che quando si parla di turismo legato al vino si parla di una materia che deve essere oggetto di attento studio, valutazione, e deve essere costruita in un modo organico. Naturalmente l'Italia ha degli altri strumenti che ha sempre utilizzato, pensiamo soltanto allo strumento del Vinitaly, l'anno prossimo sarà la 57esima edizione del Vinitaly, è chiaro che anche l'aspetto fiera, l'aspetto di attrazione sul territorio dei buyer internazionali è uno degli strumenti da sempre utilizzato, non è uno strumento nuovo, ma certamente uno strumento che sarà molto utilizzato anche in futuro, insieme allo sviluppo di piattaforme. Basta pensare che su TikTok, su Instagram, il vino italiano oggi ha un posizionamento che era anche soltanto 2 anni fa inimmaginabile. Un aspetto che ho trovato molto interessante e sul quale l'Italia mi sembra, ma è un'indagine non scientifica, ma un'indagine assolutamente da profano, mi sembra non avere ancora investito nulla, e l'industria per esempio cinematografica, a partire dal capolavoro del 2004 che tutti noi conosciamo, non solo gli amanti del vino ma tutti gli amanti del cinema americano si ricordano di Sideways, questo meraviglioso film evidentemente costruito per valorizzare le strade del vino della California, per sviluppare questa grande denominazione della California che è il Napa Valley, la prima, la più conosciuta delle denominazioni californiane. Ecco, certamente il produttore di vino nordamericano ha ben chiaro che anche l'industria cinematografica può essere ed è un veicolo molto importante di comunicazione del territorio. Tanto è vero che dopo questa pietra miliare del 2004 sono stati girati alcuni altri film, molti di questi proprio incentrati sulla Napa Valley, quindi quasi una pubblicità, non si può neanche dire una pubblicità occulta, perché era una pubblicità talmente evidente, ma che sicuramente ha fatto molto per aumentare la riconoscibilità di un vino come quello californiano, che in fondo è uno degli ultimi arrivati sul mercato, non in quanto prodotto in sé, ma in quanto prodotto di qualità. Non siamo ancora così abituati a pensare al vino californiano come un vino di qualità. Quindi quello che l'Italia deve fare è puntare privilegiare naturalmente i vini a denominazione e privilegiare il racconto, la comunicazione, la storia o le storie, come qualcuno dice, forse non è tanto la storia del vino con la S maiuscola, ma le storie del vino. Le storie che sono le storie di un territorio, di una zona, di una tradizione.
L'enoturismo quindi è sicuramente una grossa strategia di marketing all'interno di una strategia di comunicazione maggiore. Siamo in Piemonte, dove l'enoturismo è sicuramente una delle regioni, insieme alla Toscana, dove è più sviluppato. Qualcuno stamattina ricordava che oggi quest'anno sono 10 anni dal riconoscimento dell'Eroe Langhe Monferrato come patrimonio dell'UNESCO. Il Veneto ha voluto seguire la stessa strada con il riconoscimento di una parte delle colline del Prosecco come patrimonio UNESCO, e il Veneto si sta muovendo in una direzione molto simile a quella che già il Piemonte e la Toscana avevano preso negli anni. L'ultimo argomento, ho ancora forse un paio di minuti, l'ultimo argomento che vorrei toccare è l'argomento cui ha anche accennato il dottor Sequino, della sostenibilità. L'argomento della sostenibilità è particolarmente importante perché il consumatore, non solo europeo ma nordamericano, è particolarmente sensibile in questi ultimi anni a sentirsi narrare una storia che, insieme alla tradizione, ha anche un'attenzione verso la sostenibilità. Sostenibilità vuole dire il vino biologico, per esempio, vuol dire sostenibilità nei campi, vuole dire per esempio alcuni dati che mi sono segnato. Proprio qui in Piemonte noi abbiamo una grandissima cantina, oramai con alcuni decenni di storia, che è la cantina Ceretto, che ha trasformato tutti i 160 ettari di vigneto tutti convertiti in agricoltura biologica. Ci sono aziende come Marchesi di Barolo che fanno della sostenibilità ambientale uno degli strumenti di marketing principali per il mantenimento delle posizioni su certi mercati molto sofisticati come quello nordamericano. Vi vorrei leggere questa frase che ho trovato su un sito, non vi dirò di che azienda, ma che è indicativa. In vigna adottiamo tecniche colturali che permettono di conservare la fertilità del terreno, ridurre l'erosione, mantenere gli inerbimenti e la flora spontanea e introdurre nuove varietà. Quindi nella comunicazione sul vino la sostenibilità ha un ruolo importante, e non è soltanto la sostenibilità nel vigneto, ma è la sostenibilità in azienda. Quindi parliamo di sostenibilità, quindi di contenitori riciclabili. Le indicazioni ambientali sono diventate naturalmente obbligatorie, quindi tutti i produttori devono rispettarle naturalmente, ma la comunicazione ulteriore di un'azienda per la quale la sostenibilità complessiva del prodotto finale, quindi del vino, dal vigneto alla cantina alla bottiglia, segue dei percorsi di sostenibilità, è certamente uno strumento molto molto importante. Quindi, per sintetizzare, spostamento della produzione verso produzione a denominazione, produzione premium con una qualificazione più alta anche a livello semplicemente proprio di prezzo, sia sullo scaffale sia nell'oreca, e messaggio legato ad una sostenibilità del prodotto. Questi mi sembrano un po' gli elementi che giocano il ruolo principale nella strategia di marketing fondamentale del vino italiano. Allora, io ringrazio l'avvocato Cortassa, perché anche lui è stato capacissimo di condensare, perché gli argomenti erano l'argomento veramente di ampio respiro. I tempi ridotti, però tutti sono stati veramente degli interventi preziosissimi, e lui tra l'altro ci ha aperto anche a mondi di un altro fascino, voglio dire, il mondo del cinema, che chiaramente evoca, a parte chiaramente gli strumenti classici di marketing, gli strumenti classici dell'enoturismo, però anche questo
questo input nuovo, quindi c'è tutto da coltivare, tutto da, ripeto, da tradurre da idee in fatti. Ora abbiamo cominciato questa sessione con una domanda e concludiamo, ci avviamo alla conclusione di questo spazio con un'asserzione, e quindi sì, il vino fa bene all'economia, ma aggiungerei un'economia che non sia soltanto di numeri, di performance, di dividendi, ma che sia anche veramente l'espressione di benessere in senso ampio, e quindi che soprattutto si traduca in strumenti positivi nei confronti di quella società, di quel territorio che la produca, perché così da evitare, diciamo, delle discriminazioni poi di tipo economico e sociale, perché spesso accade che nel luogo dove si produce un'economia poi non se ne possa avvalere davvero in profondità. Detto questo, io lascio la parola al professor Calliano, che presiede questa sessione, quindi come è iniziato giustamente la concluderà. Prego. Grazie. Non faccio delle conclusioni, piuttosto provo a individuare dal discorso di questa mattina e dai discorsi di oggi uno stimolo ai giuristi, in particolare il comparatista che si occupa di consumi alimentari ha sentito nell'aria, pensiero rapido e quindi da sottoporre ad una valutazione attenta, che siamo in una fase che potremmo definire, come il collega Calabresi ha definito i momenti critici, di tragic choices, di scelte tragiche, potremmo dire di scelte strategiche. Il vino è stato uno degli elementi, ricordiamolo, che ci ha portato ad una scelta strategica. La vicenda del tutto piemontese del vino al metanolo ha scatenato una valutazione del tema della sicurezza, responsabilità del produttore, sicurezza dei prodotti, non soltanto alimentari, era il vino l'elemento di base, ma tutti i prodotti che, come sapete, a livello europeo ha aperto una strada maestra. Mi rivolgo ai colleghi giuristi per chiedere: non siamo forse in una situazione analoga in cui a livello europeo si deve fare una scelta strategica con riferimento alla valutazione degli effetti sia in termini economici che in termini sociali che in termini di benessere della produzione quantomeno alimentare? Se questo è, teniamo conto che il compito dei giuristi diventa estremamente interessante, cioè diventa il compito degli esploratori che attraverso il vino vanno a valutare quali saranno le conseguenze future del diritto dell'economia. È già stato così in passato a livello europeo. La mia impressione, tutta da discutere e da valutare, è che siamo in una situazione analoga. È stato chiesto dagli operatori: i giuristi siano la barriera nei confronti di tutte queste situazioni che stanno emergendo. Da un lato il cambiamento climatico, i problemi del cambiamento climatico, adesso abbiamo visto il problema della salubrità del prodotto alimentare. Se questa è la situazione in cui ci troviamo, probabilmente nel giro di pochi anni i temi che abbiamo affrontato oggi diventeranno un tema aperto a tutta l'economia. Questo vuol dire che il vino potrà dare all'economia delle prospettive nuove. Grazie. Allora, grazie al professor Calliano, grazie a tutti ai relatori che sono intervenuti e a voi tutti per l'attenzione. Se potete non lasciare il posto, mi rivolgo a Alberto e a Pier Stefano, perché procederei, mentre magari cambiamo invece i cavalieri per la parte dopo, procederei brevemente alla presentazione, però, e se possiamo cambiare
alla presentazione di un progetto, e sì, e ovviamente anche Stefano, che è il nostro autore Ucivi, di un progetto che sta molto a cuore a tutte le 3 associazioni che hanno promosso il convegno. Non vedo ancora la slide giusta, che è la presentazione, ecco, di un volume dal testo un po' provocatorio. Molto l'abbiamo discusso con un provocatore bravissimo su questo, che è il professor Zerbi. Non lo dico perché Vincenzo è andato via, però a un certo punto ho detto, certo, forse rischiamo un po', però abbiamo voluto osare e quindi lascio agli autori principali introdurre questo progetto che speriamo abbia un grande futuro. Grazie. Allora, molto brevemente io ho il compito di introdurre, diciamo, poi lascerò la parola ovviamente ai colleghi, ho un po' il compito di introdurre la pubblicazione con una breve cronistoria, perché credo sia opportuno diciamo, dar valore alla pubblicazione e al significato di questa pubblicazione, facendo un po' molto velocemente quella che è stata una cronistoria degli ultimi anni. Noi oggi parliamo di ingredienti, di informazioni nutrizionali, parliamo di novità molto importanti e direi impattanti per quanto riguarda il settore, ma questo tema nasce, se ne discute da anni in realtà, nasce da un regolamento che stamattina è stato citato dal professor Albisini, nasce dal regolamento 1169 del 2011 che già all'epoca nel rendere obbligatorie le indicazioni nutrizionali e gli ingredienti per tutti i prodotti alimentari, questo regolamento si occupa della fornitura di informazioni delle informazioni ai consumatori per tutti i prodotti alimentari, poneva una deroga per le bevande alcoliche, cioè per le bevande che hanno un titolo alcolometrico maggiore di 1,2% di alcol in volume e in qualche modo questo regolamento prevedeva che la Commissione dovesse stilare una relazione, affidava alla Commissione il compito di stilare entro il dicembre 2014 una relazione atta a chiarire se le bevande alcoliche dovessero e in che modalità riportare queste informazioni. Si apre una stagione di confronto con le organizzazioni di categoria, con i produttori. Nel 2017 addirittura la Commissione europea invita i produttori a autoregolamentare questo aspetto, questo tema. Quindi nel 2017 ci fu un tentativo, purtroppo naufragato, di autoregolamentare tutto l'aspetto degli ingredienti e del valore nutrizionale per quanto riguarda i prodotti vitivinicoli in particolare, perché già all'epoca si tentò di porre una distinzione tra vino e altre bevande alcoliche. Quale fu il messaggio principale lanciato all'epoca nel 2017-2018 dalle organizzazioni soprattutto europee? Quindi si parla di Comité Ven, Copa-Cogeca e altre organizzazioni europee. Il vino non è assoggettato a una ricetta prestabilita. Il vino non è un prodotto dell'industria, stamattina è stato detto, ma ogni anno, anche in considerazione dell'andamento climatico, in considerazione di una variabilità, diciamo, di fattori che intervengono sulla produzione e quindi anche sulle operazioni di cantina, ogni anno io devo intervenire oppure no, in alcuni casi, rispetto ad alcuni parametri. Quindi la peculiarità del settore vino rispetto agli altri settori sostanzialmente è questa, e questa peculiarità fu rivendicata purtroppo in maniera vana, diciamo, rispetto a quell'obiettivo di autoregolamentazione. Il tema si inserisce poi nei lavori di negoziato nell'ambito della predisposizione, della definizione della politica agricola comune, che da ultimo nella programmazione 2023-2027 vede in uno dei 3 regolamenti costitutivi della PAC, quindi il regolamento 2117 del 2021,
vede diciamo, il nuovo obbligo di inserire tra le indicazioni obbligatorie per i prodotti vitivinicoli l'elenco degli ingredienti e le informazioni nutrizionali. Quindi un obbligo che poi è stato reso applicabile a decorrere dall'8 dicembre 2023. Ma nel maggio 2023 cosa succede? Nel maggio 2023, in un convegno organizzato proprio dalle stesse organizzazioni che oggi troviamo qui sedute al tavolo, nel maggio 2023, quindi 6 mesi prima circa dell'applicabilità, dell'applicazione di questo obbligo, ad Asti fu organizzato un convegno sulle novità in materia di etichettatura e in quell'occasione, oltre a condividere contenuti tecnici e diciamo, le novità normative, si fece riferimento in maniera chiara alla necessità di trasferire in modalità più adeguata, mettiamola così, più adeguata, il che non vuol dire semplificare il messaggio, vuol dire declinare i contenuti tecnici. Noi siamo abituati diciamo, a parlare troppo spesso tra addetti ai lavori rispetto a questi temi, no? In maniera molto, molto tecnica, giustamente tecnica diciamo, però spesso e volentieri a livello di comunicazione tralasciamo un aspetto altrettanto importante, che è quello di declinare i concetti tecnici in una modalità più utile, più fruibile anche per gli utenti che non governano questi tecnicismi, ma sempre comunque considerando un certo rigore scientifico che non deve mai mancare, e infatti in questa pubblicazione non manca rigore scientifico, anche considerando quelli che sono stati i collaboratori che hanno partecipato diciamo, all'opera. I tre autori, Alberto Cugnetto, Pier Stefano Berta e Simone Giacosa, sono stati diciamo così, coadiuvati da una serie di da una combinazione di tecnici che hanno fornito un contributo anche in questo caso direi abbastanza multidisciplinare, sempre sull'onda della multidisciplinarietà, e quindi ecco questa breve cronistoria, diciamo breve, in parte anche diciamo così un po' tagliata rispetto a quelli che sono stati gli eventi su questo tema molto complicato che ci vede discutere da diversi anni, però credo sia importante anche fare riferimento a dove siamo partiti per arrivare a questo strumento, che è uno strumento semplice da un punto di vista come dire, della fruibilità e della maneggiabilità, ma ricco veramente di contenuti che possono in qualche modo fare la differenza. Peraltro il dottor Cugnetto ci ha informato che in qualche modo quest'opera sembra sia a livello nazionale, ma non solo a livello nazionale, a livello europeo, sia un unicum rispetto all'impostazione, e quindi io passo la parola a Pier Stefano Berta e Alberto Cugnetto. Sì, io mi limito a un brevissimo accenno su una delle ragioni principali che ci ha spinto a fare quest'opera, perché in ricerche internazionali e anche in ricerche nazionali che avevamo condotto qualche anno fa si è messo evidentemente in luce il fatto che quando il consumatore è informato della natura e delle ragioni dell'utilizzo di una pratica enologica o di un additivo si tranquillizza. Quindi lo scopo era, dato che ci sarà la necessità di indicare l'elenco degli ingredienti in etichetta, di dare uno strumento ai comunicatori del vino, quindi le persone all'interno delle cantine, l'ONAV, l'AIS, eccetera, degli strumenti facilmente leggibili in modo che possano spiegare in modo chiaro e semplice al visitatore di una cantina, al giornalista, a chiunque all'esterno, che cos'è quella sigla, cosa significa e quali sono le ragioni profonde del suo utilizzo nel vino. Grazie per Stefano e grazie Stefano per questa parte introduttiva, e in effetti questo è stato un lavoro corale che ha visto la partecipazione delle 3 associazioni promotrici, ma anche il patrocinio di Assoenologi, Federvini e Unione Italiana Vini, proprio perché
sono stati convinti delle nostre intenzioni, un lavoro di natura volontaria e che ci ha visti impegnati per più di un anno nella realizzazione di un'opera che inizialmente pensavamo di fare semplicemente a schede, quindi di produrre delle schede di facile lettura e che fossero in qualche modo utilizzabili rispetto al singolo utilizzo, cioè ho bisogno di sapere informazione sull'acido metatartarico, c'è la scheda dell'acido metatartarico, però man mano che andavamo avanti col lavoro ci rendevamo conto che c'era bisogno di dare un po' più di contesto e quindi di inserire intanto gli ingredienti del vino, come ha detto precedentemente il Presidente Saluzzo, è un titolo un po' provocatorio perché l'ingrediente principale è l'uva, e il mosto. Sappiamo che ci sono degli ingredienti speciali che a volte sono anche obbligatori per certe categorie di prodotti, ma poco si sa su quello che è il mondo degli additivi, partendo da un presupposto che è vero che il vino è una bevanda, è un alimento, ma il vino è anche un prodotto edonistico e per quanto tale deve garantire sicuramente salubrità perché è un alimento, ma anche piacevolezza di beva, qualità sensoriale, conservabilità nel tempo in diversi posti del mondo, in diverse condizioni di conservazione e quindi gli additivi sono talvolta necessari per poter garantire questo. Ecco, oggi da domani, perché alla fine le deroghe legislative in qualche modo hanno permesso, hanno circostanziato l'introduzione effettivamente alla prodotti della vendemmia 2024, quindi a partire dal 2025 incominceremo a vedere sulle etichette la lista degli ingredienti, corredata anche dalle indicazioni nutrizionali. E quindi qua si poneva un problema anche di tipo comunicativo, cioè il consumatore pronto a ricevere questo tipo di informazioni può essere scoraggiato, come diceva precedentemente Pier Stefano, studi hanno dimostrato che la reattività del consumatore a determinati nomi di sostanze che non conosce è differente. Pertanto qui abbiamo voluto riassumere in maniera chiara, ma comunque solida, esaustiva, tutte le informazioni che sono utili soprattutto ai comunicatori del mondo del vino, ma a chiunque poi voglia leggere la pubblicazione e voglia approfondire l'argomento, con uno schema che si ripete essenzialmente ogni scheda. Ecco, se fosse possibile mandare avanti la presentazione, c'era un esempio della scheda che faceva vedere come era strutturata, però comunque se insomma, quando avrete la pubblicazione in mano o c'è il telecomando. Questo qua? Ah, ok. Ecco, vedete, questa è essenzialmente la struttura di una scheda che riporta la storia e i primi utilizzi dell'additivo, l'origine e il metodo di produzione. Qui abbiamo essenzialmente un'origine, sia un'origine naturale o un'origine di sintesi, e poi abbiamo altri utilizzi nell'ambito agroalimentare, quindi ci sono delle informazioni che riportano essenzialmente l'utilizzo in altri ambiti. Vi sono anche delle ragioni dell'utilizzo di enologie e vantaggi per il consumatore. Qui ci sono essenzialmente delle informazioni anche tecniche enologiche che riportano essenzialmente i limiti massimi di utilizzo e le modalità. E infine i riferimenti al Codex e quindi alle schede dell'OIV, che sono delle schede per addetti ai lavori, e ai riferimenti normativi che in qualche modo definiscono l'utilizzo di questo additivo. Ecco, prospettive. La pubblicazione in questa fase è stata stampata a titolo dimostrativo, però l'obiettivo è quello di rendere l'accesso gratuito al contenuto attraverso un sito che sarà gli ingredienti del vino.it, dove sarà possibile, previa registrazione, scaricare l'intera pubblicazione o le singole schede. Sarà attivo dal mese di novembre, proprio in occasione del prossimo evento che stiamo organizzando al CIMEI davanti a una platea nazionale, e dove ci sarà anche l'occasione di
discutere nuovamente nel merito delle questioni legate all'etichettatura con i rappresentanti delle principali associazioni di categoria del vino a livello nazionale. Per cui vi invito a monitorare internet e vi daremo informazioni quando sarà attivo e tutti potete accederne gratuitamente. Grazie agli autori e Stefano Seguino è tanto bravo tecnicamente quanto sempre modestissimo nell'approccio. Ovviamente, essendoci ugivi, c'è una sezione giuridica che per ragioni di facile consultazione, ma soprattutto di aggiornamento normativo, sta in un'appendice normativa di cui Stefano è il principale autore. Poi non so perché hanno voluto aggiungere il mio nome, ma solo perché quando si fa una joint venture, un'alleanza, contenuto bisogna dare, e qua c'è il contenuto. Chiederei ad Andrea se possiamo avviare la prossima tavola. Mi scuso per il ritardo, soprattutto per Bene, tocca a me introdurre questa sessione che si intitola Vini Low Alcohol and Low Calories, quale futuro? È la quarta sessione. Entriamo subito in medias res, volendo prima di tutto però ringraziare tutti, quando dico tutti dico davvero tutti, coloro che hanno organizzato, preparato, progettato, ideato e contribuito a questo evento meraviglioso, ricco di stimoli. Io vi annoierò, io che sono stato chiamato a presiederlo, rubo 1 minuto, 2 minuti, annoiandovi con delle riflessioni personalissime che ho fatto in questi giorni proprio per entrare un attimino nell'argomento e di cui ho condiviso il contenuto, condiviso nel senso che ho esteso il contenuto anche ad Andrea Ferrari, il quale ha detto sì, puoi dirle, per cui evidentemente ha avuto il suo placet, posso parlare. Siccome le ho scritte, cosa che non faccio mai, le leggo. E queste servono evidentemente, è la mia opinione, non conta assolutamente nulla, ma serve per introdurre un attimino il tema e per lanciare poi quelli che sono gli interventi. Poi do la parola ad Andrea e mi taccerò per sempre. Andrea sarà il moderatore dell'evento, per cui lo gestirà lui. Il futuro del vino passa, a mio avviso, dai vini totalmente o parzialmente dealcolati. Dobbiamo capire che la dealcolazione è un'opportunità e fra poco diventerà sostanzialmente un obbligo per fronteggiare innanzitutto il calo dei consumi. È troppo forte la campagna contro gli alcolici in generale ed il vino in particolare, quasi fosse il più pericoloso degli alcolici, e abbiamo visto che non lo è. Ed è troppo forte il messaggio che ormai è mainstream del vino con gradazione alcolica, del vino classico, diciamo, che fa male se ingerito in quantità superiori ad un minimo indefinibile, e abbiamo visto stamattina indefinito. D'altro canto, le abitudini dei consumatori si stanno orientando proprio verso una convivialità non necessariamente alcolica o non necessariamente vinicola, ma che tenga d'occhio anche delle conseguenze della salute e anche le conseguenze giuridiche del consumo di alcol, come insegnano le norme sempre più restrittive del codice della strada e l'interpretazione sempre più rigorosa che ne dà la giurisprudenza.
La Cassazione penale, ormai da qualche anno, ci dice che il pre-test, quello che diciamo, l'accertamento speditivo che viene fatto prima dell'etilometro, non è sottoposto alle garanzie del 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, quelle sull'obbligatorietà dell'avviso di avvalersi di un difensore. Quindi si fa un pre-test prima ancora di avvisare, quindi un accertamento prima ancora di avvisare della facoltà di avvalersi di un difensore. Come avvocato nutro qualche perplessità, ma la Cassazione su questo è granitica, si può fare e anche la giurisprudenza di merito segue. A tacere poi delle modificazioni culturali di una società sempre più multietnica che vede nel consumo di vino una tradizione in cui non si riconosce. Ne consegue, sempre a mio avviso, che il vino dealcolato in prospettiva è una grossa opportunità, soprattutto per la fascia di prodotto medio-bassa. E qui parlo di me. Io quando parlo di me porto il mio mondo ovunque, è il mio piccolo spicchio di cielo. Chi vi parla è produttore di uva Lambrusco dell'Oltrepò mantovano. Il Lambrusco, come è noto, è un vino a basso prezzo, giovane e di scarso tenore alcolico, ma è un vino diffusissimo, capillare, sfaccettato, ormai oggi in numerose denominazioni e prodotto oggi con molta cura. Le bottiglie però non superano mai 6, 7, massimo 8 euro di prezzo l'una. Il Lambrusco poi è un vino che si sposa con la cucina di gran parte della pianura padana ed è fortemente conviviale, gruppi, famiglie, fiere, sagre di tutti i paesi della bassa lombarda e naturalmente emiliana, piccoli e grandi, trovano nel Lambrusco la bevanda di accompagnamento ideale. Quindi anche il Lambrusco, che si vanta, ha ragione di essere un vino leggero, quindi con scarso tenore alcolico, ma pur vero, il tenore alcolico c'è. Le denominazioni, quelle modenesi emiliane, richiedono almeno 9 gradi e mezzo, quelle mantovane 10, 10,5 come minimo grado alcolometrico, però per quanto basso e per quanto non paragonabile ad altri vini, la gradazione è richiesta. Quindi anche il Lambrusco, per sopravvivere, può e deve accettare la sfida della o totale o parziale, se vogliamo rivendicarla una denominazione, dealcolazione. Perché altrimenti non si sopravvive. Abbiamo bisogno anche di queste soluzioni. Parlo di soluzioni filosofiche, non parlo di soluzioni tecniche, poi i tecnici, gli agronomi e gli enologi ci spiegano le difficoltà della dealcolazione, ma la sfida secondo me va accettata. Dealcolare parzialmente una bottiglia o un lotto di Lambrusco non può né deve essere considerato un'eresia, ma un segno dei tempi e dei gusti che cambiano, il modo per tenere legati a sé i consumi e un pubblico tradizionale, una svolta verso una sana e nuova convivialità, oltre che l'apertura a nuove culture. Dico anche questo in una prospettiva, se vogliamo, storica di lungo periodo, qui chiudo. Il professor Gheorgopoulos stamattina evocava Alessandro Magno. Ce lo potrà confermare lui stesso, essendo greco. Alessandro Magno è morto dopo aver ingerito, dicono le fonti storiche, più e più volte la coppa di Eracle, che era una quantità esagerata di vino schietto, che era una cosa eccezionale per l'epoca, non solo per la quantità, ma perché il vino schietto non lo beveva nessuno, nel senso che nell'antica Grecia il vino veniva diluito. Il vino che veniva conservato in questi otri con la resina di cui era veniva diluito. Molto più prosaicamente nel Medioevo si parlava di vinum optimum, ne parlava prima anche Stefano Dindo, che era il vino schietto non diluito, ma era il vino dei nobili. La povera gente lo diluiva. Nelle campagne della bassa, penso quella mantovana, ma anche quella ravennate, dove c'erano le piantate e le alberate, che evidentemente riservavano alla coltura della vite solo una parte della superficie agricola utile di allora, dei secoli passati, e quelle servivano per produrre il vino di sussistenza, ma non bastava mai per un'annata, quindi doveva essere diluito. Allora i gusti cambiano, non possiamo vergognarci di dire e di parlare di un vino che non deve essere vino se non è vino, se è dealcolato, se è diluito, se ha delle caratteristiche un pochettino diverse. È un tornare al passato, come è stato tanto tempo fa, e questo tornare al passato in realtà può essere anche una chiave per vincere la sfida del futuro. Grazie. Do la parola ad Andrea. Grazie Filippo, buonasera a tutti.
Ben ritrovati al nostro consueto evento annuale. Al nostro panel è dato un compito fondamentale, quello non solo di rispettare i tempi, ma addirittura di anticiparli per arrivare alla fine nei termini previsti. Vabbè, mi aggancio io, ovviamente da moderatore faccio solo una breve premessa, un'introduzione ai relatori che mi seguiranno. Quest'oggi abbiamo sviscerato, un po' scomposto il tema del vino sotto le molteplici forme, no? Il vino nell'evoluzione storica, nel contesto sociale, è un bene in costante evoluzione, ha una componente economica, un'importanza economica fondamentale, è un settore, abbiamo visto, che è sano, ma abbiamo visto anche che i consumatori in qualche modo cambiano, hanno una relazione differente col vino rispetto al passato. Il tema che oggi poi noi cerchiamo anche di approfondire è quel collegamento tra vino e salute, vino e benessere, di cui si è anticipato in mattinata, dove, come diceva il professor Abissini, no, c'è questo vuoto normativo a livello comunitario sul binomio vino e salute, e pare in qualche modo che la responsabilità sulla salute stessa sia rimessa al consumatore, il quale avrà l'onere, attraverso le sue competenze tante volte limitate, nel capire se quel determinato prodotto può avere degli effetti negativi sulla sua salute, e ciò sulla base anche dell'imposizione che è stata fatta sulle indicazioni nutrizionali in etichetta. Difficilmente andrà a guardarle, ma comunque ha la possibilità di capire se quel prodotto rientra tra quei beni che intende consumare. Poi c'è il tema dell'alcol, strettamente collegato al vino, è un tema di non poco conto. Stamattina il professor Bignamini ce l'ha anticipato, 5 milioni di italiani abusano di alcol, ma dobbiamo anche pensare a tutto quello che succede in Nord Europa, e quindi il problema dell'abuso di alcol è un problema che deve essere affrontato. E il tema dei vini a basso contenuto alcolico, o addirittura interamente dealcolati, potrebbe aprire nuovi scenari, nuovi mercati. Se io mi valuto come consumatore al mercato, io sono molto attento alla salute e al benessere fisico, e come tanti altri consumatori, se noi oggi andiamo a fare la spesa rispetto al passato, ci rendiamo conto che la stragrande maggioranza di prodotti hanno delle indicazioni particolari, no? Povero di grassi, quasi tutti lo guardiamo perché facciamo attenzione alla dieta, quindi è ricco di proteine. Gli High Pro sono ormai tra gli alimenti più consumati, e le proteine sono ormai aggiunte in tantissimi prodotti, e quindi il consumatore in qualche modo è orientato anche a questa attenzione sulla salute. E leggevo proprio un articolo del Sole 24 Ore di poco tempo fa, dove si dice che in Italia il 36% dei consumatori è interessato a consumare bevande dealcolate, e gli Stati Uniti, che sono sostanzialmente l'incubatore delle tendenze, specie tra i giovani, il mercato NOLO, quindi no e low alcohol, vale già $1 miliardo. E allora è veramente così? Qual è quindi il futuro di questi prodotti, e quali sono effettivamente i prodotti che in qualche modo influenzano i consumatori a ricercare o acquistare prodotti dealcolati o a basso contenuto alcolico? Lo chiediamo quindi al nostro primo relatore, che è il professor Massaglia, che vedo che si è spostato qui alla nostra destra. Il professor Stefano Massaglia, attualmente professore ordinario di Economia ed Estimo Rurale presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino, è autore di oltre 100 pubblicazioni fra articoli su riviste nazionali, internazionali e monografie. Dal 2009 è titolare dell'insegnamento di marketing e legislazione dei prodotti vinicoli e enologici del corso di studi di viticoltura e energia dell'Università degli Studi di Torino, ed è membro del comitato scientifico del Centro Interdipartimentale Viticoltura e Vino dell'Università di Torino. Il professor Massaglia quindi ci offrirà il suo autorevole contributo, frutto peraltro, se non sbaglio, anche di un recentissimo studio sulla profilazione dei consumatori low alcohol, e ci parlerà dei profili economici e strategici dei vini low alcohol, nuovi consumatori e nuovi mercati. Grazie. Grazie, iniziamo con innanzitutto grazie per avermi rinvitato, questa è la terza volta. 2 numeri, 11, non è l'orario in cui finiremo questa sessione. 11 è un numero su cui io insisterò durante la presentazione, e anche il numero delle slide che cerco di presentare, il numero di minuti che mi riservo. Ho studiato tanto, ma non so come gestire il videoproiettore, braccia rubate alla viticoltura. Altro numero, 10. Ho cercato di trovare dei dati in bibliografia, studi di analisi del consumatore, sono proprio pochi, quasi tutti fatti una decina di anni fa. 2014, ne ho trovati 2 interessanti, non ve li presento perché 10 anni per il consumatore equivalgono a
alcune ere geologiche. Le conclusioni di questi studi: prodotto che non c'era, mercato consumatore che non c'era. Parlavamo di sperimentazioni che tecnicamente erano possibili per quanto riguardava la dealcolazione totale o parziale, e un consumatore che allora non c'era. Cosa è cambiato in questi 10 anni? In questi 10 anni, come avete visto, sono cambiate diverse cose. Abbiamo già citato il dato relativamente al primo. Non preoccupatevi, sono abituato in aula magna a questi inconvenienti. Spero di ricordare a memoria tutte le slide. La prossima volta le stamperò, sarò meno rispettoso dell'ambiente. Dicevamo, 10 anni fa eravamo di fronte a un mercato che non c'era e a un consumatore, a un profilo di consumatore che non c'era. Che cosa è successo negli ultimi anni? Abbiamo visto gli Stati Uniti, semplicemente alcuni consumatori sono usciti dal mercato, alcune generazioni sono uscite, un'altra si è affacciata e un'altra generazione, grazie mille, si sta avvicinando. Dunque, dal punto di vista economico, quando parliamo di vini low alcol, io non parlerò di alcolato neppure di zero alcol, io parlerò solo di vini a basso contenuto alcolico, perché vi hanno presentato un vino a basso contenuto alcolico, ma noi in Piemonte siamo in grado di fornire dei vini che hanno un contenuto alcolico ancora più basso del vostro senza andare a dealcolare. Spesso di questo ce ne dimentichiamo. Noi abbiamo come regione la possibilità di produrre più del 33% delle nostre uve partendo da una denominazione, da un vitigno che è il Moscato, che ha una gradazione più bassa. Dunque noi forse spesso ci dimentichiamo anche di questi aspetti, che possono sembrare, sono talmente banali che ci dimentichiamo di comunicarli. Vini a bassa gradazione alcolica, sono in competizione con il no alcol, dipende dal target e dai paesi. Sono in competizione forse di più con le altre bevande, pensiamo a tutte le bevande a basso contenuto alcolico che non si richiamano e non vogliono neppure richiamarsi al vino. Io qua dentro metterei anche la birra a basso contenuto alcolico, che ha un mercato rilevante ormai non solo più negli Stati Uniti, ma in moltissimi paesi, e questo può anche rappresentare a tutti gli effetti un competitor. C'è un interesse da parte dei consumatori. Io ho approfittato di una ricerca che stiamo portando avanti più generale, dove visto l'interesse a queste tematiche da 2 anni abbiamo inserito anche una domanda sugli acquirenti di vino, sulle loro preferenze in termini di gradazioni per i vini che attualmente acquistano, dunque non parliamo di vini che ancora non ci sono o non sono presenti. E poi proveremo a fare anche qualche ragionamento per quanto riguarda il possibile collocamento dei prezzi. Cercheremo anche di capire se è nato prima l'uovo o la gallina, e l'offerta crea la domanda o viceversa. Non sono assolutamente in grado di darvi una risposta, ma volevo darvi qualche spunto. Indagine: abbiamo raccolto più di 8.000 pareri di acquirenti di vino, dunque non parliamo di consumatori di vino al ristorante, di persone che acquistano vino per sé o per le proprie famiglie, su 4 paesi. Sono i 4 paesi che nel 2021 rappresentavano lo zoccolo duro del consumo a livello mondiale: Italia, Francia, Germania e Stati Uniti. Dunque i 2 principali esportatori e i 2 mercati al momento più interessanti in termini di volumi. Che cosa abbiamo chiesto? Acquisto a vino? Sì. A tutti quelli che rispondevano sì, siamo partiti da un campione di 14.000 responsabili d'acquisto. Quando acquista vino, quale delle seguenti gradazioni preferisce? Non abbiamo voluto interferire chiedendo acquisto a meno vini low alcol. Quale gradazione fra quelle che le sono proposte preferisce? Abbiamo ipotizzato 5 gradazioni, naturalmente l'uscita come exit strategy per me non è rilevante il grado alcolico. Qui per motivi di sintesi, anche perché non abbiamo ancora presentato il lavoro, abbiamo aggregato i dati sulle risposte sulle 2 fasce più basse, meno di 9 gradi, dove voi fate fatica, noi in Piemonte non abbiamo problemi, e la fascia 9-11, dunque come discriminante gli 11 gradi, poi si va a salire. Ho sintetizzato le risposte sui 3 anni, non ho
presentato i dati sull'evoluzione, c'è un interesse maggiore fra il 22 e il 24, è crescente in tutti i paesi, questo è indubitabile. C'è un interesse, una curiosità sui consumi, sui vini che hanno una bassa gradazione alcolica, ma qui stiamo parlando di consumatori che già consumano vino e non consumano solo vino a bassa gradazione. I paesi che hanno percentuali più rilevanti, la Germania, ho messo in giallo perché è un dato che ci ha stupito per quanto riguarda gli Stati Uniti, parliamo comunque di circa il 40% degli intervistati che dice di preferire di acquistare vini che hanno una gradazione sino ad 11. È una questione di genere, è anche una questione di genere. Quasi il 44% delle donne esprime una preferenza per questi vini, gli uomini si fermano al 35%. Quali altre variabili sociodemografiche in qualche modo influenzano questo? I gruppi anagrafici agli estremi per motivazioni completamente diverse. I baby boomers, ovvero quelli nati sino al 64, e la cosiddetta generazione Z, noi l'abbiamo presa dal 97 in avanti. Questi due gruppi hanno una maggiore sensibilità, interesse a questo. Il problema è che sono due target completamente diversi. Qualcuno probabilmente potrà bere ancora per 25-30 anni fra i baby boomers, non tutti. La generazione Z in media potrà valutare di acquistare un vino o un altro alcolico almeno ancora per 45-50 anni. Dunque in ottica di prospettiva futura sono completamente diverse. I baby boomers però in alcuni paesi hanno una buona capacità reddituale che non è sempre così in gran parte dei paesi del nord del mondo. In realtà in Inghilterra e negli Stati Uniti la situazione è leggermente diversa. Questa è una slide che non sapevo se togliere o meno. Abbiamo chiesto anche 9 fasce di reddito, poi noi le abbiamo raggruppate. Sembrerebbe venire fuori che quelli meno interessati, e questo concorda con i dati del 2014 in uno studio in Inghilterra, quelli meno interessati ai vini di bassa gradazione sono le persone che hanno un reddito familiare alto. Man mano che si abbassa il reddito familiare, più sale la preferenza per vini a bassa gradazione. Io ho studiato microeconomia con scarso profitto, potremmo mica ipotizzare in modo un po' poco ortodosso che il vino inferiore viene percepito come bene inferiore da una parte di questi consumatori, soprattutto dai consumatori di fascia alta. Si insiste molto sul andare tutti sulla fascia premium. Fate attenzione, l'hanno fatto tutti hanno fatto questa scelta, adesso c'è un mercato affollato di etichette che competono per un bacino di consumatori che si è ridotto perché è salito o sceso di fascia, siamo tutti lì dove prima eravamo in 100, siamo in 120, io insegno anche a zootecnia, in 120 nello stesso spazio si sta molto peggio, anche una questione di benessere animale. Facciamo attenzione a questo perché la ricetta del andiamo sul premium non ha pagato, sembra non pagare. Questa è un'altra slide pericolosa, non presenteremo neppure all'OIV. Sembra, vogliamo avere almeno ancora un anno di dati, che in realtà chi consuma abitualmente, ma non tutti i giorni, dunque su base settimanale o mensile, i vini rossi e i bianchi fermi, dunque quelli più strutturati, abbia un interesse maggiore rispetto ai vini a basso tenore di alcol. Potrebbe sembrare un controsenso, ma forse è un consumatore che è abituato a bere vini di bassa gradazione, come chi ha fatto il peccato, poi si sente in colpa e dichiara di essere interessato anche a vini di bassa gradazione. Questi sono dati molto meno stabili, sono 4.000 interviste fatte solo nel 24 su 12 paesi. In tutti i paesi, che siano emergenti o meno per il mercato del vino, c'è comunque un interesse sulla bassa gradazione dei vini che attualmente sono in commercio. Ma facciamo attenzione
perché quando si parla di bassa gradazione abbiamo un Asti, un Moscato che sta sotto i 9, dei Lambruschi o dei nostri Piemonte di uva Bacca Bianca che stanno nella fascia più sull'alto, fra i 9 e gli 11. In generale, al momento i consumatori di vino accettano ancora di consumare soprattutto un vino fra gli 11 e i 13 gradi, ma in molti paesi la seconda scelta dichiarata in termini di acquisto si è spostata sul 9-11, addirittura sul Giappone sotto i 9 gradi. Dunque, queste mie provocazioni con lo spunto di riuscire a capire se al di là dell'alcolare totalmente o parzialmente si possono mettere in atto delle strategie di breve e di medio termine per i vini che stiamo producendo adesso e continueremo a produrre almeno per i prossimi 5 anni. Non è pensabile che nel giro di 3-5 anni il 50% della produzione di vino italiana segua questa strada, perché l'ha già fatto anche qualcun altro. Guardate che se girate i supermercati, le enoteche tedesche e svizzere, quest'estate per motivi familiari l'ho dovuto fare, si trovano dei vini spagnoli completamente dealcolati allo stesso prezzo dei nostri bianchi che ho citato, 9,90. Io non parlo di un'enoteca, una catena di enoteche tedesca che ha 200 punti vendita e una GDO svizzera che fa grandi volumi. Dunque dobbiamo anche riuscire a capire un attimo questa cosa. Noi non ci siamo mossi prima per tutta una serie di motivi. Decidiamo o no di non muoverci, dobbiamo però aver chiaro che qualcuno ha già fatto questa strada, i consumatori sembrano interessati potrebbe anche essere una moda, nel senso noi parliamo come se il consumatore fosse un monolite, non so se vi ricordate, come mai gli studi sono usciti 10 anni fa? Perché 12 anni fa si parlava già molto di ridurre il consumo di vini ad alta gradazione. Io penso che questa volta non sia una moda passeggera, sicuramente diventerà un segmento di mercato, non sarà più una nicchia. Ci potrebbe aiutare per andare su nuovi mercati, non è così facile, dobbiamo capire come presidiare i mercati tradizionali con le denominazioni che abbiamo in questo momento. E soprattutto, se io parlassi come territorio, ricordare che su molti territori italiani abbiamo già dei vini che hanno tutta una storia, una tradizione e possono dire anche che hanno una gradazione non troppo elevata, non puntare su quello. Rimane un grosso punto interrogativo che è quello dei vini cosiddetti dealcolati. Il problema qual è? Che tutte le indagini che sono state fatte adesso danno delle proiezioni di crescita media annua 6, 5, 8, 10%. In questi anni c'è però stato anche un fenomeno che ci siamo dimenticati di ricordare, l'inflazione e la perdita del potere d'acquisto. Questi vini dealcolati, quelli che ho visto io, sono comunque in una fascia di prezzo accessibile. Grazie, non so quanti minuti ci ho messo. Grazie professor Massaglia. Direi che sono dati estremamente interessanti e che ovviamente non possiamo far finta di non conoscere, di non sapere, e questa tendenza quindi mi fa capire ancora di più come ci sia un cambiamento del consumatore anche nei propri stili di vita e nella ricerca forse di prodotti che in qualche modo sono più sostenibili e salutari per la propria salute. Quindi ci troviamo di fronte comunque a delle informazioni, a una conoscenza nei confronti della quale le aziende non possono ovviamente non possono non conoscere e che quindi dovrebbero attuare cercando anche di scoprire questi nuovi mercati. Certo che poi nell'ambito della produzione e della commercializzazione di questo tipo di prodotti vinicoli, fermi restando appunto tutti i limiti normativi che talvolta incontriamo, soprattutto a livello interno, bisogna poi fare i conti anche con quelle che sono le pratiche di produzione, perché mi immagino che dealcolare o fare una pratica di riduzione dell'alcol di un vino possa ad andare a compromettere o rischia di compromettere, se non è fatto con certi criteri,
quello che è anche il suo contenuto organolettico, quelli che sono le sue sensazioni organolettiche, e poi bisogna fare i conti con il mercato, con la domanda di questi prodotti e poi con le regole che si affrontano nei diversi mercati internazionali qualora uno volesse approcciare ad altri mercati. E allora ne parliamo, lo chiediamo alla nostra seconda relatrice, che è la dottoressa Maria Caterina Raukenberger, che è responsabile del Dipartimento Legale del gruppo Roffino, ossia della società italiana facenti parte della multinazionale statunitense Constellation Brands, con sede nello Stato di New York. È laureata in giurisprudenza presso l'Università di Friburgo con indirizzo in diritto commerciale e con master in diritto europeo. Gestisce oggi la contrattualistica nazionale ed internazionale, i contenziosi, il rispetto della normativa applicabile del gruppo, e dal 2019 la sua responsabilità si è estesa anche alla gestione dei contratti in area EMEA. Recentemente inoltre le sono state affidate le attività di verifica della compliance delle etichette dei prodotti del gruppo. È responsabile della sezione Toscana e Umbria dell'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa. Alla dottoressa Raukenberger quindi chiediamo qual è l'esperienza sul tema e quali sono le difficoltà che incontrano oggi le aziende vitivinicole nel produrre e commercializzare vini dealcolati o a basso contenuto alcolico. Prego. Bene, ho anche una presentazione, quindi sarà proiettata. Allora, buon pomeriggio a tutti. Un grande ringraziamento a Luigi Givi e in particolare al Presidente, l'Avvocato Saluzzo, che mi ha invitato oggi pomeriggio. Quindi comincerò direttamente con, prima di andare in vacanza, è uscito il Wine World Magazine che si intitolava proprio Zero o Low Alcohol, Close but not the Same, e quindi poi troviamo a pagina 13 direttamente diciamo uno scoop centrale, Italy stalls on non-alcoholic wines while competitors profit, quindi a sottolineare che ancora abbiamo da fare, ma ci arriviamo nel dettaglio ora. Okay. Questo lo abbiamo già detto. Quindi questa è una slide molto importante perché nell'Unione Europea appunto la produzione dei vini dealcolati e parzialmente dealcolati è già autorizzata dal 2021, tuttavia in Italia non è ancora stata recepita. Quindi quello che possiamo fare in Italia oggi è ridurre solamente la gradazione del 20% rispetto alla gradazione di base. E quindi a livello nazionale si sta elaborando un decreto di attuazione di quella normativa europea, tuttavia poi nelle ultime bozze che circolano pare che ci saranno ulteriori criteri restrittivi, sicuramente quello di utilizzare l'acqua esogena e quindi l'acqua che non si potrà utilizzare l'acqua esogena, quindi non si potrà utilizzare acqua che sia diversa da quella proveniente del vino di partenza. E poi le tecniche di dealcolazione ammesse in Europa sono spinning code, osmosi inversa e distillazione. Ne abbiamo parlato già, quindi una crescente richiesta di vini alternativi, anche l'innovazione tecnologica è molto importante. Qui abbiamo parlato e fatto riferimento alla birra, loro chiaramente hanno già avuto più di 10 anni per sviluppare processi tecnologici che ci consentano di avere un prodotto di alta qualità. Noi siamo ancora all'inizio e lo vediamo sicuramente con questa edizione del Corriere Vinicolo che potete ritirare lì, ho visto all'ingresso. Tra l'altro colgo l'occasione, magari mi avvicino con la sedia perché sennò diventa difficile. Ringrazio il direttore del Corriere, Giulio Somma, perché io sono sicuramente un'assidua lettrice e quindi mi fa molto piacere anche essere sempre informata su altri ambiti che non riguardano strettamente il comparto, diciamo, giuridico. Qui quello che è interessante, e vorrei utilizzare la terminologia del professor Albissini, è quella del mondo di una ricerca in fermento, quindi ancora non siamo arrivati ad una produzione che ci consenta di arrivare al livello organolettico che si vorrebbe raggiungere. E quindi in questo articolo, che potete leggere appunto a pagina 13 del Corriere più recente, quello del 16 settembre, quello che è anche importante rilevare è il fatto che l'alcol appunto dà ancora questa importante funzione del mouthfeel e quindi è difficile
togliendolo poter raggiungere un profilo organolettico che piaccia, poi specialmente a chi è abituato e chi ha il palato abituato a sentire quest'alcol, a poter accettare un nuovo prodotto. Mi interessa anche il loro parere, che alla fine dicono dell'articolo, che affermano senza dubbi che i vini parzialmente o totalmente dealcolati, così come anche le bevande a base di vino low o zero alcol, non rappresentano un'alternativa al vino, bensì si affiancano ad esso per integrare l'offerta, rispondendo alla domanda di tutti quei consumatori che per svariate ragioni non si rivolgono al vino. Io devo parlare di questi due metodi perché mi servono in quanto sono stati affrontati nel case study che illustrerò più avanti. Il metodo Piquet è veramente brevemente perché non sono un tecnico e quindi non posso permettermi di parlare di quello che non mi compete, ma questo metodo implica un'aggiunta di acqua già nel processo, diciamo, di riduzione del grado alcolico. Mentre invece lo spinning cone è diverso perché separa l'alcol e poi insieme, diciamo, viene separato l'alcol e poi dopo viene fatto una seconda distillazione per rimuovere ulteriormente l'alcol dal vino. Successivamente viene fatto un blend fra il vino che è stato dealcolato e quello che ha il tenore alcolico mantenuto allo stesso livello per poi arrivare alla gradazione che si vorrà scegliere, e anche di questo parlerò più avanti. Beh, le sfide di percezione le abbiamo detto, quindi il profilo organolettico che ancora è da sviluppare e sicuramente sarà necessario avere un'appropriata regolamentazione, oltre a una capacità poi di comunicare in maniera efficace questi prodotti. Arriviamo al case study, spero che apprezziate la velocità del click. Allora qua cosa mi viene richiesto? Perché preciso dunque che sono responsabile del Dipartimento Legale di un gruppo che è anche responsabile dell'importazione in EMEA, Europe, Middle East e Africa, dei prodotti della capogruppo. La nostra capogruppo Constellation Brands produce dei vini in California, in Oregon, per non citare altri posti, e anche in Nuova Zelanda. E quindi l'ipotesi è quella di introdurre un vino a basso tenore alcolico in Europa. Ovviamente il metodo che viene utilizzato da loro è il metodo Piquet. Allora la prima ricerca che dobbiamo fare è quella di verificare come può entrare quel vino e come può essere chiamato. E quindi facendo questa analisi, e non è stata molto agevole, alla fine la conclusione è che non si può chiamare vino, perché appunto il metodo Piquet è come se anacquassimo, insomma, il vino in un metodo che non è ammesso, e non si può utilizzare Sauvignon Blanc perché chiaramente fa il rimando all'uva Sauvignon Blanc, e quindi si può chiamare soltanto bevanda alcolica. Quando poi si è chiesto anche a base di frutta eventualmente, non è possibile perché chiaramente viene utilizzata l'uva pigiata e non la frutta fresca. E quindi questo chiaramente non è attraente per la strategia, diciamo così, di introdurre questo prodotto in Europa. Allora si cambia approccio. Si pensa di fare una riduzione dell'alcol utilizzando il metodo ammesso dello spinning cone, e quindi con questo metodo riusciamo ad avere due prodotti diversi, uno che può essere chiamato parzialmente dealcolizzato, dealcolato, insomma pare che la terminologia sia indifferente, oppure dealcolato e dealcolizzato. E quindi mi sono ritrovata con delle etichette appunto del prodotto col metodo spinning cone della Nuova Zelanda, intervenendo su una PowerPoint, come vedete un bricolage sulla sinistra perché non sono un grafico, perché dovevo spiegare e rimandare ai colleghi della produzione dell'ufficio legale neozelandese come deve essere effettivamente l'etichetta di quel prodotto che potrà entrare con una gradazione alcolica del 7 volume. Chiaramente tutte le indicazioni, cosa può rimanere, quello che deve essere aggiunto, l'importatore, in rosso vedete poi tutti i bullet point, insomma, di quello che deve indicare la retroetichetta sicuramente. Il nome appunto dell'imbottigliatore è fondamentale, mentre in Nuova Zelanda possiamo indicare anche soltanto il produttore. La lista degli ingredienti, il termine minimo di conservazione, chiaramente l'etichettatura ambientale, e lascio
e vado avanti con le slide. Mentre invece qua parliamo del prodotto che abbiamo introdotto come dealcoholized wine. Lo stesso lavoro, quindi si va a aggiungere gli elementi che devono essere inseriti e poi eliminando chiaramente con un metodo insomma abbastanza rudimentali le diciture che non possono essere recepite. Poi è interessante perché di questo anche ho parlato con l'ufficio legale americano, perché anche loro hanno dovuto valutare la possibilità di far entrare nel mercato americano il vino Pickett della Nuova Zelanda, e loro hanno ritrovato un'altra difficoltà, che è quello del nome che veniva dato a quel vino, se chiamato vino poi negli Stati Uniti, che è imitation wine, e questo chiaramente non ha interessato il business, insomma non era allettante per la strategia dell'azienda, e quindi anche loro non hanno proseguito con un ingresso di un prodotto dealcolato di cui il titolo alcolometrico è stato ridotto con il metodo Pickett. Qua quello che voglio dire è che anche la scelta della gradazione alcolica del 7 volume era stato dettato dal voler essere sottoposto al TTB oppure all'FDA, che sarebbe stato anche più restrittivo, e quindi anche questa è una scelta. Quindi uno dice: ma per quale motivo scegli il 7 gradi e non 4 gradi o 5 gradi? E quindi ci sono nel confronto con i colleghi degli Stati Uniti è stato interessante anche scoprire questi ulteriori aspetti. Quindi noi abbiamo praticamente questo vino che esce con 5 gradi in Nuova Zelanda, che si chiama Pickett from Sauvignon Blanc, e poi abbiamo in Canada un Sauvignon Blanc che ha una gradazione del 7%, anche lui lo scrivo sotto, dove abbiamo utilizzato lo spinning code method e invece dove è stato utilizzato il metodo Pickett, e negli Stati Uniti appunto si chiama Sauvignon Blanc e c'è scritto anche il numero delle calorie. Di questo abbiamo già parlato, quindi io ho concluso il mio intervento e vi ringrazio. Grazie molte anche alla dottoressa Ruckenberger per il suo intervento. Direi che le cose si complicano sempre di più, no? Anche nel momento in cui usciamo dai nostri territori si profilano nuovi scenari ai quali appunto l'impresa e le aziende devono prestare massima attenzione. E poi oggi comunque è anche fatto notorio che oltre a queste difficoltà di produzione, di commercializzazione, le regole del mercato, ci sono altri problemi che si pongono nella lavorazione, più che altro nella coltivazione della vite, e nuove sfide che sono spesso, anzi sempre più, collegate anche ai cambiamenti climatici. E di fronte a questi cambiamenti climatici abbiamo da un lato la certezza che le zone stanno cambiando, questo l'abbiamo detto anche quest'oggi, le zone del Bassa Inghilterra, del Nord Europa sono quelle più vocate, e mentre sostanzialmente quelle mediterranee stanno perdendo poco a poco la loro vocazione. Ma dall'altro lato sappiamo anche che il caldo aumenta il tenore zuccherino dell'uva e quindi rischia di alzare o alza il tenore alcolico del vino. E dall'altro lato però dobbiamo anche considerare che cambia l'agricoltura, cambiano le tecniche di lavorazione nel campo, lo sviluppo tecnologico applicato alle lavorazioni agricole, e quindi mi domando se alla luce dei cambiamenti climatici, delle nuove conoscenze agronomiche, ci sia la possibilità di arrivare a una riduzione alcolica del prodotto senza tuttavia passare per la dealcolazione con le pratiche che ci ha raccontato poco fa la dottoressa Ruckenberger. E questo lo chiedo al dottor Enrico Nada, quindi se sono oggi esistenti delle strategie di contenimento del grado alcolico partendo dal vigneto senza arrivare alla materiale dealcolazione del prodotto. Prima di lasciargli la parola lo presento, il dottor Enrico Nada è diplomato presso la Scuola Enologica di Alba, laureato enologo all'Università degli Studi di Torino e contitolare dell'omonima azienda vitivinicola di famiglia che ha sede a Treviso ed è produttore di Barbaresco. Nell'anno 2002 è stato eletto presidente della Coldiretti di Cuneo e nel 2003 è eletto vicepresidente della Coldiretti Piemonte. Quindi oggi ci parla sia in veste di produttore che di rappresentante di una delle organizzazioni maggiormente riconosciute a livello nazionale nell'ambito agricolo. Prego.
Grazie mille. 2022-2023 le elezioni, perché sarei stato un po' troppo giovane, ma penso che vi siete accorti. Grazie per l'invito e grazie per lo spazio che avete voluto riservarmi. Io ho pensato di parlare in collaborazione anche con tutto il nostro staff tecnico, sia provinciale che regionale, un po' di cambiamenti climatici che stanno mettendo sempre più a dura prova la produzione vitivinicola, diciamo, del nostro Piemonte. Come abbiamo già accennato, stiamo vivendo praticamente uno spostamento delle zone viticole verso nord, o meglio il clima sta cambiando e sta facendo succedere che ogni zona si trovi praticamente circa 300-400 km più a sud senza ovviamente essersi mossa. Quindi noi iniziamo ad avere il clima della Toscana, la Toscana del centro Italia, della Campania e così via, per cui arriviamo facilmente a pensare che la Sicilia abbia ormai in questi ultimi anni un clima pressoché simile a quello del Nord Africa, dove evidentemente la viticoltura ha condizioni ben diverse da quelle che conosciamo, e così un po' per tutte le nostre latitudini. Quindi, come vediamo nella slide, che spero di essere in grado, perfetto, come vediamo in questa prima slide, queste sono un po' le medie climatiche che abbiamo avuto in Piemonte a partire dagli anni 50, fine degli anni 50 all'anno scorso. Vediamo quanto ormai non ci sia più nulla da dire su questo trend che vede un innalzamento delle temperature assolutamente preoccupante. Oltretutto l'effetto che l'attività prevalentemente umana ha su questo innalzamento ha degli effetti a termine veramente lunghissimo, per cui le azioni contro il cambiamento climatico che sono state messe in opera negli ultimi anni avranno sicuramente, sperando che ce l'abbiano, un effetto che arriverà come minimo tra 30, 40, 50 anni. Quindi tutto quello che stiamo facendo non avrà un effetto immediato, anzi stiamo vedendo questo innalzamento probabilmente dovuto a quello che è successo nei decenni passati. Quindi questo, e con questa premessa, ci preoccupa ancora di più capire come poi nel futuro possono gestirsi queste variazioni, anche perché parliamo di territori che hanno una storicità pressoché unica al mondo, tra i territori più vocati al mondo, quella in cui ci troviamo, in particolare in questa opera d'arte che è un castello unico nel suo genere. Quindi parliamo di zone di cultura, di storia, di varietà che si sono evolute in questi luoghi in un clima che non era prettamente questo che conosciamo oggi. Arriviamo in definitiva ad avere un'anomalia termica positiva di circa 1,5 gradi rispetto alla media degli anni 90-2000, quindi questo è un dato dell'ultimo anno, del 2022-2023. Passando alla diapositiva successiva, vediamo come ci sia stato tendenzialmente un aumento della gradazione alcolica media dei vini, dovuto principalmente al fatto che condizioni climatiche più inizialmente favorevoli, speriamo non diventino eccessive, ma comunque sicuramente più soleggiate, calde e asciutte, fanno sì che la vite produca più zuccheri che sono linearmente collegati alla presenza poi di alcol all'interno del vino, in quanto lo zucchero è responsabile poi della trasformazione della presenza dell'alcol grazie all'azione della fermentazione dei lieviti, e quindi ovviamente si va a raggiungere gradazioni alcoliche più elevate. Un cenno rapidissimo per esempio ai nostri disciplinari di produzione, perché qui ci troviamo in una zona, ho visto finora parlare del vino un po' in maniera generale, ecco, noi qui dobbiamo fare una grossissima distinzione, perché ci troviamo in un posto in cui a dire vino, sì, capiamo che cosa vogliamo dire, ma qui parliamo di grandissime DOC, grandissime DOCG, parliamo di prodotti inimitabili che nulla hanno a che fare con il calderone delle bevande alcoliche, no? Vediamo comunque che c'è stato sì questo innalzamento, ma ricordiamoci che parliamo nei nostri disciplinari di vini che hanno dei minimi di contenuto alcolico ben più bassi della media dei gradi alcolici che abbiamo negli ultimi decenni nei nostri prodotti, perché per quanto riguarda il Barbaresco e il Barolo siamo attorno ai 12,5-13 gradi come gradazione alcolica minima consentita dalla legge affinché possa chiamarsi in seguito a 1000 processi e test Barolo o Barbaresco, mentre invece oggi produciamo dei vini che quando sono
al di sotto dei 14 gradi ci sembra un'annata scarica, no? Ma negli anni 70-80 non eravamo certo in queste condizioni climatiche, quindi vini anche a più basso contenuto alcolico erano assolutamente attuali, continuiamo ad apprezzarli anche adesso, passati 30-40 anni, e annate anche così antiche raggiungono poi sul mercato prezzi sicuramente molto elevati, perché rappresentano comunque una elevatissima qualità, che quindi non è eventualmente, non è direi direttamente collegata al contenuto alcolico. Sì, anche un vino che non era così alcolico come oggi ha potuto conservarsi per decenni e permettendoci ancora oggi di apprezzarne la qualità. Che cosa succede con il cambiamento climatico? Sicuramente avvengono degli effetti, ho sbagliato, torno indietro, avvengono degli effetti importanti sulla pianta, che sono intanto l'anticipo delle fasi fenologiche. Le fasi fenologiche sono tutti i momenti principali dello sviluppo della vite, quindi dal germogliamento poi alla maturazione dell'uva in tutte le fasi intermedie. Questo anticipo fa sì che le date di vendemmia siano tendenzialmente sempre più anticipate. Fa eccezione quest'anno perché forse abbiamo raggiunto di nuovo una media storica che ci fa sperare che con un altro paio di settimane di tempo come la giornata di oggi potremo concludere un'annata davvero di nuovo di altissimo livello. Che cosa succede anche? Una riduzione dell'acidità, l'acido malico principalmente, che è un acido che si avverte in bocca con una certa aggressività, è quello che viene a ridursi diciamo nelle ultime fasi di maturazione, soprattutto quando le condizioni climatiche prevedono forte luminosità e temperature elevate. Questo perché l'acido viene respirato chimicamente dalla pianta e quindi se ne abbassa notevolmente il contenuto. Tutto ciò ovviamente ha poi dei riflessi sulla qualità organolettica del vino, perché per esempio la struttura acida di un vino bianco è quella che dà poi la freschezza, la longevità di questi prodotti e parzialmente anche nei vini rossi, mentre nei vini rossi magari c'è una parte strutturale data più da tannini e composti fenolici, che anche questi ovviamente in un clima diverso da quelli in cui sono nati hanno contenuti e aspetti diversi. Aumento degli zuccheri, come questo l'ho già detto prima, quindi gli zuccheri direttamente correlati poi al contenuto alcolico. Passiamo alla diapositiva successiva. Che cosa stiamo facendo? Che cosa stanno consigliando i nostri tecnici ai viticoltori? Stanno consigliando di cambiare alcune tecniche produttive. Noi negli anni, se ci guardiamo attorno, guardiamo i nostri vigneti, vediamo un sistema di potatura che si chiama Guyot e un sistema di allevamento che si chiama Spagliera, no? Quindi abbiamo questi filari che sono quello che vediamo qui fuori. In giro per l'Italia ne abbiamo di altri vari diversissimi tipi, ci sono pergole, ci sono altri sistemi che consentono un più o meno ombreggiamento. Sicuramente in un futuro potremmo pensare anche di valutare di mettere mano a questi sistemi di produzione, questi sistemi di allevamento, per fare sì che ci sia una minore esposizione alla luce e al sole. Per esempio qui siamo nel regno del Nebbiolo, il Nebbiolo è una delle varietà più sensibili alle ustioni solari. Io stesso quest'anno per la prima volta, così come tantissimi altri colleghi, abbiamo fatto uso del caolino. Il caolino è una pietra bianca, una roccia assolutamente inerte che viene polverizzata e viene distribuita nei momenti più caldi dell'anno, luglio-agosto, sulla superficie fogliare esposta per esempio a sud o ad ovest. Questo fa sì che si riduca notevolmente l'irraggiamento solare e quindi si tenda ad abbassare comunque anche indirettamente la gradazione alcolica. Agire quindi sulla superficie sfogliare, vediamo una sfogliatura tardiva anche, proprio perché come dicevo le ustioni da sole sono sempre più importanti, quindi si va a sfogliare la pianta tardivamente in modo da limitare poi la fotosintesi nelle ultime fasi e far sì che comunque la maturazione avvenga più lentamente, magari non così completamente soltanto dal punto di vista degli zuccheri, perché una sfogliatura tardiva non ha poi una conseguenze nella dinamica di accumulo dei metaboliti poi più importanti e anche per esempio della componente fenolica che è quella che dà la struttura e la qualità ad un vino. L'utilizzo di prodotti antitraspiranti, io ci andrei molto piano con questo perché comunque vanno a limitare un po' la fisiologia della pianta, non ci sono grosse variazioni nel contenuto poi dei composti fenolici, però limita un pochettino proprio lo sviluppo fisiologico della pianta
nelle sue diverse fasi, oppure la potatura tardiva. La potatura tardiva, quando possibile, è chiaro che un ettaro lo si pota anche negli ultimi 3 giorni disponibili. Quando si hanno aziende grandi non ci si può certo mettere ad aspettare che il tempo passi e poi tutti a marzo decidere di potare tardivamente, perché chiaramente un lavoro è uno dei lavori più lunghi, impegnativi, quindi è parzialmente fattibile. Se pensiamo quindi che cosa ci riserva il futuro, intanto vedete nelle nostre slide sempre il marchio Green Experience. Green Experience è un progetto che ha ideato Coldiretti nel 2016 ormai, che coinvolge in provincia di Cuneo, in Langa e Roero circa 1 migliaio di ettari di proprietà di circa 100 aziende, che vede e spinge per tecniche innovative di coltivazione sempre più rispettose dell'ambiente, consce del fatto che ci sia un cambiamento climatico in atto. Quindi, per farvi degli esempi, si va a vedere anche quanto gli uccelli si sentono a casa nei nostri vigneti, mettendo delle casette per gli uccelli, mettendo delle insect house per riprodurre e favorire certi insetti utili, perché utilizzando insetti antagonisti di altri che ci portano danno riusciamo a combattere in maniera ad impatto zero e nella maniera più biologica possibile certe fitopatologie. Enrico, perdonami se interrompo. Due domande spot, ma se vuoi concludere o se no mi permetto. In conclusione, cioè 2 risposte veloci nella tua doppia veste di imprenditore ma anche di rappresentante di categoria. Prima di tutto, come viene vista la dealcolazione di fronte a un prodotto di qualità a denominazione di origine? Sinceramente male, sì. Posso dirlo. Mi viene un po' di, non lo so, di pensieri quando sento pensare a questa riduzione del grado alcolico, senza pensare al fatto che noi produttori non abbiamo nessun interesse nell'alcol. Io dovessi dire con tutte le persone con cui ho a che fare, clienti, turisti, eccetera, nessuno si è mai interessato di quale sia il grado alcolico, perché fortunatamente forse in queste zone non si viene per bere, o il vino non è una bevanda che deve dissetare, per cui ci si preoccupa del contenuto alcolico. Qui si viene perché siamo in un territorio così straordinario ed unico al mondo come pochissime altre, forse 4 o 5, 3 o 4 zone viticole prevalentemente del continente europeo, ma anche negli Stati Uniti, come nel Sudafrica piuttosto che nella Nuova Zelanda. In queste zone si viene per apprezzare delle qualità uniche, di cui l'alcol è semplicemente come dire, un veicolo o un riflesso del fatto che l'uva contenga anche zuccheri, ma l'alcol non è l'oggetto che noi andiamo a consumare, ma è semplicemente un co-componente di un prodotto che ha una storia e una tradizione veramente unica ed inimitabile. Quindi... Grazie. E l'ultima domanda, la pratica della dealcolazione a tuo avviso è praticabile per un'azienda di piccole dimensioni o è appannaggio di più grandi industrie? Penso sia più appannaggio di industrie grandi che possono avere l'esperienza e le potenzialità sia tecniche sia economiche e scientifiche per poi applicarla. I piccoli produttori penso subirebbero diciamo un danno dal fatto che si venga imposto loro di produrre vini dealcolati. Quindi sì, la cosa che anche vediamo con molto preoccupazione è il fatto che, come abbiamo visto anche nelle relazioni precedenti, il settore sta andando bene, e ciò che mi preoccupa è che quando le cose vanno bene evidentemente danno un po' di fastidio e quindi in tanti cercano di dividersi la torta di questa marginalità che abbiamo visto esserci ed essere ancora molto sana. Cioè abbiamo la fortuna di essere in una zona in cui, anche in un momento in cui i mercati sono tranquilli, diciamocelo chiaramente, le aziende sono sane e sono solide. Questo non succede in tutti i settori produttivi e quindi in questo momento voglio dire, penso sia un problema poi per i piccoli produttori che questa dealcolazione venga loro imposta, o comunque devono stare attenti, dobbiamo tutti stare attenti a non condividere troppo il risultato economico anche delle nostre aziende. Benissimo, grazie infinite e complimenti.
Bene, allora grazie al dottor Nada che deve anticipare l'uscita, problemi di lavoro. Bene, allora abbiamo affrontato diversi temi, adesso ci spingiamo agli aspetti invece giuridici che sono connessi e collegati al processo di dealcolazione o di riduzione del contenuto alcolemico. Qualche giorno fa leggevo sul Corriere della Sera un articolo che annunciava da parte di un giovane produttore piemontese la produzione di un suo spumante a zero alcol. In questo articolo dice: la mia famiglia produce vino da più di 3 generazioni, ho dovuto convincere mio padre ad approcciare a questo nuovo modo di produrre e abbiamo creato quindi un'etichetta di spumante senza alcol che hanno chiamato Why Not, per non chiamarlo appunto vino dealcolato, e alla fine ho capito che non si trattava di un'eresia ma veramente di un nuovo mercato e di nuovi scenari di domanda, soprattutto derivanti dai più giovani. Il tema è però che questa dealcolazione lui non l'ha sviluppata nella propria azienda agricola, ma ha dovuto delegarla a una società alimentare. E allora sembra oggi che sostanzialmente, perlomeno a livello italiano, ci siano delle difficoltà, no? Seppur sotto il profilo comunitario gli spazi ammettano le procedure di dealcolazione, invece in Italia da un lato abbiamo le norme interne, il testo unico del vino è un esempio, no? Nel suo articolo 15, formulato in un'epoca antecedente rispetto alle disposizioni comunitarie che ammettono poi la dealcolazione, e dall'altro lato forse anche degli elementi ostruzionistici amministrativi, come quella dell'Agenzia delle Dogane, che prevede un determinato tipo di lavorazione, soprattutto in certi locali, e soprattutto poi il problema collegato alle accise. Quindi su questo passo la parola e chiedo poi al collega Mario Appiano di gettare il cuore oltre l'ostacolo per rimanere nei tempi, e direi che li abbiamo rispettati. L'avvocato Appiano, avvocato attivo nel settore del diritto vitivinicolo, uno dei fondatori di Ugivi, professore a contratto presso l'Istituto Universitario Salesiano Re Baudengo, dottore di ricerca in diritto dell'Unione Europea, master in diritto cinese, autore di varie pubblicazioni appunto in materia di diritto vitivinicolo. Per cui chiedo al collega Appiano qual è l'attuale quadro giuridico in Italia relativo ai vini dealcolati. Beh, grazie Andrea, buon tardo pomeriggio a tutti, ma diciamo che il mio compito come ultimo relatore dell'ultima tavola prima di eccetera sarebbe quello di svanire come il genio della lampada di Aladino. Purtroppo i miei 90 kg, che non svaniscono neanche loro, non me lo permettono. Quindi cosa faccio? Vi risparmio le slide innanzitutto, che penso è già questo, sentirò le ola dal pubblico, e cerchiamo in modo così molto, molto easy di fare un attimo il quadro della situazione, un quadro così veloce della situazione. Ma partirei proprio, però ho il vantaggio di poter riprendere un po' da cose che ho sentito qua e là durante tutta la giornata di altissimo livello, e ringrazio tutti i relatori precedenti. Il professor Albisini diceva, ragioni economiche sono quelle, leggendo e considerando sono quelle che hanno portato ad autorizzare la produzione di vino dealcolato o parzialmente dealcolato nell'Unione Europea, e questa è esattamente la traccia di quanto il professor Georgopoulos diceva. La legge condiziona come si fa il vino, prima imponeva che avesse come categoria di prodotto determinate gradazioni alcoliche, quindi l'avessi voluto fare dealcolato mi prendevano e mi mettevano in gattabuia, ecco il riscontro di quello. Adesso per queste ragioni è stato eliminato sostanzialmente questo ostacolo. Ecco, poi sempre ricordando quello che è stato detto prima, la dottoressa Romeo ha parlato di una serie di dati economici, ma poi anche l'avvocato Moreschi ha iniziato la sua relazione dicendo ma noi in realtà il vino dealcolato può avere un'utilità. Teniamo in considerazione una cosa, che abbiamo zone auliche fortunate, baciate da tutto quello che vogliamo, come quelle in cui ci troviamo adesso, ma la realtà è che lo scorso anno, nel 2023, la Francia ha speso 200 milioni di euro per far fuori le eccedenze di prodotti vitivinicoli e l'Italia ne ha spesi più o meno una cifra analoga. Non sono bruscoletti in buona sostanza. E poi quando sento ma per smaltire le eccedenze, cioè avere la distillazione, ho detto ci risiamo con la politica comunitaria, pensavamo di averla superata, invece ce la ritroviamo qua in un contesto però ancora più difficile, perché per arrivare a produrre quel vino, sapete benissimo cosa significa, i costi che ci sono, quanta anidride carbonica, trattori che vanno, eccetera, abbiamo messo nell'aria, e adesso la smaltiamo in questo modo. C'è qualcosa che forse non funziona. Allora,
Il vino dealcolato, oltre alle richieste di mercato che abbiamo visto, come il professore ci ha illustrato in questo tavolo, tutto sommato può avere un suo certo senso da questo punto di vista. E ancora, se pensiamo alla Francia, notizia, insomma, si legge nella newsletter di Federvini, proprio recentissima, ha avviato adesso tutta una serie di le pratiche amministrative per procedere a estirpazioni. E questo è un altro elemento che noi dobbiamo tenere in considerazione, ma d'altra parte, convegno Givi a Trequanda, bellissimo, parlando di paesaggio, l'avvocato, il collega francese Thierry de Bordeneuve parlava di una denominazione francese, non mi ricordo il nome purtroppo, che ha deciso di ridurre il proprio territorio per tutta una serie di ragioni, tra cui quella di rispettare anche quello, di rientrare in quello che era il terroir originale, perché si era un po' estesa troppo, e di ripristinare anche un po' quello che era il paesaggio originale di questa determinata denominazione. Quindi c'è tutta una serie di elementi che sono messi lì, quindi vuol dire che forse c'è un'area da capire esattamente quale e perché, per quelli che sono i vini dealcolati o totalmente o parzialmente. Andiamo al quadro giuridico in buona sostanza, ma cercando di farla veloce da questo punto di vista. Allora, sono stati autorizzati sì. Cosa è stato autorizzato? Che 3 categorie di prodotti vitivinicoli, in buona sostanza il vino fermo per intenderci, il vino spumante nelle sue accezioni di aromatico e poi anche quello gassato artificialmente o che sia, e il vino frizzante, ivi compreso quello gassificato artificialmente, possono anche essere prodotti e commercializzati in versione dealcolata parzialmente o totalmente. Cosa si deve fare? Cosa prevede il diritto dell'Unione? Che il prodotto deve raggiungere prima le categorie che abbia senso o meno, non chiedetemelo, lo dice la norma, le caratteristiche minime previste dalla rispettiva categoria di prodotto, e poi vado ad abbassare il tenore alcolico del prodotto stesso. Come lo faccio? Bene, sempre il diritto comunitario ci dice utilizzi le pratiche di cantina che sono previste nell'allegato tale e tale, sempre al regolamento che ha portato alla riforma della PAC, il 2100, quello che è ormai a quest'ora do i numeri in buona sostanza, che sono esattamente le stesse pratiche autorizzate da quello che è il codice enologico comunitario per quello che è il semplice abbassamento, se il produttore lo ritiene, del tenore alcolico dei propri prodotti, solamente che lì hanno il limite del 20%, invece nell'allegato in questione non ci sono limiti perché posso arrivare anche a 0 in buona sostanza. C'è qualche altro dettaglio tecnico, tra cui l'acqua di cui si stava, forse adesso non me la ricordo esattamente, ma non è questo il nostro terreno. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che da oggi nei nostri supermercati, negozi e enoteche non vorrei dire un'eresia, o che sì, perché non sai mai come esprimerti, però in buona sostanza posso tranquillamente trovarmi una bottiglia legalmente di vino dealcolato parzialmente o totalmente. Esiste però una piccola cosa ancora che bisogna dire, è che questa regola vale tout court così com'è per i vini privi di denominazione di origine o indicazione geografica, mentre per i vini IGP e DOP è invece necessario una preventiva, un'eventuale preventiva modifica del disciplinare, cioè se il disciplinare non prevede la versione dealcolata, in buona sostanza i produttori va modificato, e quindi i produttori della rispettiva denominazione possono decidere se restare come sono, e quindi anatema, perché magari ha un suo senso, voglio dire, ci è stato raccontato proprio poco fa per il Barbaresco, da quello che ho capito, oppure consentire la produzione di vino dealcolato in buona sostanza. Questo è un po' molto sinteticamente il quadro giuridico di riferimento a livello dell'Unione Europea. Quindi per quanto riguarda le denominazioni di origine e di indicazione geografica, bisognerebbe intervenire sul disciplinare di produzione per poter dealcolare parzialmente o totalmente? Sì, nel senso che deve essere autorizzato dal disciplinare. Quindi la palla passa ai produttori, sono loro. Benissimo. Saranno loro comunque a decidere questa eventualità, quindi la palla passa sostanzialmente a loro, quindi non è una valutazione a questo punto qua del giurista,
perché non è il nostro settore questo, ma saranno loro a capire questo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che forse un barbaresco, ma qua non parla l'avvocato, nelle versioni parzialmente dealcolate che sia, forse non ha senso farlo, ma saranno loro a valutarlo. Un Langhe forse vale lo stesso discorso, un Piemonte, punto interrogativo. Perché? Perché è un territorio molto grande, perché la denominazione forse è stata creata più che altro per proteggere la reputazione del nome, che non c'è tanto... Sì. Abbiamo ancora una definizione di vino che richiede un certo grado. Il collega che stava spiegando molto chiaramente, sono ammesse alcune pratiche che possono ridurre. Ma prima, Non la sentono? allora dicevo, il collega ci ha spiegato con grande chiarezza che le ultime riforme europee prevedono la possibilità di abbassare con varie tecniche che già esistevano la gradazione del vino, parzialmente o totalmente, poi per le doppie IGP soltanto parzialmente. Ma la mia domanda è: come si mantiene la vecchia disciplina che prevede un grado minimo di alcol per potersi chiamare vino, laddove noi apprendiamo dalle belle relazioni che abbiamo sentito prima che ci sono già molti vini che oggi possono essere non dealcolati, cioè assoggettati successivamente a una lavorazione, ma già nella loro produzione nascere con un grado alcolico più basso. Lei, scusi, questa era la domanda, da avvocato vedrebbe gli estremi per un'azione da parte di un produttore, il quale produce oggi un vino che naturalmente arriva a una gradazione bassa, 4 gradi sotto quella prevista minima per i vini, ma che non ha dealcolato, e che cosa facciamo? Lui non lo può vendere? È una bella domanda questa, è una bella causa, magari la facciamo insieme a questo punto, sarei molto lieto, però effettivamente dal punto di vista meramente letterale il regolamento è stato costruito in questo modo, cioè la richiesta che si arrivi, magari è un assurdo, lo so, a quei determinati requisiti e poi si vada a dealcolare. Questa è la previsione. Certamente lei mi dice sì, ma in realtà io raggiungo esattamente lo stesso discorso, e però qua si pone il problema di fondo, che si lega anche forse al testo unico del vino, dove all'interno del testo unico del vino, capisco che faccio il salto da ordinamento a ordinamento, ma per far vedere come si legano i problemi da questo punto di vista, perché uno degli ostacoli oggi e qual è? Che nel testo unico del vino si dice, articolo 15 mi pare che sia, che all'interno delle cantine non si può detenere del vino che abbia una gradazione inferiore agli 8 gradi. Questa perché è una sacrosanta norma antisofisticazione, perché il discorso del vino era, insomma, quello si diceva, questo è un prodotto che utilizzeranno per fare qualche cosetta non di bello. Allora, per il vino che ha subito il procedimento che abbiamo visto, nuovamente si può dire, forse in via interpretativa quella norma la riusciamo a superare, perché questo è un prodotto lecito per diritto dell'Unione, e allora a questo punto in via interpretativa dire sì, ma allora una cosa è il vino con gradazione fino a 8 gradi, che lo vieto proprio della sofisticazione eccetera. Il vino dealcolato non è la stessa cosa, e quindi all'interno delle mie cantine lo posso verosimilmente detenere con una certa sicurezza, tra virgolette, o a fronte di una causa che molto probabilmente vado a vincere, e quindi ok siamo. La sua domanda invece è problematica, perché lì hanno individuato un certo percorso, io dico ne faccio completamente un altro, non arrivo a quel livello. Ma non è vino, quello è mosto fermentato. Ma lo ottengo con una tecnica di produzione diversa. Sì. Ma no, vino a tavola. E questo infatti, questo è il punto esattamente. Deroga con la denominazione. No, ma
non riesce a capire il tema giù. Sì, io capisco, io non sto dicendo che lo dobbiate fare, sì, sono cose diverse, ma ormai il quadro normativo di riferimento è cambiato. Cioè, signori, il problema di fondo, ma non è che sia dire qua dovete fare così, eccetera, non sono qua per pubblicizzare una certa cosa, per imporla, eccetera, non è la mia intenzione. La mia intenzione è quella di farvi un riferimento a quello che è il quadro normativo. Il quadro normativo è questo, quindi che cosa significa? Significa che nel rispetto di questo quadro normativo, oggi in un supermercato vi potete trovare tranquillamente una bottiglia con sopra scritto vino dealcolato, perché la denominazione di vendita corrisponde alla categoria di prodotto, fatto dove? Verosimilmente non in Italia, perché c'è tutta una serie di laccioli normativi. Non tanto il testo unico, quanto cosa? Il problema che l'Agenzia delle Dogane impone di andare a fare le operazioni di dealcolazione che potreste tranquillamente fare nelle vostre cantine, perché è uguale a quelle di abbassamento del tenore alcolico, ma non ve le lascia fare perché per problemi relativi alle accise, per paura che vengano insomma sottratti dei soldi dall'imposizione fiscale, io solo so, cosa fate? Le prendete, lo portate in Francia, lo portate in Germania, lo dealcolizzate là e lo riportate indietro. Qual è il discorso? Non potete fare nelle vostre cantine in buona sostanza operazioni che potreste fare benissimo, aumentate i costi di produzione, saltate fuori dal mercato e non siete competitivi. Questa è la traduzione, il quadro giuridico. Ha senso? Non ha senso? È una discriminazione alla rovescia? Sì, ci puniamo da soli, ha ragione il professional Bisini, ci puniamo da soli, siamo di fronte a una situazione in cui noi ci stiamo punendo sostanzialmente da soli. Sì, ci sta anche quello, il quadro è quello, ma è tempo in buona sostanza dove gli altri hanno una strada spianata, cioè la traduzione poi sono tempistiche, perché poi mi fanno la multa, mi bloccano e tutto quanto, che è certa, sì che magari alla fine la vinco, ma 1 anno, 2 anni, 3, forse, non lo so, professore, sa meglio di lei durata qual è, gli altri vanno avanti, gli altri lo possono fare benissimo, questo è un problema di vantaggi competitivi che ci sono. Mario, allora, scusa, poi, un minuto in chiusura perché se no... Scusate, ma volevo solamente dire un'altra cosa, ma come mi permetto così come spunti, perché questa è un po' una tavola rotonda, quindi per cercare un po' di rendere profilizzante la cosa, il discorso che faceva dell'acqua, no? che parlava la collega. Attenzione, io mi permetto solo di dirlo, no? Si dice, ma i vini francesi gli possono aggiungere lo zucchero, noi non lo possiamo aggiungerlo perché bla 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 bla, ma ce la siamo voluta noi quella situazione e adesso per 20 anni recriminiamo contro quello. Tensione, io dico semplicemente questo, una battuta in piemontese, tensione, ecco, questa è la situazione attuale in buona sostanza. Grazie. No, devi chiudere? Volevo fare 2 considerazioni veloci da questo punto di vista. Pensieri buttati lì così, no? in questo senso. Mi permetto di dire semplicemente questo, cioè l'approccio salutistico, no? Ma tra virgolette che abbiamo visto stamattina, vede in buona, cioè ci troviamo nella situazione che per un approccio fintamente salutistico, lo sottolineo con il classico segno delle virgolette con le dita, un approccio dove il nemico in buona sostanza è il vino in questo caso. Allora io mi domando, ma la butto qua come provocazione, è una provocazione. Se non abbia forse avere un approccio, allora a questo punto salutistico olistico, cioè parliamo di tutto, parliamo a questo punto di tutte quelle che possono essere le varie, neanche bevande, cose che io posso bere accompagnando i pasti. Allora sicuramente, perché manca un po' forse questo tipo di approccio, l'acqua, ok, quella va da sé, non fa male, anzi beviamo acqua perché ci aiuta in questo. Le bibite gasate,
Le bibite gasate che hanno un nome eccetera, zucchero ce n'è a volontà, ma di queste ne abbiamo sempre parlato, ho sentito parlare, ma la sugar tax e quant'altro per tutto il problema dell'obesità e quant'altro, ma questa è un'altra tavola da giocare da questo punto di vista, il bubble tea o cose di questo genere, per non dire quando poi c'è caffeina o altra cosa, o vogliamo parlare di bibite energetiche, peggio ancora che andare di notte. Che livello hanno di stimolanti da questo punto di vista, al di là degli aspetti gastronomici che non accompagnano mai un brasato con una Red Bull o una cosa di questo genere, questo lo dico io, però il tema è sostanzialmente questo, manca forse una visione da questo, altro lo yogurt provoca le intolleranze per chi come me ahimè lo subisce eccetera, quindi forse un approccio da questo punto di vista dovrebbe forse essere preso in considerazione. Qui io mi domando, ma la butto sempre sul tavolo, è che forse ancora emerge, ma forse bisognerebbe distinguere un po' tra la posizione del vino da quello che sono le altre bevande alcoliche, i liquori e quant'altro. Questo non emerge forse tanto nei discorsi che vengono fatti adesso e io mi domando, pensieri cattivi ovviamente, no? Ma non è che per caso ci sono determinati gruppi che posseggono sia etichette di vino sia di etichette di liquori e quindi non vogliamo differenziarle? Ce l'ho fatta! Allora, forse c'è un tema anche da questo punto di vista che dovrebbe essere messo in considerazione. E poi un'ultima cosa che lancio lì, poi mi taccio perché tanto mi taglierete il filo del microfono se non lo faccio. Però mi ricordo il bellissimo convegno dell'EDV fatto a Madeira, dove tra le cose di cui si parlò ha detto attenzione che, e quindi questa la lancio qua ma per così muovere il dibattito che sia, attenzione che quello che è avvenuto, l'approccio, l'attacco, chiamatelo come volete, nei confronti in buona sostanza di quelli che erano i produttori di tabacco, adesso lo stanno facendo, utilizzano la stessa tecnica nei confronti del vino. Ok, vino e tabacco sappiamo benissimo che non sono la stessa cosa. Allora forse quello che è successo ci dà un attimo però un'idea di dire anche cosa non dobbiamo fare per difenderci. Poi quelli erano soggetti diversi, grandi multinazionali che arricchivano le sigarette anche con nicotina eccetera, e comunque questi negavano no, il tabacco non fa male per la carità di Dio eccetera, poi sappiamo benissimo quello che è successo. Il nostro approccio è completamente diverso, in questi elementi di differenziazione ci devono essere, però attenzione ancora, ho visitato, e questo è stato anche molto interessante, quindi un aspetto culturale da questo profilo, ero a Cuba e mi sono trovato a visitare una fabbrica che producono le foglie di tabacco e ho trovato, bellissima, un ambiente eccezionale, paesaggio altissimo, e ho trovato è un prodotto diverso, ma lo stesso spirito di attenzione al territorio, alla cura del prodotto, all'affezione eccetera che troviamo nei nostri produttori. Ci sono tanti elementi, bisogna forse giocarseli in qualche modo appropriato. Grazie, scusate ancora. Grazie molte Mario, hai gettato il cuore oltre l'ostacolo, grazie. No, a parte questo, grazie veramente a tutti i relatori, direi che siamo stati nei tempi, il prossimo anno mettiamo anche un premio per il panel che sta nei tempi, così incentiviamo tutti. No, passo la parola magari a Filippo per l'ultima chiusura, grazie. Io dico che abbiamo trovato il tema del nostro prossimo seminario, ecco. Perché visto le discussioni che ha generato e la decisività del tema. Quindi mi associo ai ringraziamenti e diamo la parola all'ultimo panel. Allora,
Buonasera, noi non perdiamo tempo, io volevo fare 2 notazioni. La prima è che il nostro Presidente ci fa sempre degli scherzi e quindi ha creato questo bug spazio-temporale per cui in realtà noi sforeremo di pochissimo tempo, perché nel programma c'è un salto dalle 16:45 alle 17:15 arrivando alle 18:30, quindi sono le 18:30 se noi siamo in leggerissimo ritardo. La seconda considerazione me l'ha suggerita il mio collega, avvocato Marco Didier, nonché tesoriere Ugivi, dicendo noi siamo gli ultimi e possiamo prenderci tutto il tempo che ci pare. Quindi no, ringrazio tutti quanti per la resistenza, per essere rimasti qui a sostegno e speriamo di avere cose altrettanto interessanti, magari sollevare un dibattito, tanto poi dopo di noi c'è la cena e quindi va benissimo così. Io vorrei cominciare, prima di lasciare la parola, con una domanda perché questa mattina il professor Bignamini ha chiesto: il mondo del vino può fare da baluardo rispetto ad un uso di alcol distruttivo e senza cultura? E l'altra considerazione che io ho trasformato in domanda era del produttore Conterno, che ha detto che la battaglia antialcolista sta condizionando il consumo dei giovani. Il produttore deve insegnare a bere bene? Ora, visto i miei compagni così di panel, chiedo anche se i consorzi, le sezioni vini Confindustria, quindi tutti coloro che sono in grado, il Presidente, il Movimento Turismo del Vino, coloro che sono in grado di portare una comunicazione, possono fare in modo di comunicare questi aspetti? Bene, Floriana ha già introdotto alcuni aspetti. In questa tavola rotonda appunto abbiamo la fortuna di avere la presenza dei rappresentanti delle imprese, delle aziende vinicole che sono qui presenti anche in doppia veste, perché ognuno di loro è anche produttore, quindi potranno darci sicuramente le loro impressioni. Infatti devo dire che le suggestioni da questa mattina a oggi sono state notevoli, ce ne sono state tantissime, e quindi a loro chiedo una testimonianza sì, breve ma sincera delle loro esperienze. Allora partirei però con il vicepresidente del consorzio di tutela del Barolo Barbaresco Alba Langhe-Dogliani, il Gianluca Roggero, che è qua alla mia destra. Sappiamo che il consorzio è il soggetto, diciamo, istituzionalmente, che istituzionalmente si occupa della tutela dei vini e della gestione delle denominazioni, ma anche ha di per sé il compito di curare il territorio, di curare la promozione del vino, la cultura che è stata citata prima da Floriana, e di un consumo consapevole, di avere questo rapporto. In questa veste quindi Roggero, quali sono le sue impressioni, le sue valutazioni, sia anche dal punto di vista di produttore in Santa Maria di Lamorra, qua vicino, e sia di rappresentante di un consorzio, di un'associazione. Buonasera a tutti, ringrazio per avermi invitato. Allora, molto semplicemente ritengo che il consorzio, come di base anche le singole sagre di paese, per quanto adesso sono vissute da noi che siamo sempre di corsa, quasi manager, sempre come una cosa superficiale, ma hanno sempre contribuito a fare formazione. Le manifestazioni dei vari paesi che facciamo raccolgono 2-3 mila ospiti stranieri, dove comunque si degustano prodotti di qualità in un certo modo. Questi raccontano i figli come si beve e i loro figli vengono poi in Italia a bere. Questo è un primo step. Il problema grosso di educare all'alcol, e purtroppo qua ci sono grosse multinazionali che ci sguazzano, e non voler distinguere tra la salute del consumatore, che cos'è vino e cos'è qualcosa che ti sballa. Io sono più o meno giovane, ero giovane nei vari viaggi che ho fatto, mi ricordo benissimo in Thailandia e altri paesi dove molti stranieri, come gli americani, come anche in molti paesi nordici, si sballavano con bevande alcoliche comprate al supermercato. Bene, questo non ha niente a che fare col vino, non è il vino dealcolato che ci può salvare da questa strada. Questa è un'educazione fatta a scuola, inserita come materia, dove si dice: cari signori, l'alcol fa male, va bevuto in un certo modo, il vino ha l'alcol, ma ha un sacco di
cose positive, aumenta la socialità, ha un sacco di benefici diciamo, salutari, di conoscenza, di viaggio, di condivisione che non hanno nulla a che fare con lo sballarsi coprendo una bibita alcolica per stare in piazza o per diciamo, passare male una serata. Questo è senz'altro importante, il Consorzio lo fa, però da sempre l'ha fatto la nostra regione, la nostra zona. Infatti prima giustamente un relatore ha detto siamo una zona fortunata, io non credo, perché la fortuna c'è ma aiuta un percorso. Da noi ci sono certi costi di produzione, c'è un'etica, c'è una voglia di condividere le nostre qualità, le nostre produzioni che non è arrivata per caso, e per cui il discorso sono favorevole all'apertura su bevande dealcolate a base vino, su bevande alcoliche dealcolate, però non bisogna aggrapparsi alla parola vino, perché come voler dire hamburger non di carne fatto con verdure, cioè qua siamo sullo stesso piano brutalmente. Noi siamo sempre stati interessati alla salute dei consumatori, perché quando andiamo a proporre i nostri vini c'è una cura infinitesimale, e mi dico l'alcol certo può far male, ma quando togli l'alcol, che il tannino, che è un ottimo conservante, che cosa metti d'altro? Cioè, facciamoci veramente le domande. Io sono enologo, sono anche chimico. Quando devi conservare questi vini, cosa metti dentro? Sorbato? Purtroppo molte volte le multinazionali sono molto, brutto dirlo, però ciniche, cioè io acquisisco dei clienti, gli do una targhetta e me ne lavo le mani perché ho citato questo, però noi che abbiamo sempre lavorato con i nostri diciamo, consumatori come amici, come parte integrante del territorio, e per questo siamo cresciuti, perché c'è stato un cammino molto lungo, per noi è importante veramente la loro salute, quindi il vino è la cosa il vino naturale, integro, fatto di uva e coadiuvanti che poi vanno via durante le lavorazioni, è l'unica cosa naturale presente. Quando vado a toccare questa matrice complessissima del vino, devo mettere qualcos'altro, allora bisogna spiegare questo qualcos'altro che cos'è. Abbiamo fatto degli studi su quanto fa male o no. Purtroppo il mondo insegna che la maggior parte degli alimenti, soprattutto purtroppo nei nuovi stati, hanno un'etichettatura molto molto superficiale. Mi ricordo che negli Stati Uniti c'era un gel che si poteva spruzzare sulle verdure perché teneva la conservazione, e si cercava di venderlo anche in Italia per darlo sull'uva perché così non marciva. Cioè, abbiamo una cultura del vino che è molto diversa, soprattutto in queste zone, quindi sono favorevole all'apertura da bevande alcoliche a base vino, ma non dobbiamo chiamarli vino, per questo non attaccarsi, confondere il consumatore e assicurargli una, tra virgolette, una salute finta legata soltanto al fatturato. Questo è quello che penso. Sicuramente bisognerà avere il coraggio, che purtroppo questo non si è mai avuto, perché è molto difficile andare a parlare nelle scuole di alcol e di vino e fare promozione, soprattutto in alcuni stati, pensiamo in Nord Europa, altri stati tipo Pennsylvania, dove ci sono i monopoli, c'è quindi una protezione molto forte rispetto all'alcol, però occorre spiegare qual è l'approccio corretto, cioè spiegare anche cos'è l'alcolismo per far capire cos'è un prodotto, cos'è l'altro, che dà beneficio, cosa no. Questo purtroppo è molto difficile da fare perché, come si dice in dialetto, sono rame che scurtio, cioè è un tema molto spinoso. Dobbiamo avere il coraggio di farlo, soprattutto, ripeto, partendo a distinguere il vino e le bevande alcoliche, perché sono due cose nettamente diverse. Concludo. Grazie. Si è evocato, ma non solo da Dottor Ruggero, ma anche direi in tutta la mattinata, anche ovviamente il tema della responsabilità d'impresa e della responsabilità forte che le aziende vitivinicole hanno su questi temi, non solo della filiera, ma ricade tutto sui produttori. Vogliamo appunto fare qualche ragionamento, chiedere la testimonianza a Paola Lanzavecchia, che è presidente della sezione vini di Confindustria Cuneo, e la sezione vini conta oltre 50 aziende aderenti, aziende di dimensioni differenti, ma che rappresentano un mondo di 1600 lavoratori e operatori, profonda conoscitrice anche delle dinamiche e di tutta la filiera, degli attori della filiera, promotrice anche di collaborazioni nel suo ruolo, no, di rappresentante, collaborazioni tra i soggetti della filiera. Quindi
A lei chiediamo un suo punto di vista come rappresentante di categoria e ancor più dal suo punto di vista personale di imprenditrice vitivinicola, direi di una pregiatissima impresa di famiglia che è alla 4ª generazione qua a Serralunga. Paola, a te la parola. Grazie mille per l'introduzione, grazie di questo invito. Ovviamente arriviamo ad un'ora tarda in cui è già stato detto pressoché tutto, quindi dire qualcosa di nuovo risulta difficile. Però è chiaro che già il titolo di questo convegno internazionale, Vino, Socialità e Benessere, a me viene da fare una modifica, no? Il vino è socialità, il vino è benessere, non congiunzione ma verbo. E per noi che viviamo quotidianamente questo mondo e che con gli sforzi di più generazioni siamo poi a presentare i nostri prodotti, sappiamo che la cultura mediterranea della produzione del vino ci porta a un ruolo di osservatore privilegiato, quindi di consumatore privilegiato, perché anche da un'ultima ricerca di Federvini sappiamo che nelle zone mediterranee produttrici la quantità pro capite di consumo di alcol, non di vino, è molto più bassa che nel nord Europa. E allora com'è possibile che il legislatore europeo sia arrivato a un iter così diciamo neoproibizionista contro il vino? Abbiamo ascoltato gli interventi dei giuristi che ci hanno spiegato qual è stato l'iter, ma negli anni di presidenza della sezione abbiamo fatto diverse riunioni di sezione per cercare di far capire agli associati qual è stato l'iter normativo che ha portato, perché ovviamente il produttore che non segue cosa succede nei palazzi europei ha sentito questo aggravio della burocrazia un po' come una vessazione, perché va bene la trasparenza e siamo tutti con le cantine aperte ad accogliere no turisti, clienti, fornitori, ma ancora una gestione vuol dire un aggravio gestionale di costi. È chiaro che sul mercato ci raffrontiamo sempre con operatori specializzati, quindi noi da produttori di una zona che è privilegiata siamo anche però come dire, portatori di un messaggio che è quello di prodotto d'eccellenza. Noi qui parliamo in rappresentanza di denominazioni di pregio e che, voglio dire, se pensiamo alla produzione come una piramide, siamo sulla punta della piramide. Detto ciò, molti vini si vendono da soli, ma non tutta la produzione piemontese è Barolo e Barbaresco. Quindi il mercato in questo momento accetta le nostre spiegazioni perché sono tutti appassionati della nostra eccellenza. Al momento viaggiando non mi è ancora capitato di sentirmi chiedere che cosa c'è dentro al vino, perché probabilmente gli operatori a cui ci rivolgiamo già lo sanno. Quindi qualche battuta dai più giovani sulle calorie di un bicchiere di vino, sì, quello sì, e un po' si sorride, si dice prima assaggialo, poi dimmi cosa pensi. Questo è un aspetto. Per tornare invece a una questione veramente importante, penso che il ruolo del produttore vitivinicolo oggi sia un ruolo di promotore di sviluppo sostenibile. Abbiamo parlato, si è sentito oggi parlare a lungo di sostenibilità economica, altrimenti non potrebbe esserci la nostra impresa, il nostro lavoro. Ricordiamoci che il nostro prodotto è un prodotto del mercato e quindi va venduto. Responsabilità ovviamente ambientale, e abbiamo qui tantissimi produttori che spendono energie anche non solo nell'azione ma anche nelle certificazioni di sostenibilità ambientale, e non ultimo, anzi la cosa più importante probabilmente, è la responsabilità sociale, perché il nostro territorio ci dimentichiamo che da sempre promuove il lavoro regolare. Purtroppo abbiamo avuto negli ultimi mesi estivi dei brutti risultati sulle inchieste giornalistiche sul tema del lavoro irregolare. Come Confindustria Cuneo ci siamo spesi e abbiamo voluto fare un'azione di sensibilizzazione chiedendo appunto di essere firmatari del protocollo promosso dal prefetto di Cuneo con le altre associazioni di categoria, proprio
a favore delle azioni concrete per promuovere il lavoro regolare, quindi non esiste eccellenza senza lavoro buono, e questo direi che è un tema molto caro a Confindustria. Faccio ancora una nota breve sul tema delle associazioni, sullo spendersi all'interno delle associazioni di categoria. Abbiamo sentito qui i tavoli dei giuristi, siamo ospiti appunto dell'Ugivi, e quanto è importante, forse a volte a noi produttori questo non è molto chiaro, la rappresentanza, cioè quanto è importante essere veramente presenti nei tavoli anche a livello europeo, perché la battuta che abbiamo sentito prima da Conterno della CIA, è chiaro che noi quando siamo qui in vigna non abbiamo ben chiaro, noi il vino lo vendiamo, il Barolo si vende, non c'è un problema in questo momento, ma quello che sta succedendo al di fuori del nostro microcosmo d'eccellenza dobbiamo capirlo per poter reagire, perché se oggi siamo in una posizione di privilegio, siamo anche in una posizione di responsabilità, per cui le associazioni a qualsiasi livello, territoriale, nazionale e internazionale, insomma oggi abbiamo avuto dei relatori di così alto pregio che quasi mi imbarazzo essere presente qui a parlare dopo di loro, ma è importante la rappresentazione e la rappresentanza in queste associazioni che portino le istanze dei produttori. E chiudo solo su un tema che oggi non è stato toccato, ma o perlomeno marginalmente, con il libretto degli ingredienti del vino. Abbiamo tanto da fare sulla comunicazione, perché in questo momento noi siamo tutti sulla strada, tra virgolette, i produttori, oltre che a fare il vino lo devono vendere, quindi andiamo nei mercati ripetutamente, tante volte all'anno, e siamo noi i primi portatori di un messaggio, del messaggio di eccellenza, di cultura, di abitudine del vino durante i pasti. Quindi questo imprenditore del vino così multiforme, che deve avere competenze quasi soprannaturali nel capire e intendere quali sono le tendenze di un nuovo mercato, dei giovani, come interagire con i giovani, devono essere supportate da una comunicazione autentica, non autoreferenziale, perché sennò i giovani la prima cosa che fanno, invece che ascoltare noi produttori, è aprire un social e vedere l'influencer su TikTok che cosa dice sul Barolo, e al 97% delle volte dice stupidaggini. Quindi forse torniamo a una comunicazione più semplice ed efficace, perché complessificare forse è stato interessante ma non utile. Ecco, quindi torno al tema comunicazione, butto lì una fiche per il prossimo convegno, magari a fine ottobre, proporrei, perché settembre, ecco, dopo la vendemmia, sul tema della comunicazione del vino, i mezzi di comunicazione del vino, perché i mezzi di comunicazione molto spesso sono, stamattina l'ha citato Gerbi, ma voglio dire, non è di tanti mesi fa l'inchiesta di Report, se noi lasciamo degli spazi vuoti, quegli spazi vengono presi da chi deve fare scoop, e invece noi dobbiamo fare una comunicazione positiva e autentica di quello che facciamo veramente su questo territorio. Grazie a tutti. Grazie. Beh, in vista dei cambiamenti climatici probabilmente a settembre andrà bene, il prossimo anno, ma a parte le battute. No, colgo l'occasione, ecco, e mi allaccio a queste ultime suggestioni, questi ultimi ragionamenti sul tema comunicativo e anche sulle strategie di marketing, per chiedere a Paolo Sartirano appunto una sua testimonianza, una sua esperienza in tal senso, perché la sua azienda, anche lui direi la quarta generazione, a Novello e a Monforte, esporta direi il 90% del vino all'estero, certo Stati Uniti, Europa, ma soprattutto anche paesi asiatici. Allora è anche vero che è necessario adottare strategie, è necessario avere competenze, investire e quindi è necessario anche mettere in comune anche in questa tavola rotonda quella che è stata la sua esperienza. Bene, intanto grazie a UGV per avermi coinvolto. Io non sono all'altezza dei relatori che mi hanno preceduto, quindi parlo per esperienza vissuta, nata in momenti molto critici. Io ho iniziato a fare vino, a vendere vino nel 1986. Ecco, quindi
mio padre aveva una piccola cantina, mi disse forse è meglio che vai a lavorare in banca, perché le cose stanno cambiando. La passione per il vino invece mi ha tirato dentro, no? È come chi dice quando guardi l'acqua ti tira, no? A me guardare il vino mi ha tirato dentro questo percorso. Sono 40 anni percorsi, direi, un po' in lungo e in largo nel mondo. Nell'86 non mi ha spaventato quel momento, anzi mi ha dato veramente più vigore e ha fatto sì che cercassi di fare qualcosa in più, qualcosa di diverso e leggere in quello che stava avvenendo non un fatto negativo, ma un qualcosa di positivo che poteva cambiare in meglio la mia vita e la vita come produttore. Oggi mi trovo all'età di 60 anni a ragionare nello stesso modo, e cioè vedere questo momento come un'opportunità. Andiamo a ritroso e qui devo dire mi trovo non troppo in linea con quello che si è discusso oggi. Io non ritengo che il mondo del vino debba giustificarsi e trovare una giustificazione, vuoi salutistica o vuoi chimica o vuoi con qualche ragione per cui noi dobbiamo rendere conto a chi sta invece utilizzando e sta sfruttando quello che è il momento veramente propizio del mondo del vino, perché da dopo il Covid comunque il mercato del vino ha preso una strada di veramente forte espansione per accodare a un prodotto di eccellenza altri prodotti che possono essere considerati dei surrogati, no? E quindi lasciamo che questo succeda, ma lasciamo che ci scivoli addosso, perché il vino ha un'altra missione. E questo mi collego a quanto mi ha chiesto l'avvocato di dare il mio contributo, seppur così di base, ma vediamo cosa è successo nel mondo qualche anno fa. In Cina, io ho frequentato la Cina e frequento la Cina con diversi viaggi annuali, ma è un mercato che mi ha affascinato anche per la loro cultura, eccetera, per altre cose. Il mercato è nato da un viaggio di piacere e non per andare a vendere. Detto questo, negli anni '80, e questo me l'ha detto a voce un funzionario del Ministero dell'Agricoltura cinese quando è stato in visita alla nostra azienda durante l'Expo del 2015, mi invitò poi a visitare le zone viticole della Cina. Eravamo in Ningxia, mi faceva vedere queste colline ricche di vigneti, eccetera, e mi dice, mi ha proprio fatto questa domanda: ti piace? Cioè come se questo ambiente fosse stato creato per creare piacere e per creare dei prodotti di eccellenza. Dice, noi il vino, e queste sono state veramente le parole che mi hanno così colpito molto, dice, il governo, perché il governo è molto presente nella vita cinese, il governo ha deciso di impiantare vigneti, di coltivare la vite, perché avevamo bisogno di sostituire nella cultura cinese un prodotto che è il Beizhou, che è un prodotto, un distillato ad altissimo contenuto alcolico, quindi 60, stiamo parlando di distillati a 60-65 gradi, sostituirlo perché abbiamo un problema, l'alcolismo. E quindi il vino come antidoto, il vino come vaccino. Quindi io direi che per me questo convegno ha come parola finale vino come vaccino al problema dell'alcolismo, il vino vaccino come il saper consumare, quindi una cultura che esiste da millenni e che tutti ci invidiano, e che questi paesi, questi popoli che non erano avvezzi al consumo del vino, ma erano avvezzi al consumo dell'alcol, hanno e stanno cercando di introdurre, di sviluppare proprio per creare un consumo più consapevole. Quindi per me
il vino è un elemento importante oggi per ripartire, ma per ripartire nel modo giusto. Quindi io mi lascio veramente scivolare addosso questi argomenti che non mi toccano. Il mercato dei vini dealcolati non è un mercato che ci tocca, è un mercato che riguarda il mercato delle bevande, è un'altra questione. È un'altra questione. Io quando vado a discutere con il buyer di qualsiasi distributore, discuto con il buyer che compra il vino, non discuto col buyer che produce le bevande. Se io produco una bevanda, devo cambiare stanza, devo andare da un altro buyer, non è lo stesso. E questo è fondamentale. Negli Stati Uniti il mercato delle bevande, quindi i vari cocktail a base di vino, è un mercato enorme, sta calando, e in questo mercato si sta insinuando e si sta aprendo per il mercato del low alcol, ma è quel mercato. Io non vendo la bevanda, io vendo vino. Quindi noi dobbiamo continuare a produrre vino. Se poi tutti dicono voi siete fortunati che siete in una zona d'eccellenza, io direi calma, io ho iniziato a 24 anni e ho scommesso. Ho scommesso perché ho acquistato un'azienda a 24 anni che produceva Barolo. Mio padre mi ha detto in inglese, ça ti tourne folle, perché in quel momento era il dolcetto che andava. Ma io ho voluto scommettere sul Barolo. Quindi io dico, la fortuna o il destino, no? Fa il mazzo, distribuisce le carte, poi sono i giocatori che fanno la partita. E quindi qui noi abbiamo avuto delle buone carte in mano e abbiamo avuto tutti, grazie a tutti, grazie a un lavoro di squadra, la capacità di giocare una buona partita. E quindi non per questo adesso dobbiamo porgere la spalla e creare discussioni che non ci riguardano. Quindi, a mio avviso, il vino è il vaccino in questo momento da utilizzare per risolvere questa situazione o per aprire una nuova strada, e non dobbiamo neanche fasciarci la testa sulle indicazioni e sulle etichette. Signori, io esporto negli Stati Uniti, ma la mia prima esportazione negli Stati Uniti nel 94, no? Il mio primo cruccio era devo rifare le etichette perché devo mettere sul governance warning. Cioè scrivevamo già allora sulle etichette bere il vino fa male. Il vino negli Stati Uniti, il consumo di vino negli Stati Uniti è cresciuto anche se abbiamo scritto nelle retroetichette il governance warning. Ma questo non è stato un problema. Quindi il vino di qualità si vende comunque. Bere un vino dealcolizzato, bere e credere di bere un vino è godere a metà. Ma chi lo vuole fare? Chi lo vuole fare? Chi compra una bottiglia di vino vuole goderne nella totalità. Quindi produciamo i vini perché siano armonici nella loro sostanza. Poi, se un vino è armonico a 15 gradi, sarà buono a 15 gradi, ma se un vino è armonico a 12 gradi, come potrebbe essere un dolcetto che è armonico, fruttato, buonissimo, a 12 gradi, a 11 gradi e mezzo, benissimo. La fragranza di un moscato a 5 gradi e mezzo, ma è pieno il mondo di gente che ce la vuole rubare. Ce l'abbiamo noi, punto. E quindi queste sono le eccellenze sulle quali noi dobbiamo lavorare e non dobbiamo fasciarci la testa con molte discussioni che alla fine, almeno per noi, per me, per noi produttori, risultano un po' sterili. Grazie. Grazie della testimonianza davvero sincera della sua esperienza. È stato citato nei panel precedenti il tema del movimento del turismo del vino. Noi abbiamo la fortuna di avere qua al tavolo Carlo Pietrasanta, che è tra i suoi fondatori del movimento, già stato presidente nazionale, è stato anche promotore della legge o insomma delle regole, no? che riguardano il movimento, e oggi
presidente della delegazione Lombardia e anche egli produttore nelle colline milanesi di vino, e oggi il movimento del turismo del vino conta più di 1000 cantine associate e rappresenta quindi un qualificato osservatorio sulla tendenza e sui fenomeni sociali. Abbiamo parlato di socialità. Carlo, dacci la tua, dal tuo punto di vista, la tua esperienza. Sì, si è acceso. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Devo dire che essere l'ultimo è pesantuccia la cosa, perché io sono arrivato un attimo in ritardo, ma ho ascoltato cose interessantissime, sto imparando a prendere gli appunti sul tablet per essere sostenibile, così è una di quelle tante storie che ci dicono, e parto da questo. Oggi abbiamo discusso tanto sul vino dealcolato e c'è stato detto, io ho un rifiuto mentale di leggere gli articoli dove parlano di vino dealcolato, cioè proprio lo rifiuto, perché anch'io ho iniziato pressappoco, avevo 2 anni meno di te, perché ho iniziato a 22 anni, ma sempre in quegli anni. L'ho proprio rifiuto. Io da anni dico, vogliamo un qualcosa fatto con l'uva che non sia alcol, facciamo il succo d'uva e ci togliamo dai piedi. È una bevanda, ce ne sono tante, bevanda più, bevanda meno. Poi c'è il discorso dei vini che possono essere, come prima io e te eravamo là seduti e ci incazzavamo quando il professore, il dottore, l'avvocato era in fondo, ma che lui lo parlava da un punto di vista giuridico, perché il moscato è un vino, ha 5 gradi di alcol svolti e ne ha altrettanti di zucchero da svolgere, così come il brachetto, così come potrebbe essere il lambrusco, che io amo, così come potrebbero essere anche altri vini, perché questo ce lo consente la legge. Poi non sono un avvocato, sono un semplice vignaiolo, quindi poi la legge non la... Ma sostenibilità, adesso ci stanno sfracassando la testa, e non mi permetto di dire di peggio, sulla sostenibilità. E oggi, tra l'altro mi sono piaciute tantissimo le slide del professore di Torino che faceva vedere le interviste, ok? Generazione baby boomer, noi siamo, cioè, mi sono trovato ad essere categorizzato come mia figlia, che ho una figlia della generazione Z, perché tutti e due tenderemmo ad andare verso dei vini non troppo alcolici. E allora mi faccio, perché anche qui la sostenibilità di qua e di là. Allora però mi faccio una domanda. Quando noi abbiamo iniziato questo mestiere, i vini a 14 o 15 gradi, dove li si facevano? In Sicilia, in Calabria, in Puglia forse, che erano vini che venivano di sopra da noi come vini da taglio. Poi l'agronomia, la viticoltura ci hanno detto produciamo meno, ci sono stati 10 anni fa, 12 anni fa, che addirittura ci pagavano per buttare giù l'uva, perché così l'uva che rimaneva su era più alta di gradazione. Allora, qua mettiamoci tutti d'accordo e poi impariamo, come hanno detto le signore che hanno parlato prima di me, Paola e la dottoressa Floriana, l'avvocato Floriano, cerchiamo di insegnare a chi viene in cantina a rispondergli in maniera corretta. Allora, 31 anni fa, quando abbiamo fondato il Movimento Turismo del Vino, il commento più bello che c'è stato fatto: siete dei pazzi. Io me lo ricordo a Vinitali, perché c'ero, ho firmato il primo statuto nell'aprile del 93 del Movimento Turismo del Vino. Siete dei pazzi, cosa volete che la gente venga in cantina a voi? Oggi quasi la chiudiamo fuori dalle nostre cantine, no? Ci siamo dati una parte di regole, non vi dico la fatica che ho fatto, ho capito perché negli Stati Uniti chi fa lobby viene pagato, perché io per 4 anni sono dovuto a gratis andare a Roma quasi tutte le settimane per tirare le giacchette ai nostri politici per arrivare a questo iter di avere 4 commi dentro la legge di bilancio
E perché abbiamo dovuto metterli così? Lo sanno tutti, metterli dentro la legge di bilancio. Perché il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 7 di agosto del 2017 a Roma, faceva talmente caldo che i motorini cadevano perché l'asfalto si scioglieva, mi hanno detto ad un tavolo al Ministero: ma voi volete questa legge per pagare meno tasse? Io li ho guardati e gli ho detto: voi non avete capito un puntini. Io mi denuncio in questo momento perché io sono 15 anni, 20 anni che faccio enoturismo, non emetto uno scontrino perché non posso emetterlo, pago chi mi viene a lavorare da me in nero perché non posso, cioè cosa faccio? Quindi voi ci date questa legge e noi incominceremo a pagare le tasse perché adesso non le paghiamo, perché sennò io devo scontrinare vino, perché noi fino al marzo del 2019 non potevamo scontrinare, noi che siamo aziende agricole e tutto. Poi l'amico Marcello Lunelli da Ferrari si è inventato il biglietto SIAE, quell'altro si è inventato qualcosa perché hanno società commerciali e agricole, ma lì andiamo a parlare del mondo delle aziende agricole. La dottoressa della, non c'è più, della Mediobanca ha detto che loro fanno un'analisi su forse 100 aziende, che sono le grandi aziende. Si dice, avevo letto qualche anno fa un dato, che siamo viticoltori, cioè coltivatori di vigne, siamo 220.000 aziende in Italia circa, e vengono stimate 50.000 aziende che fanno enoturismo, quindi aprono le loro porte. Grazie per aver detto che siamo importanti, perché non siamo più neanche 1.000, ma siamo un cinquantesimo dei 50.000, no? Perché siamo. Però possiamo avere un osservatorio. Quindi noi dovevamo fare qualcosa per dare a queste persone la possibilità di non commettere un reato. Perché qua ci sono tanti avvocati che mi possono dire che io stavo per 20 anni, 25 anni, ho commesso un reato, almeno frode fiscale, penso, no? Ma io l'ho detto a questi signori. Allora questi dopo hanno pensato, ai primi di settembre ci hanno detto sì, vi sblocchiamo la legge, ma non c'erano più i tempi tecnici perché a febbraio del 2018 avremmo dovuto votare perché scadeva il mandato, e quindi le 3 letture che obbligano, e quindi abbiamo trovato con questo funzionario che era il vice capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'Agricoltura questo escamotage di mettere 4 commi dentro la legge di bilancio, che fino all'ultimo secondo c'era qualcuno anche importante che era convinto, ho dovuto fare delle telefonate per amicizia personale, perché qualcuno diceva che noi volevamo mettere a dormire e a mangiare la gente nei nostri filari e quindi facciamo concorrenza agli alberghi e ai ristoranti, e alle 3 di notte hanno approvato i nostri 4 comi e mi è suonato il telefono di questo personaggio. Poi siamo riusciti a fare il decreto attuativo che ci dà questa possibilità. Poi adesso qualcuno vuole metterci mano, addirittura vogliono metterci a far sì che per fare la vendemmia turistica noi abbiamo i tutor che portano in giro le persone, che gli facciamo mettere le scarpe adatte, che non so che cos'altro, dobbiamo andare a fare un corso di psicologia, chiamerò il professore che ha parlato stamattina, che gli chiederò come devo fare. Cioè, siamo poi arrivati alla follia che perché gli amici, perdonatemi, io sono così, delle città del vino hanno pensato, quindi le amministrazioni comunali, che ci devono controllare. Detto questo, noi quando riceviamo le persone in cantina, che gli facciamo la degustazione, non dobbiamo più fargli la degustazione, dobbiamo fargli vivere un'emozione e spiegargli in maniera semplice cosa vuol dire sostenibilità. Cosa vuol dire tutto questo? Mi chiedono il vino dealcolizzato, gli devo spiegare che il vino dealcolizzato costa un fottio di soldi e inquina di più di quello che abbiamo fatto per fare il vino. Quindi la comunicazione è fondamentale, l'ha detto prima Paolo, giusto? Comunicare è fondamentale e comunichiamo mediamente male, specialmente nelle nuove generazioni. E non è facile capire come comunicano i giovani. Quindi l'enoturismo deve andare avanti per le grandi
e per le piccolissime aziende, perché le piccolissime aziende non possono andare in giro per il mondo, perché uno che fa 20-30.000 bottiglie e però potenzialmente a casa sua, e qua chiudo perché sono andato oltre i 7 minuti, deve avere il suo mercato interno. Poi, se sei in una zona importante, tutto quanto, io sono in una zona non famosa, però siamo a 40 km da Milano. In mezz'ora da Piazza del Duomo, anzi 40 minuti da Piazza del Duomo a casa mia ci si mette. Sono 38 km. Eppure noi siamo talmente imbecilli al mio paese che non guardiamo il mercato di Milano, cioè non portiamo i turisti. Ci stanno arrivando in bicicletta con le biciclette a pedalata assistita. E quando io dico che dobbiamo puntare su quelle persone mi sembro di essere un marziano sceso. Chiudo, vi ringrazio e spero di aver detto qualcosa di interessante. Grazie, io ringrazio tutti e quindi diciamo che alla domanda se il mondo del vino può fare da baluardo rispetto all'abuso di alcol, ha risposto di sì, quindi ha detto il vino come vaccino al problema dell'alcolismo, quindi sì. Adesso io non posso fare la chiosa a 35 relatori che mi hanno preceduto, quindi lascio la parola, il Presidente può farlo e quindi io vi ringrazio tutti e lascio la parola al Presidente Diego Saluzzo. Beh, il Presidente... assolutamente sì. Io volevo aggiungere un aspetto, perché ieri ho assaggiato un moscato buonissimo e voglio fare un esempio. Io devo assumere, mettiamo, un farmaco che non mi consente più di assumere alcol e quindi il moscato d'Asti che mi piace tanto non lo posso più bere, quindi, perché ha una gradazione alcolica e secondo la visione di vari produttori, insomma, non si potrebbe pensare che un vigneron, insomma un'azienda vitivinicola, produca un tale prodotto, un tale vino. Vado nel supermercato, in ogni caso mi trovo un vino sullo scaffale senza alcol, quindi a prescindere che l'azienda vitivinicola italiana la produca o meno, il vino è nello scaffale di un produttore straniero. Poi, se invece l'Italia, il produttore italiano, decide di affidarlo alle aziende che producono le bevande in generale, significa lasciare che siano disciplinate queste bevande da qualunque istituto, da qualunque normativa che non è controllata poi da normativa vitivinicola. Quindi un moscato, alla fine mi potrei trovare un produttore di bevande quindi alcoliche, analcoliche, insomma, che mi mette un prodotto accanto al suo moscato che ha lo stesso look and feel, quindi io mi sento di prendere questo prodotto, però è stato prodotto senza rispettare alcun criterio della normativa che potremmo ancora controllare se rientrasse nell'alveo di una produzione di vino da un'azienda, diciamo, vitivinicola. Io volevo solo aggiungere questo aspetto perché secondo me dà una prospettiva diversa rispetto a quello che diciamo e alle paure che capisco che ci sono. Grazie. Vorrei poi non vorrei che si... questo è un po' un rischio che si corre nel mondo del vino, perché noi nel mondo del vino siamo inseriti in un discorso di gestione di marchi collettivi e di marchi collettivi che hanno un ampio utilizzo, perché il marchio collettivo Moscato d'Asti può essere gestito dai produttori dell'Asti e del Moscato d'Asti. Il marchio Moscato è gestito da tutti coloro che piantano una vigna con l'uva Moscato e fanno del Moscato cosa vogliono. Per cui io posso fare un qualcosa che si chiama Moscato e che non è vino, ma perché quello che utilizzo è l'uva Moscato.
Quindi il fare una bevanda per quel poveretto che non può godere della bottiglia di Moscato e che perché sta prendendo un medicinale deve fare questo tipo di rinuncia e vuole avere il gusto del Moscato, è lui consapevole che sta cercando un surrogato. È lui consapevole che sta cercando un qualcosa che non è quello che vorrebbe. È stato fatto prima l'esempio dell'hamburger vegetale. Allora, chi mangia un hamburger vegetale è perché ha necessità di non mangiare la carne oppure ha abbracciato la fede vegana, ma lo chiama hamburger perché vuole godere di quel momento, perché lui pensa di mangiare un hamburger e vuole godere per mangiare un hamburger, ma lo mangia come surrogato, non mangia l'originale. E allo stesso modo chi non può prendere un bicchiere di Moscato perché non ne ha la possibilità, si adatta. Si comprerò quindi con il vino un zero, surrogato. il vino zero alcol di Non un è prodotto- chiamato vino, non è vino. Cioè, non è vino. ma smettiamola di chiamarla una vino. una bevanda look and feel, una bevanda look and feel. No, assolutamente. Allora, questo il concetto di il concetto di chiamare queste bevande No. E qui è un dibattito acceso, è un dibattito molto acceso. È un divario acceso. Non c'è pericolo, stia tranquilla, non c'è pericolo. No, ma era solo un dibattito. Era un scusa di questo, dibattito però e la collega si difende benissimo, sa far valere benissimo le sue idee, quindi. No, state tranquilli. Chiedo scusa, ma non volevo essere maleducato. Mi sono ravvivato e mi sono acceso perché è tutto oggi che sentiamo parlare di vino dealcolato quando non è un elemento da abbinare al vino. E questo lo dichiaro con forza perché questo è un elemento che tutti i produttori devono dichiarare con forza. Quel prodotto derivato dalla dealcolizzazione della bevanda vino non può essere chiamato vino ed è una questione fondamentale. Grazie. Okay. No. Suo papà nell'86 le ha dato del matto perché si è occupato di cantine. Stia attento che un domani non le diano del matto perché lei non si è occupato di bevande di alcol. Allora, se una cosa... Me ne prendo la responsabilità. Scusate, dobbiamo chiudere, io vi ringrazio. Perché farmi dare del maleducato gratuitamente non è una cosa che mi piace. Per favore. Voglio solo dire una cosa. Per favore. Dobbiamo capire che il vino che viene purtroppo dealcolato non può essere chiamato vino. L'ha detto prima l'avvocato della cosa. Per favore, io devo chiedere di chiudere. Per favore, è tardissimo. Chiudo, il pallino in mano ce l'abbiamo noi produttori per tutti quelli che sono i vini a denominazione d'origine. Grazie a tutti. Presidente Diego, concludi. No, devo dire che sono molto contento di aver creato tutti questi dibattiti e in particolare di aver introdotto tra i tanti relatori, tutti eccellenti e non ne avrei rinunciato a nessuno. Mi sgridano poi due persone a cui tengo per motivi diversi, uno è Stefano e l'altro si trova lì in fondo, è la mia critica più grande da 40 anni direi. Però tra tutti i relatori scelti, sapendo benissimo che era così, perché secondo me davano il valore aggiunto più grande, erano due che esemplificando sapevo essere dei provocatori di pensiero. Poi Paolo Sartirano, lui si fa prendere anche dalla passione, però il tema della Cina, su cui siamo molto simpatici bene, quindi
due bombaroli che ci avrebbero buttato delle suggestioni. L'altro, il professor Bignamini stamattina, è di Food for Thought, di cibo per il pensiero, ce ne ha dato insieme agli altri relatori. Però l'altro, non per ragioni solo di cavalleria o di appartenenza alla categoria degli in-house lawyer, degli avvocati interni di cui ho fatto parte con onore per 25 anni, ma io penso diano sempre una nuance in più, e Maria Catarina ce l'ha dimostrato fino all'ultimo secondo. Ecco, qui abbiamo voluto fare un kick-off meeting, è durato tanto, me ne scuso, ma qua io mi porto a casa la programmazione, io e tutto il mio direttivo ci portiamo a casa la programmazione dell'anno prossimo, su un tema dove la conclusione del meeting ce l'ha già data con un tono più garbato, ma è la bella dimostrazione che i ruoli si vivono in modo diverso, ma ci stanno tutti, la dottoressa Lanzavecchia, ma certo che a fronte di questo titolo vino, socialità e benessere, il vino è socialità, il vino è benessere. Però su questo tema, forte anche della mia esperienza di avvocato in-house, io ho lavorato per 25 anni per un'azienda che mi consentirei di dire, anche essendo azienda di base piemontese, viveva ancora meglio dei barolisti qua, e quindi pensava di farsi scivolare, come diceva giustamente Paolo, questi problemi, e sono dei non problemi. Un capo illustrissimo che ho avuto in quel mondo, che era un mondo automotive, ha detto giustamente, e le sue parole sono confermate ai fatti, beh, se c'è un'alternativa, in quel caso era la motorizzazione elettrica, perché eravamo sull'automotive, dice, mi passa sopra. Aveva ragione, 3% di mercato. Peccato che il legislatore europeo l'abbia pensata in modo un po' diverso, no? E quindi in questo settore, in Italia, prendiamo l'esempio tedesco di aziende robustissime che sono state convinte che gli passasse sopra, ora chiudono stabilimenti, mandano a casa decine di migliaia di persone. Quindi direi in questo ruolo, ma ci eravamo già confrontati a tavola con l'amico Teodor Georgopoulos, dicevamo, caspita, come avvocati del vino, qui sta cambiando il nostro mestiere. Fino a ieri eravamo a supportare un business e aiutare voi. Beh, lui lo fa sullo champagne, no? Quindi un'area di nuovo Boyan sicura. Adesso siamo in un ruolo di difesa, che magari come avvocati ci va benissimo, però la difesa, se non è il cliente dalla tua parte e non è il cliente consapevole, è il cliente che ti dà le armi giuste, diventa una difesa assolutamente inefficace. Quindi l'obiettivo di tutto questo era di dire, guardate, la tecnica dello struzzo non serve a niente, quindi fingere che questo tema e dirci tra noi, e tra noi ne siamo convintissimi, noi si suppone siamo i vostri avvocati, il vino è salute, il vino è benessere, addirittura si è detto sì, il vino è fin vaccino, ma finché ce lo diciamo tra noi e il mondo intorno cambia, non necessariamente funziona. Abbiamo fatto discorsi storici, ci sono imperi che dicevano noi siamo i più forti, i più potenti, da Roma a Costantinopoli, e intorno i barbari arrivavano. Quindi su questo vale di nuovo quello che diceva la dottoressa Lanzavecchia,
ma che poi ha detto il mio bombarolo precedente stamattina, tu Carlo te lo sei perso, ma nella registrazione lo sentirai, dobbiamo essere noi a fare questo cuneo di difesa, ma poi non solo di difesa, come si diceva, anche di cogliere opportunità, che era la stessa cosa che diceva Maria Catarina. Non sarà meglio che questo settore, tolto che non lo dobbiamo snobbare per motivi giuridici, perché cose vino ce l'ha già detto l'Unione Europea, poi con qualche piccola incongruenza con quello che dicono altre normative interne. Forse è meglio questi barbari e questi nemici, ammesso che lo sia, perché poi abbiamo visto che molti produttori, e lo faceva vedere l'analisi che abbiamo visto nel panel precedente, c'è un'area di mercato, quegli vini che sono più a rischio, no? Tra il low e il medium, vadano in quella strada. Ma poi devo dire, francamente, vedo anche dei produttori di alto livello, ma molto esposti internazionalmente, che si stanno facendo il loro prodotto. Quindi forse meglio che siano ma lo sono intanto, nell'area normatissima del vino che controlliamo e non necessariamente snobbiamo. Il vero tema è quello di fare cultura, di fare informazione. Nessuno lo può fare per voi. Voi siete quelli che lo possono fare meglio, tramite noi, tramite tantissimi. Abbiamo OIC, abbiamo le accademie e quant'altro. Vivendolo non come una perdita di tempo, che non vorrei che le parole di qualche produttore stamattina che diceva cose con un significato diverso fossero viste come, vabbè, quelle sono cose da avvocati, da simposio, noi abbiamo da pensare alla vigna. No, quelli sono investimenti vostri. Dovete farli adesso, perché poi, quando il tempo cambia, la situazione muta, non è più così. Soprattutto per questi mercati dove le cose cambiano in fretta. Quindi sicuramente comunicazione, mezzi di comunicazione. Poi noi ci siamo già fatti, come dicevamo, i temi dei convegni prossimi. Lei ce l'ha già suggerito uno interessante, legame col cibo, con un cappello diverso, sempre datomi dall'avvocato Dindo che poi si lamenta che parlo troppo, presidente di un gruppo di lavoro che è diventato commissione di diritto agroalimentare dell'Unione Internazionale Avvocati. Ad esempio l'anno prossimo a Torino ci sarà un convegno organizzato sempre dal presidente di questa commissione, quindi sarà un convegno con tantissimi relatori, dove parliamo esattamente di questi soggetti che comunicano il vino, lo comunicano bene, lo comunicano male. Non solo vino, il vino lo mettiamo, ci sarà il food e ci saranno i prodotti medicali, non a caso, perché abbiamo delle problematiche simili. Quindi, vi lascio col tema, questo era un kick-off meeting, non traiamo delle conclusioni, traiamo dei punti di partenza, però pensiamoci, no? Prima di prendere delle strade sbagliate. Lei, professore, ci diceva sì, sul breve termine, benissimo, seguiamo quegli studi di Mediobanca che abbiamo visto, ci spostiamo tutti sull'alto della piramide. Qua in queste zone qua non è difficile, siete già lì o quasi lì, però poi diventa una piramide affollatissima. Quindi forse è il momento di pensare queste cose, a farle prima. Come giuristi abbiamo già detto c'è un vuoto normativo, noi siamo ben lieti di andarlo a colmare, ma non per gioie accademiche, farci qualche
qualche libro, qualche articolo, per essere di sostanza, no? Fare, Teodoro, una difesa efficace del cliente. Quindi io con queste riflessioni lancio ai prossimi convegni. Vi ringrazio per la pazienza e la resistenza, scusate i miei tanti scherzi durante il convegno, me li ho fatti soprattutto ai relatori.